Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza giornata dell'Info Week dedicata ai World Program 2025 di Horizon Europe. Questa mattina tratteremo in particolare tutte le opportunità e argomenti affini al cluster 4. La mattina inizia adesso alle 10, terminerà intorno all'1, quindi vi lasceremo tempo per pranzo per poi riprendere il pomeriggio con le opportunità invece relative al cluster 5. Quindi avete una giornata piena avanti a voi. Questa mattina in particolare, dopo una mia breve introduzione, avremo dei rappresentanti della Commissione che ci mostreranno le opportunità, le diverse opportunità nelle 3 aree del cluster 4, quindi le opportunità che riguardano il digitale, quelle che riguardano l'industria e quelle che riguardano lo spazio. E dopo questi interventi, questa sessione che durerà circa 1 ora e mezza, dove vedremo un pochino le diverse call che ci offre il World Program 2025 del Cluster 4, introdurremo delle novità a questo cluster, che sono 3 nuove partnership protagoniste di questo World Program e di quello prossimo sicuramente, dove si parla appunto di materiali avanzati. Nel primo intervento dove avremo il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa, delle opportunità che riguardano tutta l'area che concerne il manufatturiero e il tessile, con Lutz Walter, presidente della European Platform for the Future of Textile, e infine Marco Sacco dal CNR che ci parlerà della nuova partnership Virtual Worlds. Quindi iniziamo con una mia breve presentazione dove voglio un po' mostrarvi come è andato il 2024 e quali sono, le caratteristiche generali del World Program 2025, prima di passare poi la parola ai nostri officer che andranno più nel dettaglio, ovviamente. Allora, parliamo quindi del World Program attuale. Sappiamo che le call sono soprattutto quelle industrie, sono state aperte da poco, avremo delle deadline differenti per le 3 aree e è stato un World Program che è stato prepubblicato il 25 aprile e pubblicato finalmente adesso nella sua versione definitiva nel mese di maggio. L'agenda di oggi ve l'ho mostrata a voce. Abbiamo una sessione totale di 3 ore, sarà una sessione abbastanza fitta di informazioni, quindi speriamo che vi siano utili. Chi si occupa del cluster 4 in Italia, a parte noi di APRE? Noi di APRE siamo National Contact Point per quanto riguarda l'area digitale, industria e spazio, ma abbiamo dei rappresentanti che sono la nostra voce all'interno dei comitati di programma della Commissione Europea, professori universitari o rappresentanti del mondo industriale. In particolare ringrazio la professoressa Fosca Giannotti. Non ha potuto presenziare oggi per un impedimento dell'ultimo minuto, quindi prenderò io le redini del suo intervento. Noi lavoriamo quotidianamente insieme, quindi ci aggiorniamo spesso su tutti i fronti che riguardano il cluster 4. Andiamo a vedere un pochino innanzitutto come è andato l'anno precedente, il 2024, e tutte le call che sono state delle 3 aree di cui parliamo questa mattina. Un po' di parole chiave, tanto per capire poi quelli che sono i dati. Quello che ci interessa un po' vedere oggi è il tasso di successo, ovvero quante proposte italiane sono andate in mail list rispetto a tutte quelle presentate, il rientro nazionale, che è un po' la stessa cosa del tasso di successo, ma in termini economico-monetari, ovvero quanti soldi poi da tutti i progetti vinti da organizzazioni italiane rientrano rispetto al totale. E ovviamente quando parliamo di mail list stiamo parlando di progetti che vengono premiati con il finanziamento. Per avere un po' l'overview di quella che è la situazione italiana e quella che è stata la situazione italiana nel 2024, abbiamo ben 161 progetti in totale, divisi tra le 3 aree, ovviamente non equamente, perché anche il numero di topic è diverso fra le 3 aree industria digitale e spazio, dove
nel settore spazio nel 2024, ad esempio, c'erano molti meno topic rispetto alle altre due, su un totale complessivo di 1122 proposte presentate, per un tasso di successo del 14%. Quindi diciamo l'Italia è più o meno è andata abbastanza bene, in linea con gli anni precedenti. Diciamo non ci possiamo lamentare né in termini diciamo di successo di proposte né in termini di rientro di rientro economico nazionale. Scusatemi, ho sbagliato slide. Andando a vedere poi qual è un po' la situazione generale, quest'anno diciamo il nostro posizionamento, anche se il tasso di successo viene mantenuto diciamo agli stessi livelli standard agli ottimi livelli a cui siamo abituati, siamo calati leggermente in classifica anche per diciamo le ottime prestazioni di alcuni paesi che hanno accresciuto molto il proprio tasso di successo nell'ultimo anno, in particolare Spagna e Grecia, quando Germania invece si conferma diciamo tra le prime come negli anni precedenti. Tendenzialmente per dare diciamo un po' la misura, l'Italia varia diciamo negli aspetti generali del cluster 4, poi vedremo nel dettaglio nelle varie aree, abbiamo sicuramente delle eccellenze, sempre tra il secondo, terzo, quarto posto, quindi diciamo ci confermiamo anche in classifica come uno dei paesi vincenti. Se andiamo a guardare un pochino nel dettaglio, però scopriamo che ad esempio sulla destination Human, che sarebbe la sesta destination del cluster 4, quella che è un po' una commissione fra industria e digitale, ci piazziamo addirittura primi come numero di progetti vinti e come rientro economico. Su data, la destination 3, siamo quarti. Purtroppo su digital emerging invece il risultato è stato un po' sotto le attese, con solamente un sesto posto. Per quanto riguarda la parte industriale, otteniamo un secondo posto sulla destination to transition, la destination 1 del cluster 4, e quella che parla più di diciamo di manifattura e di industria di processo, mentre la destination resilience, dove si parla più di materiali, quanto materiali grezzi, materiali avanzati, otteniamo un terzo posto. Non sono buoni invece purtroppo i risultati su space, altrimenti il tasso di successo sarebbe stato anche più elevato di quel 14%, e dove otteniamo diciamo un quinto posto come progetti in mail list. Si piazza prima la Francia, seguita da Germania, e diciamo questo è un risultato un po' deludente perché siamo abituati a standard sicuramente a posizioni più elevate in questa destination. Andiamo a guardare un pochino quello che è proprio il Work Program 2025, scusate, uso l'inglesismo. Come sapete il cluster 4 si piazza all'interno del pilastro 2, quello dei progetti collaborativi, e non mi soffermo troppo su questa slide che avrete visto sicuramente tante volte durante le presentazioni di APRE, e ricordo semplicemente un pochino quelli che sono gli obiettivi del cluster 4, essenzialmente 6, ognuno dei quali corrisponde a una destination, che andiamo a vedere un po' più nel dettaglio nella prossima slide per capire anche di cosa parliamo all'interno di questa destination, di ogni destination. La prima, abbiamo detto, è la destination to transition, dove si parla appunto di una produzione che sia a obiettivo, una produzione, la creazione di value chain che siano climaticamente neutre, dove prevalga l'economia circolare e la produzione sia il più digitalizzata possibile. In questa destination abbiamo sicuramente tematiche come l'industria manifatturiera, tutto quello che riguarda un modo di costruire che sia più climaticamente neutro e pulito, e sicuramente tutti quei progetti che riguardano l'energia intensiva e quindi abbassamento emissioni e via dicendo. C'è una novità che è la destination materials, che va a sostituire resilience per dare un accento ancora più forte a quelli che sono i materiali avanzati, come vedremo negli interventi di questa mattina, e alla ricerca di diciamo alternative ai raw materials. Seguono due destination che sono prettamente digitali, data, dove parliamo appunto delle frequency networks, oppure di
generative AI, di nuovi servizi cloud, di robotica, della gestione di dati in generale, e poi digital emerging, dove parliamo più delle tecnologie che sono alla base del digitale, quindi le nuove tecnologie emergenti. La quinta ovviamente riguarda tutto quello che concerne lo spazio, e infine human, ovvero il mettere al centro dello sviluppo tecnologico l'uomo, quello che è un po' anche il concetto dell'industria 5.0. Vi introduco brevemente, poi probabilmente negli interventi della Commissione avrete degli spunti, quello che è il Clean Industrial Deal. Saranno, diciamo, la Commissione ha fortemente spinto per questo accordo sull'industria pulita con gli Stati membri, e si tradurranno, per chi è abituato, diciamo, ai progetti Horizon Europe, a delle nuove opportunità. A volte saranno un ibrido fra cluster 4 e cluster 5, a volte le troveremo nel World Program, però questo solamente per presentarvi un'opportunità che vedremo già dalla fine del 2025 e nei prossimi World Program 2026-2027. Ovviamente si parlerà di bandi, di call che riguardano fortemente l'industria intensiva, energy intensive, ma anche tutte quelle che sono le tecnologie pulite, che servono appunto per realizzare quelli che sono gli obiettivi a lungo termine della Commissione Europea. Andando a guardare un po' come è strutturato, diciamo, qualche caratteristica di questo Work Program, è stato pubblicato appunto, come vi dicevo inizialmente, a maggio 2025. Abbiamo tanti topic, per essere, diciamo, un anno solo, ben 82, con un budget elevato, 1.330 milioni di euro. Vedete anche una serie di scadenze. Il 23 settembre sarà la deadline per i topic industry, il 25 per i topic spazio, mentre il 2 ottobre per i topic digitale. Qua parliamo di single stage. Per il double stage avremo come, diciamo, deadline finale il 14, per il second stage il 14 aprile. Qua parliamo semplicemente di topic più in transition, solamente di topic più in transition e materials. E vi voglio dare un po' un overview poi di quelli che sono diciamo, i budget a disposizione per destination e relativi topic. Come vediamo che i topic sono più o meno, diciamo, equidistribuiti, anche il budget lo è all'interno delle 3 aree, quindi, diciamo, rispecchia molto anche quella che è stata la volontà negli anni precedenti della Commissione Europea di finanziare il più possibile equamente le 3 aree industria digitale e spazio. E qualche condizione specifica in più, caratteristica di questo Work Program, è che sicuramente i bandi 2 stage avranno la blend evaluation, ovvero dovrete scrivere il first stage, la prima proposta, dove fondamentalmente sono 10-15 pagine in cui si tratta essenzialmente quasi solamente l'excellence, e non potrete dire qual è il consorzio e fare riferimenti adesso. Alcuni bandi proporranno invece il financial support to third parties, ovvero sarete voi, diciamo, destinatari dei fondi della Commissione, coordinatori o beneficiari di progetto, a istituire delle call per organizzazioni, diciamo, terze, esterne al progetto, che vi aiuteranno a sviluppare determinate tecnologie. Molti bandi quest'anno avranno l'articolo 22.5, ovvero saranno, diciamo, ristretti ai Paesi membri e associati. Alcuni degli associati, dipende dai casi. E sicuramente in molti bandi viene promossa la collaborazione, che può essere di vari tipi, la cooperazione internazionale in bandi diciamo magari fortemente tecnologici, dove alcuni paesi sono più avanzati, quindi si promuove la collaborazione con paesi che non sono associati ad Horizon Europe, ma che comunque sono strategici, come ad esempio il Giappone, il Sud Corea e via dicendo. Vi dico solo che ci sono delle nuove partnership, ne sentiremo parlare appunto negli interventi di oggi, a parte quelle che già conosciamo.
Il consiglio è sempre, se avete delle skills, delle competenze che sono relative ai topic di cluster 4, non vi fermate a leggere solo questi, perché Horizon Europe è un programma che cerca di essere il più trasversale possibile, le proprie competenze quindi vanno sfruttate il più trasversalmente possibile sui diversi settori. Quindi se avete competenze, siete degli sviluppatori di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, sicuramente il cluster 4 è la vostra casa, ma non scordatevi le opportunità che ci sono all'interno degli altri cluster. Quindi seguite tutta la Info Week e avrete indicazioni. In ultimo, come riferimenti, a parte APRE, che è il vostro riferimento nazionale, APRE fa parte anche di progetti di rete di National Contact Point. Nel cluster 4 ne abbiamo ben 3 a seconda dell'area, per il digitale idealist, per l'industria in CP for Industry, DEA per coordinatrice, e Cosmos. Siamo in tutti i progetti, in particolare in CP for Industry coordiniamo. E vi lascio con i nostri riferimenti, siamo un team, io presento, diciamo, ma ci sono altre persone che si occupano di cluster 4, per qualsiasi dubbio scriveteci. Avremo tempo, diciamo, di sentirci durante il corso della giornata. Allora, inizieremo adesso con gli interventi degli officer della Commissione. In particolare inizieremo con la dottoressa Irene Signorelli, che ci presenterà le opportunità che riguardano tutta l'area digitale del cluster 4. The presentation will be in English. So please, Irene, take the floor, and we are here to listen to you. Thank you very much. I think you should unmute you. And then... My bad. Can you hear me? Yes. Okay, good. Thank you, Diego. Thank you for organizing this event. Indeed, my name is Irene Signorelli. I work at the Commission, specifically in the unit that deals with collecting all the inputs and drafting the digital part of Cluster 4. So I will try to give you an overview of the topic that we will have in our program 2025. As colleagues knows, it's impossible to go very much into the details. It could be it's 1 year work program, but it's very dense. So what I would propose to do is to indeed give you an overview of all the destinations. And here we have indeed destination 3, 4, and 6. I have a little bit changed the order of the topics, meaning is I'm not going to follow the list that you find in our program, but this is simply because I wanted to show you a little bit the complementarities, the interlinkage between the different topics. So that would be it. Now okay, everything seems to work. Give me just 1 second. Good. So it was already mentioned a little bit the policy priorities for this work program. I wanted to specify and mention specifically the one for digital. Indeed, the work program was published in 2025, but was mainly built in 2024. As you all know, the 2024 we had the election, so also the work programs comes from and builds on the previous political priorities, but are also the new ones from 2024 with the second commission of von der Leyen are also very relevant. So indeed, if before we had, all the focus was on technologies that to make technology works for all people, and the path to the digital decade. So kind of using technologies and helping all citizens, businesses, and public administration to reap the benefit of technologies. This also means as well to try to protect citizens on the risk of the technology would bring through, indeed, in this case, I just mentioned in the AI Act. And indeed, we have already some thinking and some realization over how much is important to
preserve our strategic autonomy in a key value chain with, for example, the CHIPS Act, but also here I put the European Economic Security Strategy. Well, before I would say the main role of the EU as a global leader into digital business was indeed to build this role globally. Well, now into the new political priorities, we have a little bit of shifting. We had the awakening call that was brought by the Draghi report on the mid-tech trap that Europe is unfortunately finding itself in, and the issue of the innovation gap vis-a-vis with other countries. Indeed, what the new political priorities are bringing is innovation and especially research at the heart of competitiveness of Europe. And you will see that indeed some of the topics are already hinting toward these goals. So it's very important to understand that it's kind of a combination between the two political priorities. Now, yes, I want to just, to focus and to specify the scope of Horizon Europe. There might be no need, but you might already very well know, but just to mention that indeed Horizon Europe deals with research. So we are not dealing with the backbones and the layers of the infrastructure that our digitalization is built on. We are dealing with research from early TRLs up to 7-8 maximum. 9 is a very outstanding case, but usually 7-8. Building those solutions and then will be deployed by other programs, and especially the Digital Europe program. And of course, everything is set by the main policy goals, which in this case, I put here the digital decade compass, but as I mentioned, we have new evolution toward the competitiveness compass. So this is indeed more or less our investments, and even though was already mentioned from Diego, these are, let's say, the key technologies that are in scope of the digital topics in cluster 4. And indeed, I would go destination by destination and try to map a little bit what's the offer into this work program. So destination 3 indeed is for data, it's for cloud edge, and you will see here it's our offer or our topics for this one-year work program. I will mention a little bit later the 3C networks initiative, which is might be new for somebody. So I wanted to focus on precisely the relevant policy initiatives for each destination, and also a few topics that indeed either are very relevant for these initiatives, or maybe they have a new type of implementation, and it's worth mentioning. So this is a little bit what we have in destination 3 in a nutshell. Indeed, the large-scale pilots for 3C, and I will focus on that later. A CSA also helping out for the building of these large-scale pilots. And then we have also another new initiative, or better, the development of an old initiative of the Commission, I would say, let's say a strong commitment of the Commission toward the next generation internet, which is this open internet stack, and I will specify later. And indeed, we have also 2 CSA, one for the next generation computing. Here, the consortia are expected to build a structure, a support structure for Cloud Edge Continuum with a very broad perspective over all the, let's say, all the different blocks building the compute continuum. And again, another CSA for a coordination support action for submarine cables. Here, it's mainly to indeed boost the leadership of the EU in submarine cables, and specifically in analyzing the type of R&I activities that will be needed in the future, and where Europe needs more capabilities, or to reinforce its capabilities also in terms of strategic autonomy. And finally, we have 3 topics into the ADRA partnership, so AI, data, and robotics.
here we have already a hint to what will be in scope in Destination 4 toward the GenAI initiative, GenAI for EU initiative, and I will present a little bit more later on this. So we have one topic indeed using GenAI for AI and GenAI for data compliance, especially for businesses. And then we have software engineering at the service of AI and generative AI, trying to resolve many of the issues that, or propose new solution for many of the issues that generative AI is facing, including reliability, including adaptability, et cetera, et cetera. So, and then we have also in this case, generative AI, but for the cognitive computing continuum. And this is also relevant for the 3C networks that I will mention in a second. So indeed, these 3C networks, it's a new initiative coming out from the white paper published in February 2024 on how to master Europe's digital infrastructure needs. So if you're interested, there is also, I believe, also mentioned into the topic text. And indeed, the whole initiative starts from the concept that the infrastructure that we have at the moment for telecoms is not, is not strong enough to support or adapt enough to support the new business model brought by data-driven economy, brought by IoTs, AI integration, etc., and also for the new compute continuum. So what this initiative is trying to do, let me switch slide, it's indeed to try to bring together all the relevant stakeholders in order to have a management and a coordination of the whole network, which indeed includes cloud, edge, and then IoTs, and also content, softwares, but also even chips that are needed, and submarine cables. So trying to get a whole approach for creating this new 3C network. And indeed, I wanted to mention the large-scale pilots. As we see here, it's quite substantial budget of 75 million. And the goal of the large-scale pilot is asking precisely to this consortia to build this first AI-enabled, and that's why it's relevant for Generative AI Initiative 2. So this an AI-enabled orchestration platform that indeed would build this open telco cloud edge kind of linear experience, and well, for the purpose of having a seamless experience for the end users. In this case, it's also important for the consortia to reuse or extend open source frameworks. And here, I also wanted, and this is also how it's connected to this Open Internet Stack initiative of the Commission. So as I mentioned, it comes from and building also on the very active ecosystems in digital commons that we have in the EU. And it's trying to, so in this case, it's trying to build a library of available and operational digital commons to everybody. And one of the key areas is precisely decentralized technologies that will be relevant for the 3C pilots. So we see here how they're all connected. Okay, so I wanted just to focus a little bit on these two. As I mentioned, I'm sorry I don't have it's impossible to cover them all. So I will just move on Destination 4, where we have in the strategic autonomy in emerging enabling technologies. I divided in a little bit two different slides for the mapping of the topics because it's a quite full destination. So here in a glance, you have all the topics on AI. Of course, there are AI parts or AI, components in other topics, as you have already seen in Destination 3. But these are specifically on, well, first of all, the GenAI for EU initiative that we'll explain a little bit later. But also we have two topics on general purpose AI capabilities.
and one for indeed improve the assessment methodologies and evaluation of general purpose AI in order to be trustworthy and reliable. And then the second one is to improve the learning capabilities of these models. I inserted here also a topic that is in Destination 6, but it's very, on point here, and that's why I also put it here, with, which is GenAI for EU Central Hub, that will have the role of coordinating between all the different GenAI for the EU initiatives. As Diego also mentioned, we have a lot of GenAI for EU topics, labeled topics, and you will see it in the topic name, in other clusters. So if you're interested into generative AI, I warmly recommend you to check also the other clusters work programs, and you'll see how GenAI is declined into, of course, the scope of the different clusters. And then we have GenAI for robotics and for automation. Also, this one is a very interesting topic. We have two main objectives. One for indeed robotics, and specifically on robotics and how AI models can be integrated and can make robotics more autonomous and more able to deal with the complexity of the physical world. And then the second one is on automation, and industrial automation specifically. So, and also in this case is quite impressive budget. We have 85 million overall for the topic. Soft robotics, again, this is more for exploiting novel materials for development of soft robotics. And finally, we have a whole section for AI in science. And also in this case is the use of AI and generative AI to boost the efficiency and also the solution applied AI to specific challenges, societal challenges that indeed can be for the benefit of everybody. So yeah, as I mentioned, this GenAI for EU initiative is quite relevant for this work program and not just for Cluster 4. This is an initiative that it was launched in the context of the 2024 innovation package, AI innovation package. So if you need more information on that, this is the reference. That was indeed a package of measures that to support the EU, mainly startup and SMEs ecosystem in developing new models and trustworthy models, but also to apply these models into the 14 strategic industrial ecosystem that you see here. And this will also, it comes from the 2024 package, but then it will be I'd say would be the first step for then the Apply AI strategy that will be launched very soon as well. Yeah, so I wanted to mention this topic precisely because it's in the same line of it's implementing the GenAI for the EU strategy, and especially is trying to multiply this solution through multiply the possibility of finding good solution and good models applied to specific industries through a challenge type of implementation. It's something new, I would say, that at least as far as I know, I have never seen it into work program into Cluster 4, probably in other work programs. But yeah, it's a little bit, maybe could look complicated, but sounds a lot of fun. Basically, the consortia needs to build this challenge structure where we have, all applicants sending their proposals, and then the different steps selecting first the 20 best proposals, and then
the 4 best, and then the 2 best will be included into the consortia to finalize and to have to build use cases out of it. So it's the idea is precisely to multiply and trying to support the startup and SMEs ecosystems in generative AI, and trying to get out of it models that can be implementable and trained and reusable also in real case scenarios. And of course, everything is explained in the topic. So here you only have a scheme, but no worries, everything is well explained in the topic. To conclude for Destination 4, I will briefly go on these topics. We have indeed quantum, semiconductor and photonics, a small CSA in semiconductor, especially for fabless startup and SMEs ecosystem, which are key actors in the EU, key actor in the EU, but also in the world value chain of the semiconductors. And this CSA, it's indeed to support the startups and to try to bring them and bring their needs and make the connection with either the institutions or industries themselves. Then again, a small topic on photonics for sensor technologies. And finally, in quantum, we have a lot of continuation with the past, and especially with the quantum technology flagship that was already launched in 2018. And this is to show that the Commission is, continuing its commitment to support the quantum technology flagship. Finally, we have Destination 6, where indeed the main focus is the human-centric innovation. In this, in work program 2025, what we have here is beside the central hub, GenAI for the Youth Central Hub that I mentioned already before, we have the action in virtual world. And I will mention indeed the CSA for supporting the partnership, because this is indeed a new partnership, and this CSA will, be the base out of it. And then the base for it. We still have generative AI also applied to virtual world, and how to make the experience of virtual world more personalized. And this specific topic focus on virtual chatbots. So if you're interested, this is for you. And then also over here, we have a connection with the Open Internet Stack initiative that I mentioned before. Also in this case would be to use either already available or extending common digital commons for Web.0 and for enabling virtual work platforms. Finally, we have 3 topics in international cooperation. One on CSA, precisely to on semiconductor. Sorry, to boost the links and the connection with those countries that are relevant for the value chain and for Europe's strategic autonomy. GenAI for Africa. This is indeed also GenAI applied to. So in this case, it would be to reuse or to extend or either train models that are being already developed in Europe, but that are also and could be trained also for challenges in coming from specific African stakeholders. So then part of the topic, part of the objective of the topic is also to define these challenges. And I also included, we have 4 procurement action here on AI for public good. But I would like to go back on the virtual world partnership. As I mentioned, this is very new, and I think was also mentioned by Diego. And the idea of the partnership is to finally get together all the different stakeholders into the virtual world value chain. So boosting research, but also try to get research out there into the market. And then, so in this case, in work program 2025, we have this CSA, so coordination support action, that is precisely the building block for this partnership.
and indeed with the objective to try to build this new competitive ecosystem into virtual world. Okay, I think this is more or less all. Apologies if I was fast, but indeed it was hard to fit everything into half an hour presentation. Now, as it was already mentioned, as practical info, the calls will open on 10th of June and end on the 2nd of October. You'll find it in the YouFunding Tournament portals as per usual, and from there you can also ask questions that will directly reach the POs of these topics. So, yeah, grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille Irene per la presentazione, è stata diciamo complessa perché ci sono tante cose, ma veramente grazie per esserti tenuta nel tempo a disposizione e nonostante questo, nonostante fosse poco, essere stata molto, molto completa. Guarda, prima di lasciarti ti faccio due piccolissime domande dal pubblico. Te le faccio in italiano? Va bene? Sì. Va benissimo, sì, non c'è problema. Allora, la prima, lo spettatore chiede se c'è ancora una valutazione per le applicazioni AI, quindi parliamo di business, eccetera, anche diciamo dove sono previste ovviamente applicazioni AI nei diversi topic. Scusa, non ho capito, è ancora prevista una? Se è ancora prevista una valutazione per le AI in termini di robustness e di caratteristiche, diciamo, tecniche e non solo, nei topic dove sono previste applicazioni AI. Sì, assolutamente sì. Ogni topic ha le proprie, direi, le proprie priorità, ovviamente, quindi alcuni topic specificano esattamente su quali tipi di challenge e di sfide o quali tipi di caratteristiche i modelli devono avere, però sono specificate ciascuno in ogni topic. Quindi dipende davvero dal topic. Grazie mille, tutto chiaro. Ti faccio questa domanda così è stata fatta dal pubblico, però almeno chiariamo subito. Ci chiedono se i topic sviluppati dalle partnership sono aperti a tutti. E questa domanda ovviamente lasciate la risposta. E aggiunge anche nel caso siano aperti a tutti, diciamo come tenere in considerazione che un topic è sviluppato dalla partnership. Sì, sono sviluppate, sono aperte a tutti. Ovviamente la partnership, la funzione della partnership è quella di dare anche alla Commissione determinate linee guida. Quindi direi che per rispondere alla seconda domanda è importante anche di vedere appunto le linee guida delle partnership, però assolutamente sono aperte a tutti quelli che fanno l'application. Anche in senso di avere, nel senso è anche importante, può essere importante d'aiuto avere determinati contatti, avere entrare un po' diciamo, nell'area di pertinenza o nell'area di influenza della partnership, proprio per questo, perché lo scopo della partnership è quello di gestire o di interagire con la Commissione sulle proprie sfide, sui propri bisogni, quindi un altro punto potrebbe essere proprio quello di interagire tramite la partnership con la Commissione. Grazie mille per la risposta. Aggiungo solamente, sicuramente leggetevi la Strategic Research Innovation Agenda della partnership in questione per capire un pochino anche quali sono appunto tutte le cose che Irene ci ha detto, cioè il rapporto con la Commissione, con gli obiettivi della Commissione. E ne ho un'altra da Slido, un'ultima, poi ti lascio, così diamo spazio a Nicolas Delianakis che ci parlerà di topic industriali, diciamo, dell'area industria del cluster 4. E un'istituzione può presentare proposte in tutte le call oppure ci sono limitazioni? Ad esempio una sola proposta per il cluster 4. Questa è un po' generica, però te la lascio a te. Beh, direi che già presentare una proposta è abbastanza laborioso, quindi non mi aspetto che laborioso, soprattutto dipende dallo scopo di dell'impresa di cui stiamo parlando, cioè di cosa si occupa. Che io sappia non ci sono limiti alle proposte che si possono inviare. Ovviamente, nel senso, il gioco sta nel inviare
una proposta con i giusti partner, proposti nel consorzio e ovviamente in linea in modo da avere possibilità di essere selezionati, quindi ovviamente dipende all'impresa quale obiettivo di cosa si occupa e quale topic vuole assolutamente fare parte e ricevere fondi. Quindi sì, direi che... Tutto chiaro, Irene, grazie mille e grazie ancora per la tua presentazione. Così abbiamo coperto, diciamo, tutte quelle che sono le opportunità del 2005 per il digitale. E invece adesso passiamo la parola a Nicolas Delianakis. Nicolas ci parlerà appunto dell'area industria del cluster 4 e delle opportunità relative per questo anno. So Nicolas, I give you the floor. Your presentation will be in English, of course. We are happy to have you again in our Italian Info Day of Cluster 4. So thank you very much for your presence. And please, take the floor. Sorry, Nicolas, we can't hear you. And I think you are muted. And your slides are not shared. So now, we have it? Do we have it? Okay. I can't hear you, really. So on the platform, you can go to settings, and then there is the option audio. Right. Can you hear me now? Yes, now it's working. Sorry about that. I had selected the wrong microphone. Thank you, Diego. Good morning, ladies and gentlemen. And now you can also see my slides. I'm following Irene's talk. I'm going to say a few words about destinations 1 and 2 of the work program 2025 of Cluster 4. This is what you might call the industry part of the cluster, although it is closely intertwined with digital in particular and also space. But anyway, I will talk about the goals pertaining to destinations 1 and 2. Now, the first goal, the first destination is climate neutral, circular and digitized production, or twin transition for short. It is actually 2 goals because some of the topics are for 2-stage evaluations. So the single stage goal is for about 290 million, while the 2-stage goal is for about 70 million euros. They both have the same deadline for the full proposals in the case of the first goal and for first stage proposals. And then the second stage goal has a deadline next year, 14th of April, for the second stage, the full proposals. And the 2-stage evaluations follow the blind evaluation model for the first stage only, which means that the evaluators do not know who the members of the consortium are. This is revealed only in the second stage for those proposals that make it to the second stage. Now, before I start going over the topics, I would like to say a few words about the business case and exploitation strategy that is used throughout destinations 1 and 2 in virtually all topics. And the need for that is that there is a need, obviously, to capitalize on the results of projects when they are successful, which most of them are. And we know from experience that it helps enormously, makes a huge difference if there is already a plan at the proposal stage and the research and innovation stage,
about the business case, the expected impact in terms of market opportunities, and also about a possible exploitation strategy or strategies, which is still not the commercial exploitation plan. We would not ask for that. But the strategy, the exploitation strategy, is about anticipating problems, identifying opportunities, the necessary actions to overcome obstacles, and also for the higher TRLs 6 and 7 that are addressed in the work program, a credible strategy for full-scale deployment in the EU and associated countries. And credible strategy means just that. It's not a detailed plan, but it is just a strategy, and it is a credibility of the strategy that is evaluated, not its likely success, which of course we, the evaluators, cannot judge. There is also encouragement to develop skills and make any training material available for upscaling in other projects. That is optional. And in order to allow the proposers to outline the business case and the initial exploitation strategy, we add 3 pages to the normal page limit. Now, there isn't an absolute rule that says you have to use your 3 additional pages for that, but as it says in the work program, proposers are very strongly encouraged to do that and not to use it for other aspects of the proposal. Because, of course, then their business case and exploitation strategy will be less credible. So I hope you do bear that in mind in connection to virtually all the topics in Destination 1 and 2, if you're going to consider proposals. Now I will go over the various topics. I'm an expert on only 2 or 3 of those topics, I have to say at the outset. And also we don't have much time. So like Irene, I will go briefly over the different sections, the different headings of Destinations 1 and 2. I will say very few words about the topics that are under those headings in the work program 2025. And also I will try to give you some hints about what is behind them and maybe how things are evolving, might evolve in the final work program. Obviously, I'm not going to talk about future topics, but I will tell you something about the priorities in each area and how these are unfolding. So the first group is manufacturing and construction. We have 3 topics on the Made in Europe partnership and 1 topic on construction, and the latter is a 2-stage topic. So the first one in manufacturing, and that in fact these 3 topics are in fact the ones I'm an expert on. Let's put it this way. These are integrated approaches for remanufacturing. It's the second time we address remanufacturing. It's not just about recycling materials, it's about remanufacturing whole components. It is an increasingly important and promising area, and we expect to continue building on that. Another topic is about the human-centric manufacturing. You see a lot of that in manufacturing and in manufacturing projects, but this is now we have a topic that supports this explicitly, and it is about improving the capacity of workers to work with machines, not with a view to replacing workers, but with a view to enhancing their abilities and to make the workplace more creative and attractive. Then, in a slight departure from the usual norm in Made in Europe, which is to be sector agnostic, to address manufacturing technologies for any sector, in this topic, we are focusing in particular on products for the net zero industry. And there is a list in the topic. Basically, it is the list defined, a very wide list defined in the Net Zero Industry Act. And here, the topic is about manufacturing approaches that make those
products and technologies possible. Then we have a topic in construction. Again, this focuses on circularity, as well as in improved health and safety. This is the two-stage topic. And then we move to the energy-intensive industries, and there are two groupings here. This grouping is about decarbonization and energy efficiency, and the next one is about circularity, although there are overlaps between the approaches. And these topics cover the processes for planet and clean steel partnerships, two more partnerships under Cluster 4 of Horizon Europe, which started at the, of course, like Made in Europe at the beginning of Horizon Europe and will continue. The previous incarnation of Processes for Planet was PIRE. Now, here we have 5 topics, one for the clean steel and the others for the Processes for Planet partnership. And one also has a strong link to Made in Europe because it is about the manufacturing of the technologies that are needed for energy-intensive industries. So it's a combination of processes for planet energy-intensive industries and the manufacturing that is needed. So anything that falls under this topic would be excluded from the topic 05 that I mentioned earlier. And we have four topics in total for the Processes for Planet partnership for decarbonization and energy efficiency. The one for clean steel is a somewhat lower TRL than previous clean steel topics. So it is actually a research and innovation action, and it looks at some more fundamental issues in the steel industry. Again, I go very fast over the topics themselves. And the next grouping that is relevant to the energy-intensive industries are about circularity in particular, although circularity, energy efficiency, and decarbonization are closely linked. And here we have 4 more topics for the Processes for Planet partnership. Or actually 3 topics and 1 CSA, which is related but not formally a part of the partnership. And the last topic brings the Processes for Planet and clean steel partnerships together. So the research topics are about upcycling technologies and are about safe and clean processing technologies. The upcycling technologies also is again linked to what we do for circularity in manufacturing, but here it is applied in the circularity is applied in the energy-intensive industries. And then we have 2 coordination and support actions. One is for synergies with national and regional initiatives on decarbonization. So this is actually decarbonization and circularity, and also towards human-centric approaches in the energy-intensive industries. And then to complete the offer on circularity, we have a new topic. This is not part of a partnership, and it is to support so-called social circular enterprises. These tend to be relatively small companies that are active in the circular economy. And this topic, another 2-stage topic, is to support demonstrators for clusters of such circular enterprises. So it is to enable them to expand their activities, to use new technologies for circularity and recycling. And also to link themselves to the overall, to wider circular value chains. Then again, I will go over the topics quickly, but of course you will have this presentation, which gives you the budget, the parameters, and the expected outcomes of
each topic, so it's useful as a quick reference. And now I move to the second call, destination 2 of the cluster, which is called increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry, or materials for short. And this has the same deadlines. Again, it has some topics are single stage, while 3 others are 2 stage. The budgets are 180 million and 90 million, and the deadlines are the same. So between them, the 2 destinations provide about 630 million euros of funding in 2025. So that is a funding for industry, apart from some minor coordination support actions and studies and so on, which bring the total to 650 million or so. Now, here in this destination, we have the materials topics, and we now have, as of 2025, we have a new co-program partnership called Innovative Advanced Materials for Europe. I am for EU. I think you will hear more about that after my talk later today. But here are the topics that address this partnership. There are 4 topics. And 2 of them are, if you like, the more traditional advanced materials topics, with 2 applications identified in the strategy, in the communication, European leadership in advanced materials. And there are 2 stage topics. One is for product monitoring, smart maintenance and repair strategies in construction. And the second one is about fast curing sealants and coatings. And then we have 2 topics that come from the 2D community, but are now under the same umbrella. I am for EU. One is for low power and broadband electronics. The other one is for conformable, flexible, stretchable electronics. Again, I will go quickly over the topics. And then to complement the offer on advanced materials, but outside the partnership, we have 2 more topics. One is innovative advanced materials innovation procurement. So this is not about R&I as such, but to support the innovative procurement, to support players who are going to procure advanced materials, and thus help the development of advanced materials and innovation advanced materials indirectly. And then we have another large topic for a single large project of 28 million euros called Materials Commons for Europe. This is basically a digital infrastructure, if you like, to accelerate the development of advanced materials. And it will offer further opportunities to SMEs, for example, that engage with a project. So this will not be, this will act as an infrastructure that we will build on in the future. Then we have 2 topics on so-called safe and sustainable by design. So those address the alternatives for PFAS. And also uptake of life cycle assessment for chemicals and materials. And finally, we have a topic for another new partnership, Textiles for the Future. And this one is also related to circularity, digitally enabled local textile and apparel production. And again, you can see the topics in the presentation. And finally, in destination 2, we have the offer on critical raw materials. It's needless to say that this is a policy area of huge importance. It is funded every year in cluster 4 to the tune of very roughly 100 million a year.
we have three main topics. Technologies for critical raw materials and strategic raw materials from end-of-life products. So one more topic related to circularity and European resilience. Have strategic partnerships for raw materials, this is strategic partnerships with countries outside the EU. And we have innovative solutions for the sustainable production for semiconductor materials. And finally, we have a co-funded partnership, also new. It will be funded to the tune of 90 million euros. So this is a specialized topic. It's not for normal proposals. It is for a program for entities that manage funding programs, but it will provide opportunities for smaller consortia, for transnational projects in raw materials once it is in place. Just to point out that on the topic 62 in particular, the emphasis is on partnerships with countries outside the EU that are important to the EU in terms of raw materials. And here you see the list of the 34 raw materials that are defined as critical in blue, and the 17 materials that are described as strategic in green. Again, you see the topics here. Now for topic 62 on the partnerships, there are 4 groups, and the idea is to fund at least one proposal from each group, depending on the countries with which the partnership is envisaged. And this brings me to the end of my presentation, and as I still seem to have 5 minutes or so, I could give you a hint at how things are developing, because you may find that also useful. I'm not going to talk about topics in the future work program, but first of all, I'm going to say something about the political priorities that Irene already mentioned, priorities in the digital sphere that are of course also highly relevant to industry. And I would add to that the Clean Industrial Deal that of course already informs what we have in work program, in this work program, and will continue to inform what we do. Now, in the last work program, the idea is, reflecting also on the Heitor and Draghi reports, is to, amongst other things, to simplify the approach, to have wider topics that are more open, allow more solutions, more possible solutions. So the priorities remain the same: decarbonization, circularity, digitalization of industry, human-centric approaches. All those things you will continue to see, but the approaches will be broader, more integrated. There will be more opportunities for partnerships to cooperate with each other, for synergies. However, the projects will not necessarily be larger, so we are not expecting projects that address the whole breadth of each topic, but the projects will still be similar size as the ones that we currently support and have supported, but the topics will be more open and will have correspondingly larger budget, and there will be fewer of them. So these are some hints about priorities and approaches that I can give you with regard to the last work program 26-27, hoping that it will be useful in your planning. Thank you, Diego. Thank you for this, Nicholas. So I have a couple of questions for you from the public, if you still have 2 minutes, and then we can give the word to Roman for the space part. So one of those is related to the Clean Industrial Deal. They are asking if the topic, the related call, will be integrated in the Cluster 4 work program, or there will be like a separate work program, or where they will find the opportunities. Penso che abbiamo perso Nicholas, però
credo per problemi di connessione. Intanto rispondo io a qualche domanda, prima di passare la palla a Romain Lesier, che ci parlerà appunto dell'area spazio del cluster 4. Una delle domande riguarda il topic 1 del Twin Transition. Allora, per domande specifiche, non esitate, siccome non abbiamo i topic davanti, neanche gli officer vi riescono a rispondere a memoria, vi invito a scrivere a cluster4@apre.it, scrivendoci appunto una mail sulla domanda che avete sul topic. Ci sentiremo poi o via mail o ci organizziamo una call a seconda di quanto richiede discussione la domanda che ponete. Un'altra domanda dal pubblico chiede se le università possono iscriversi a questo cluster, se il capofila deve essere esclusivamente un soggetto industriale. Allora, non c'è un'iscrizione al cluster, ma si partecipa in maniera aperta, dovete applicare tramite il funding e tender portal al topic vostro di interesse, e il soggetto può essere sia industriale che pubblico, università, centro di ricerca, insomma non c'è un limite. Hi again, Nicholas. We lost you for a second, I think. Yes, yeah, indeed. So should I repeat the question on the clean industrial deal, or no, I have a question. I was in the process of answering when you lost me. I'm sorry about that. I hope it's clear now. So indeed, there is a plan to have a consolidated approach to the clean industrial deal as part of the increased transparency in developing work programs. I think it will be possible very soon to look at these developments. Don't want to say much more now, but anyway, the idea is that this approach that I already talked about, the industry-led, more open approach to solving wider problems, will also be used for the clean industrial deal. You will still have topics that address particular partnerships, like the processes for planet and clean steel in particular. Of course, we will build on previous results, but the idea is to bring projects even closer to deployment without, of course, doing the deployment itself. And also the idea is to link the projects to the innovation fund that should come in the next work program. The innovation fund is there to support deployment of decarbonization in industry. So it goes beyond research. It starts where Horizon Europe ends. Thank you very much for this useful information. We have just a last question before leaving you. So where in the topics where we have safe and sustainable by design aspects, especially in the materials topic, should an applicant involve the JRC? Well, the JRC is involved in this work, but now I cannot give you many more details on that. Certainly those topics are not for involvement of the JRC, but the JRC is doing parallel work. So what I propose to do is take this question away with me and send you a more detailed answer from the experts in writing. Nicholas, thank you very much for your presentation and your availability. It's always a nice thing to have you among us in the National Info Day. Thank you very much, and I hope it was useful. That is for sure. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Bye. Adesso abbiamo l'ultima parte, ma non ultima per importanza, del cluster 4 che riguarda l'area spazio. Abbiamo invitato per presentarcela un officer di DigiDefis, Romain Lesier. Anche lui non è la prima volta che è qui con noi. So Roman, I was just presenting you to the public in Italian. It's not the first time you come to our National Info Days, so thanks for your availability again. And I would like to give you the floor to present the space opportunities in World Program 2025. So please, start when you wish. Thank you, and
it's a pleasure to present you the space-related topics. So, as Diego said, my name is Romain Lézier. I'm working for the GDF at the European Commission, precisely on the unit in charge of Horizon Europe, so the C2 unit called now Space Single Market. Sorry. So let me quickly go through the presentation, just general information. So the calls are now open for the topics implemented by our executive agency, ADEA, and the deadline for application is 25th of September. And for the call implemented through EUSPA, so the EU Space Program Agency, the call will be open in mid-October with a deadline in February next year. Jumping to the first domain, so accessing space, we have defined in 25 three topics, a CSA and two more technical topics. So the first one is a coordination and support action dedicated to access to European spaceports. This coordination and support action intend to gather stakeholders related to spaceport to raise awareness of practices and regulation, to gain a comprehensive overview of the technical challenge, to assess guidelines and best practices, and in the end, strengthen the spaceport interoperability through standard and guidelines and help to access to them for launch service provider. So it's a CSA, a small amount of €1 million, broadly open to EU27 plus all associated countries. Second topic, it's called Digital Solution for Autonomy for Space Transportation System Design and Simulation Tools. It's focused more on digital enabler and building blocks, with the aim to improve space transportation system and launcher sustainability, reduce costs and operational constraints, as well as enhancing system monitoring and autonomy. And it's targeting system development for new space transportation solution, including software and digital. So digital is the keyword here. It's a research and innovation action with a €3 million budget, and it targets mid-TRL, so 4 to 5 by the end of the project, and it's open to some associated countries. For your information, this is a topic as next one proposed by the Space Partnership. So following this link, you will find a strategic research and innovation agenda that can provide coordinated guidance and recommendation linked to this topic. So I invite you to have a look on this area. The second one, also proposed by the partnership, so you will find the same link, is called Digital Solution for Autonomy for Space Transportation System Design and Simulation Tools, but this time is targeting a demonstration. So with a particular outcome to have the ability to identify and locate structural damage remotely within transportation system before it leads to significant failure. So it means autonomously detected some structural damage. It's a €7 million innovation action. It's targeted demonstration, so 7 to 8 by the end of the project, open to the same associated countries. Coming now to
acting in space. So these 5 topics should all contribute to one goal, so to the ISO's pilot mission preparation. The projects selected for these topics are expected to collaborate among themselves, and ISO's pilot mission coordination and support action, the last one in the list. So you will, to support you, I invite you to look at the guidance documents that you should find in the portal, and you will find further detail on the project implementation and mission preparation. So the first topics is ISO's pilot mission detail design servicing component. So the expected outcome is a generic one. This one, sustainable, highly automated and digital, flexible and economically viable space infrastructure building on technology and concept for the circular economy space. These particular topics focus on ISO's mission preparation for the servicing component. As the other, it should elaborate interfaces between the different components of the mission, contribute to the mission objective, elaborate also use a clear use case and relevant business model. So it's a research and innovation action of 18 million euro. It's targeted 6 by the end of the project, and it's open only to EU27, Norway and Iceland. The second topics with the same objectives focus this time on the hosted component. So the hosted component is a hub for operational service and on-orbit testing. And one particularity of this topic is the provision of enhanced opportunity for IOD, IOV by actively promoting experiment, plug and play on this host. It's a 17.5 million topics, again, research and innovation, targeting 6 at the end of the project. Next time, so same objective, but for the part linked to logistic. So transport cargo, for example, taken from a launcher to the host component, some new components, some applications, some propellants. It's a logistics system. 12 million research and innovation, targeting 6 by the end of the project and open to more associated countries. Last component, so SAT app. This component is to foster development of modular functionalities, so what we call SAT apps. So, and it should enhance opportunities for IOD, IOV through SAT apps by actively promoting experiment, plug and play on the host platform. It's a research and innovation action with a budget of 5 million euro, and it's open to, sorry, it's open to the same country, I think. Next, last one is coordination and support action. So
The objective is to create and promote an inclusive, transparent, and scalable ISO's ecosystem, contribute to the pilot mission, the elaboration of the detailed architecture and coordination among the 4 components. And in the end, it should support the elaboration of key standards. It's a 2.5 coordination action. And the CSA will, the DGTV will manage the identified beneficiary. This topic is not yet open, as it will open to applicant of component call, so in the second stage. Next domain is using space on Earth, telecommunication, with 2 topics, links to mostly telecommunication. The first one is called Digital Enabler and Building Blocks for Earth Observation and Satellite Communication for Space Solution. Again, this topic is proposed by the Space Partnership. I invite you to follow the link and look at the 3A. And the expected outcome is to enable the European space industry to maintain a significant share of global connectivity market, to develop new commercial service and application by increasing digitalization of space solution. It's a research and innovation action that target 4 to 5 by TRL by the end of the project. Next topics, again proposed by the Space Partnership, is preparing a demonstration mission for collaborative Earth observation and satellite telecommunication for space, with the outcome of an advanced Earth to support advanced Earth observation payload technology and processing mean for multiple spectrum and frequency band capabilities, as well as optimization of data downlink for all types of observation missions. Innovation actions, 11 million euro, targeting a demonstration, so 7 to 8 by the end of the project. Next domain is using space on Earth, with a focus on Earth observation, with 6 topics. The first one is called Copernicus Climate Change Service Evolution, new and innovative processing and method for future sentinels and other satellites for reanalysis. And the expected outcome is innovative method to prepare and pre-process observational input for Earth system reanalysis dataset, which will lead to an increase of the use of observation for Earth system reanalysis. It's research and innovation action of 10 million euro with a TRL of 5 to 6 by the end of the project. Second topics focus on Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution, and target to improve soil vegetation atmosphere modeling and data assimilation of atmospheric constituent. The expected outcome is to get accurate simulation of the biogenic flux of volatile organic compound and other atmospheric constituents to represent the corresponding processes in numerical model. It's a research and innovation action of 3 million euro, targeting 5 to 6 TRL. Next one, Copernicus Anthropogenic CO2 emission monitoring and verification support capacity.
It's targeting new and innovating method to estimate the impact of fire on vegetation and related carbon flux. So we see particular outcome of enabling accounting for interaction between drought, fire, and vegetation in the CO2 MVS capacity. Again, it's a 3 million research and innovation action targeting 5 to 6 TRL by the end of the project. Next one is linked to Copernicus Maritime Environment Monitoring Service evolution with a new and innovating ocean data assimilation technique to improve ocean monitoring and prediction and to remain at the forefront at international level. 5 million euro RIA action targeting 5 to 6 by the end of the project. Next one is support to AI ML digital transition of Copernicus services. So to integrate artificial intelligence and machine learning strategy across Copernicus services value chain and workflow. 12 million euro research and innovation action targeting again 5 to 6 by the end of the project. And I think last one is innovative Earth observation servicing in support to maritime litter detection and ship resource pollution policy. So to increase the accuracy for the developed solution will allow a more efficient and quick response to potential slip incidents. 5 million euro innovation action this time, targeting more mature, so 7 to 8 TRL by the end of the project. Next domain is to boost space through non-dependence for the EU for key critical space technology, EEE component and equipment with four application, 4 topics. The global expected outcome of these four of this domain is to reinforce EU strategic autonomy by reducing non-dependence on critical space EE component and related technology, provide unrestricted access to critical space EE component relevant for space mission, develop and regain capacity to operate independently in space, and in the end, enhance competitiveness of the EU ecosystem. So the first topics focus on EU-based rad-hard space compatibility microprocessor based on 7 nanometer FinFET technology. So it's a 5 million euro research and innovation action targeted 5, and it's open to EU plus Norway and Iceland. And again, there is for these 4 topics a guidance document that you can find following the link here. Second domain is focus on the development of ship's scale atomic clock for ground and space segments, and also for high efficiency solar cell, as well as increasing the manufacturing capacity in the EU of this solar cell. The indicative budget is 8 million euro for this research and innovation action targeted 5 to 6 by the end of the project. Next
domain is linked to connector. So several kind of connectors, circular high voltage connector for low temperature, high density, high frequency interconnected connectors for K and W band, solderless broad to broad connector, solderless broad to broad connector for high data rate application, €1 million for this. Research and innovation action targeted again 5 to 6 and open to Norway and Iceland on top of EU. And next domain is regard advanced packages. So the goal is the development of action to design, manufacture, and test organic substrate based on embedded silicon or glass interposed with very thin line spacing. And for memory, it supports the industrialization of EU-based memories for space application. €6 million for this research and innovation targeted 6 to 7 TRL at the end of the project, open to Norway and Iceland. Next topic is a link to EU-Japan cooperation on the exploitation of quantum space gravimetry. So this topics aims to support the EU space policy and EU Green Deal by preparing the ground for an innovative quantum space gravimetry mission, foster EU-Japan cooperation in the field of quantum sensing for space, and allow scientists from EU and Japan to prepare for the exploitation of QSG mission data. It's a 0.5 research and innovation action targeting 3 by the end of the project. Coming now, I will go fast on the USPA topics. There is two main domains, so space data economy and innovating space-based application enhancing capabilities for the resilient Europe. You will have access to, I'll let you look at this one, these two. It will be open later in October this year. You will have access to the slide. And again, for this one also, I will pass. As you may know, we have also other action not under calls on this program. So procured by the European Commission or granted to predefine identify beneficiary. Just for information, so first one is related to GNSS evolution mission and service related R&D activities. The second one is boosting space through training and education activities. Next one also is boosting space via support to entrepreneurship, Cassini. The consolidation of European commercial SST capabilities and sensor through the EU's SST partnership. Consolidation of European commercial SST capabilities and service, again through the EU's SST partnership. Other actions are also delegated to ESA on to the European Space Agency. So technology and infrastructure related R&D activities for GNSS evolution, IRIS space infrastructure development and validation, and implementation of in-orbit demonstration and validation service.
And I will quickly, if I have time, quickly just present 2 slides on this last subject, because it's implemented by the European Space Agency, but the Commission is in charge of selecting the experiments. So the objective is to the IOD-IOV program, so in-orbit demonstration and validation program, is a union program allowing experiment to be tested in orbit. So it's this service is broadly open to what we call experiment providers. So basically, it's the whole ecosystem from academia, research organization, SME, scientists, large companies, space agency. What we call experiment needing aggregation are broadly, so innovative technologies, product, concept, architecture, operation techniques that require in-orbit demonstration and or validation. They may be instrument, equipment, technologies, system experiment, mission payloads, etc. And these experiments need to be aggregated on a carrier, so they need a satellite platform to be tested in orbit. So that's the first service that we offer to the experiment provider. So it can be also a science mission, to be clear. The second kind is ready-to-fly satellites. So our full satellite with payload or set of payload that may include innovative technology, product concept, architecture, or operation techniques that require in-orbit demonstration and validation, including science. So what we offer through this service is first aggregation for the experiments that need to be aggregated, launch service for the aggregated mission and the ready-to-fly satellites. And for the aggregated mission, we offer 1 year of operation share among the aggregated experiments. And the implementation of the procurement activities is entrusted to ESA on behalf of the European Commission, but the European Commission is managing the selection of the experiments through always open call for applications. And we have just closed a few months ago the last cut-off date, and the next one it will be in September this year and March 26. You can find the link if you are interested, just here. So that's end my presentation. So, Romain, thank you very much for this complete presentation and overview of the space part of the work program. So we have a couple of minutes. I selected just a couple of questions for you. There are quite, 8, 10, but let's go for 2, and then we'll answer to the other ones. So about the space critical components. I don't know if I lost. Can you hear me? My connection, no. Romain, can you hear me? There is another issue. We are writing you in the chat if you are not hearing us. Scusate per il contrattempo tecnico, stiamo cercando di risolvere velocemente. Don't worry, I can hear you. Okay, you can hear us. Okay, yes, perfect. Sorry. So just a couple of questions before let you leave. So about the space critical components, has Europe the facilities to produce 7 nanometers RISC-V, RISC-V microprocessors?
That's a good question. Unfortunately, I cannot respond to you, but I hope so. I hope so, because it has been identified as critical technology. So it's necessary to our industry. It's necessary for space applications. So I hope that our industry will be able, and our laboratory will be able to develop such a technology. Thank you very much. So another one from the public, they are asking if there are already Copernicus services that are available on the market to the public, that are used, let's say, already for commercial application or similar. Oh, yes, for sure. We are through our agency, we are promoting these public applications of Copernicus. So normally, most of the data are publicly available, and we are promoting the development of application through the various components of Copernicus. So there is several applications for the public. And so thank you very much for the answers, and first of all for your presentation. I think it was very useful for the Italian public, and thanks again for your availability. Hope to see you soon. Yeah, it's a Have pleasure. a nice day. Thank you very much, Roman. Bye. Bye bye. Allora, finiamo questa prima sessione su un approccio ai topic del World Program 2025. Gli officer sono stati molto chiari su quelle che sono le opportunità nelle tre aree digitale, industria e spazio, e passiamo adesso alla seconda parte della mattinata, dove abbiamo pensato di offrirvi un overview su quelle che sono le tre nuove partnership coprogrammate del cluster 4. Avete sentito citare da Romain anche la Space Partnership, non c'era tempo in mattinata per introdurre anche questa, e abbiamo concentrato i nostri sforzi. Abbiamo chiesto a attori italiani e non che sono protagonisti di queste nuove partnership, di darci un po' un overview e di farci capire un po' di più riguardo gli obiettivi e quello che propongono da qui alla fine di questo framework program di Horizon Europe FP10. Quindi iniziamo con la prima. Parleremo di tessile per il futuro, quindi la partnership Textile for the Future nel secondo intervento. Nell'ultimo intervento di mattinata della partnership Virtual Worlds, che tratta appunto di temi come Digital Twins, Extended Reality, ma il relatore saprà sicuramente spiegarvelo a dovere. Iniziamo però da tutto quello che è una discussione nata più o meno un paio di anni fa all'interno della Commissione sull'importanza dei materiali avanzati. È stato messo in atto un processo per darne più importanza, metterli più in luce anche nel World Program. Come vi ho accennato inizialmente nella mia breve introduzione, la Destination Resilience, la Destination 2, è stata sostituita da un altro nome, si chiama adesso Materials, e proprio per capire un po' meglio come funziona la nuova partnership e soprattutto l'associazione che è alla base di questa nuova partnership, che è la Innovative Advanced Materials Initiative, IMI, abbiamo qui con noi il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa, che non è qui in veste come scienziato, ma nel suo ruolo di vicepresidente dell'associazione IMI, che è alla base di IM4U, quindi Innovative Advanced Materials for Europe. Quindi, professor Fiori, lascio direttamente la parola a lei. Aspettiamo con ansia la sua presentazione. Prego, prenda il palco, come si dice in inglese. Ecco. Buongiorno a tutti, mi sentite, vero? Sì, la sentiamo.
Perfetto. Grazie Deco per la presentazione e soprattutto grazie dell'invito. Sono contento di essere qui oggi per parlare un attimo di questa nuova associazione sui materiali avanzati, di cui io sono il vicepresidente. E questa, come diceva Diego, è il primo intervento sull'argomento delle partnership, quindi in questa sezione della mattinata. Quindi può valer la pena dire due parole su cosa sono le European Partnership. In sostanza sono uno strumento che si avvale di una collaborazione stretta fra la comunità, la Commissione Europea e attori privati o pubblici che rivolgono i propri sforzi nello sviluppo e nell'implementazione delle Research and Innovation Program, chiaramente tenendo un occhio alle priorità strategiche a livello europeo. E anzi, queste iniziative vogliono appunto cercare di realizzare queste priorità strategiche che volta a volta vengono definite a livello europeo. Di partnership ce ne sono di vario tipo, sono le co-funded, co-program e institutionalized. Le co-funded in pratica sono partnership che coinvolgono autorità pubbliche e in sostanza sono seguono un po' uno schema di quello che era per esempio IJP, l'European Joint Program o l'Eranet Co-Fund Action. E queste sono delle call che sono chiaramente nascono da un impulso europeo, ma poi sono fondate a livello nazionale, a livello locale. Poi ci sono le co-program di cui IM4EU fa parte, e in sostanza sono delle partnership fra i due key player, key actors che sono la Commissione e poi i partner privati o pubblici come centri di ricerca e università. Privati possono essere industrie di diverse dimensioni. Dove chiaramente, avendo anche player industriali, è anche previsto un contributo dalle stesse all'interno del programma. E i topic e i modelli di finanziamento e il metodo di finanziamento in sostanza si basa su topic che, come sono già stati, come i precedenti relatori hanno già mostrato, in sostanza ci saranno delle call che vengono sviluppate all'interno del programma Horizon Europe e lì in questo contorno, in queste condizioni di contorno si svolgono. Poi chiaramente ci sono quelle che vengono dette institutionalized, dove abbiamo delle call proprie, ma come diciamo modello di riferimento uno pensa a quello che magari è uno più quei modelli tipo joint undertaking, effettivamente un esempio, no, che è attualmente in corso di partnership institutionalized, per esempio è la CHIPS JU. Attualmente queste sono le partnership all'interno del Pillar 2 e la IM4EU rientra all'interno del Cluster 4 Digital Industry and Space e è, come diceva Diego, è stata recentemente approvata all'interno di questi Innovative Materials for EU, che il suo nome è appunto IM4EU, ha un budget previsto per i prossimi, fino alla fine del programma Horizon Europe, di circa 250 milioni
finanziati dalla comunità europea, a cui poi chiaramente vanno aggiunti in-kind contribution di pari livello almeno da parte dell'industrial player. Come dicevo, queste iniziative sono iniziative che nascono dall'impulso, no? E dalla spinta a livello europeo, e l'iniziativa su Advanced Material nasce appunto dalla spinta a livello europeo su una delle key priorities che è stata presentata 2 anni fa, sull'Advanced Material for Industrial Leadership, dove effettivamente si è messo insomma, l'accento sul fatto che una delle key priorities per la comunità europea è appunto quello degli Advanced Materials. Innovative and Advanced Material, che è il nome della partnership, da dove deriva? Appunto deriva da questi 2 aggettivi, innovative and advanced. Cosa si intende per innovative? Innovative sono in sostanza tutti quei materiali che possono anche essere ben conosciuti e che poi vengono utilizzati per in nuove applicazioni. Quindi diciamo l'aspetto innovativo non sta tanto sul materiale in sé per sé, ma sull'utilizzo, eventualmente anche sul processing che viene fatto sul materiale al fine di ottenere nuove applicazioni. Mi viene in mente per esempio un esempio che faccio è il rame, no? Il rame è un materiale che è conosciuto fino appunto dall'era del rame, però poi continua a essere sorprendente come materiale, perché apre nuove prospettive, nuove applicazioni, e magari funziona da quello che viene detto technology booster, come è stato per esempio nell'industria dei semiconduttori, dove l'utilizzo di questo materiale ben conosciuto fin da tempi antichi poi alla fine ha rappresentato quello che viene detto appunto una spinta, ha prodotto una spinta tecnologica che ha fatto sì che l'industria dei semiconduttori potesse continuare nella rapida corsa verso diciamo la legge di Moore, quindi continuare ad avere sempre dispositivi sempre più performanti e più veloci. Poi ci sono invece advanced material, che sono invece materiali nuovi in termini di design e di ingegnerizzazione. Quindi si parla appunto quindi di nuovi materiali che eventualmente prima non erano nemmeno presenti e che hanno proprietà nuove, e che quindi il materiale stesso può essere una key enabling technology, cioè può abilitare nuove tecnologie e eventualmente anche in certi casi fare da booster delle performance. Di materiali advanced e quindi legati all'ingegnerizzazione del materiale ce ne sono diversi. Pensi per esempio a tutti ai materiali bidimensionali, materiali piezoelettrici, materiali termoelettrici, oppure anche tutti quelli organici e così via, diciamo, giusto per menzionarne alcuni. Quali sono i principi fondanti di questa partnership? Come dicevo, uno degli obiettivi fondamentali è quello di promuovere la leadership a livello europeo in termini di advanced material. Abbiamo le competenze, abbiamo la tecnologia, e questo senza dubbio è un treno che l'Europa non può perdere, e ci sono tutti i presupposti perché effettivamente a livello globale l'Europa possa in questo settore
porsi ad essere, diciamo, il leader, e chiaramente però c'è bisogno di finanziamenti, e come dicevo, questo va fatto ora, perché è ora il momento per proporre queste iniziative. E chiaramente non è materials for material sake, ma ci deve essere sempre questi materiali devono essere utilizzati, devono aprire applicazioni, e un occhio in particolare, come del resto verrà fatto dalle prossime call in poi, è su questi su questi, diciamo, settori principali, che sono energia, mobilità, le costruzioni, l'elettronica e la salute, dove i materiali avanzati e innovativi possono fare effettivamente la differenza. Autonomia e resilienza, no? Sono altri due termini molto caldi, in cui i materiali avanzati possono avere un ruolo, ed è appunto per questo, essendo degli argomenti molto, molto caldi, molto importanti per l'Europa, ecco che l'autonomia e la resilienza sono diciamo alla base di uno dei principi fondanti della partnership. Chiaramente, come dicevo, c'è l'importanza di questi materiali. Questi materiali devono essere guidati, no? dalle necessità dal punto di vista industriali, e devono essere ben presenti quali sono le varie sfide attraverso i vari settori, e saranno necessarie delle sinergie nei vari campi di ricerca, nei vari campi industriali. Ed è anche per questo perché diciamo il motivo per cui all'interno della partnership l'industria ha un ruolo fondamentale, e è fondamentale che i partner, i membri industriali della partnership, ma anche dell'associazione stessa, diano poi i loro input per, diciamo, orientare l'attività della partnership verso appunto questi cosiddetti industrial needs. E poi l'altro aspetto, diciamo, la stella polare è il safe and sustainable by design, perché chiaramente nella definizione di nuovi materiali l'aspetto della biocompatibilità, la salute, la sustainability e i principi di circolarità sono principi fondanti in generale, ma fondanti della partnership. Quali sono gli obiettivi e gli impatti, cioè l'impatto che uno si aspetta dall'iniziativa della partnership? Questi, come vedete, sono presenti. Ho menzionato qua la SRIA della partnership, che è un documento a cui farò riferimento dopo, che è anche questo uno dei documenti fondamentali della partnership, su cui si basa poi tutta l'attività, sono le fondamenta su cui si basa l'attività della partnership. E come avevo accennato prima, c'è un obiettivo generale, che è appunto quello di assicurare la sovranità tecnologica industriale, come pure la leadership industriale su questo settore molto competitivo che sono l'innovative advanced material, sforzi chiaramente rivolti all'ottenimento di quelle key priorities, come per esempio il Twin Green e Digital Transition, che è ricorso, no, anche nelle precedenti presentazioni. Poi abbiamo
gli specific objective, che sono appunto degli obiettivi più specifici e particolari, appunto che prevedono in sostanza l'utilizzo di innovative advanced material per questa transizione green e digitale, poi l'utilizzo di tecnologie innovative per accelerare i cicli di innovazione e cercando di essere il quanto più possibile pronti, no, alle sfide che volta a volta si presentano. Quindi la partnership deve essere anche, diciamo, pronta, deve essere pronta a rispondere a queste nuove sfide dal punto di vista tecnologico, che possono nascere nel corso degli anni. E poi chiaramente questi specific oggetti possono trovare una loro attuazione positiva solo se viene creato un ecosistema dinamico relativo all'innovative advanced materials, in cui siano forti le sinergie fra i key players del settore. Gli aspetti di impacts sono diversi, tra cui quello generale, Twin Green and Digital Transition, e chiaramente la competitività, la sovranità tecnologica dell'Europa, altro tema fondamentale. E poi da qui nascono altri impatti legati alla circular value chain, tutti i problemi chiaramente della circularity, della value chain in generale, dei materiali e così via, che chiaramente dovranno in sostanza andare poi a creare questo ecosistema multidisciplinare cross-settoriale all'interno della comunità europea. Come dicevo, questi sono gli aspetti fondamentali che trovate nella SRIA, Strategic Research Innovative Agenda dell'associazione, e ciascuno di questi specific objective poi va a rappresentare uno specifico capitolo all'interno del documento che tanto lavoro ha richiesto all'interno dell'associazione e in fase chiaramente di sottomissione, ma anche ex post, perché non ci dimentichiamo che questa SRIA non è un documento scritto nella pietra, ma è un documento dinamico, e quindi dipendentemente dai nuovi scenari che poi nell'arco del tempo, insomma, della partnership, che dovrebbe essere a lungo termine, ben oltre 10 anni, questo documento chiaramente verrà rivisitato e corretto dipendentemente dalle necessità e dagli scenari che si proporranno. All'interno di questa SRIA sono state definite quelle che sono chiamate le priorità, che io qui soltanto elenco, e diciamo in maniera molto dettagliata. Ciascuna di queste priorità è descritta nel documento della SRIA, quindi se avete, diciamo, delle curiosità ulteriori a riguardo, trovate tutte queste informazioni nel documento a cui accennavo sul sito dell'associazione. L'associazione è già stata chiamata, diciamo la partnership è già stata chiamata a proporre delle linee per il Work Program 2025,
Qui non entro scusate, nel dettaglio, ma perché Nicolas, per esempio, di Enakis ha già accennato a queste call che si trovano già nel formato draft sul portale. E queste sono call, scusate, appunto nate all'interno della partnership con un'impronta forte, no? Sui materiali innovativi e avanzati per varie applicazioni, come per esempio il settore, applicazioni e settori, come il settore delle costruzioni, il settore dei coatings and sealant, poi il settore, diciamo, più legato alle applicazioni fotoniche e ultra low power, come pure quelle dell'elettronica flessibile e conformabile. E qui, diciamo, trovate un budget indicativo con il budget per singolo progetto, quindi ci aspettiamo 5 proposal diciamo accettate nelle prime due, che sono il primo, mi sembra, sì, i primi due sono two stage, e le altre 3 call sono a singolo stage, e qui ci aspettiamo 2 e 3 proposal accettate. Per il Work Program 2027-2027 invece le cose sono un pochino più, cioè il lavoro è work in progress, quindi stiamo lavorando su questo. Com'è la struttura dell'associazione di IAM4EU? Ci sono due, diciamo, la partnership è una partnership co-program, quindi abbiamo la comunità europea e poi abbiamo la parte invece legata all'associazione, che è l'associazione IMI, quindi Innovative Advanced Material Initiative. Nell'Innovative Advanced Materials Initiative, l'associazione, abbiamo l'Executive Board che in pratica definisce le linee guida dell'associazione, insieme all'Association Delegation interagisce con la comunità europea per la definizione delle nuove call. Chiaramente ogni decisione presa a livello di Executive Board poi deve essere validata dalla General Assembly, a cui appartengono tutti i membri dell'associazione. E abbiamo poi quest'altro, diciamo, entities che sono chiamati working group e task force, che saranno in sostanza quei gruppi di cui ora parlerò velocemente, in cui verrà fatto il lavoro sostanziale relativo alle nuove call che eventualmente verranno discusse con la comunità europea. Poi abbiamo chiaramente un office all'interno dell'associazione, il cui lavoro, soprattutto in queste prime fasi, è stato immane, senza cui non saremmo qui oggi. Vedete, questa qui invece rappresenta l'associazione in sé per sé. Facevo riferimento agli elementi fondamentali, che sono, diciamo, le sacre scritture di IMI, cioè l'Article Association, la Strategic Research and Innovative Agenda, il Concept Paper, che è un white paper in sostanza, e il Memorandum of Understanding, che è questo documento che è in via di firma con la comunità europea. Ad oggi, e questa è una descrizione, diciamo, di come è composta l'associazione. Questa all'inizio, quando è stata fondata, alla fine di gennaio 2025, qui c'è un errore, e eravamo 262 il 31 gennaio del 2025, quindi di quest'anno ad oggi, a maggio, siamo già a 291 membri, quindi l'associazione sta crescendo
a ritmi molto veloci, per fortuna, perché ogni mese nuovi partner si aggiungono all'associazione. E come vedete, qui ho riportato per esempio alcune delle big player industriali all'interno dell'associazione, e quindi c'è una grossa componente di industrie che chiaramente sono forti, no? E ritengono che una ricerca su innovative advanced material effettivamente vada molto a beneficio delle loro attività. Questa è in breve quali sono le governance body. Dicevo, l'executive board, dove abbiamo diciamo dei rappresentanti dell'industria e della ricerca. Per ricerca intendo RTO e università, e la stessa cosa poi per l'altra body, che è l'association delegation, dove anche in questo caso abbiamo due settori principali, come l'industria e la ricerca, e relativi rappresentanti. Ad oggi l'associazione è chiamata ad un esercizio molto importante, che è quello della definizione di quelli che sono detti working groups e le task force, dove e qual è il ruolo di questi working group e task force? Working group e task force sarà il luogo deputato per la definizione delle priorità all'interno dell'associazione per quanto riguarda l'innovative advanced material, e queste poi sperabilmente dovranno avere un riscontro a livello di call europee nelle prossime, o nel World Program 2026-2027, oppure se ce ne sarà un FP10 nei prossimi framework program. E qui vedete ci sono i working group su i principali settori come costruzione elettronica, energia, trasporti e health, e poi abbiamo anche introdotto Resilient Circular Value Chain, e anche un working group su Artificial Intelligence, Material Digitalization e Data Management. Poi invece questi hanno un'attività, diciamo, verticale. Poi abbiamo invece queste task force che hanno un'attività orizzontale che spazia in linea di principio su tutti i working group. Queste sono le informazioni fondamentali. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi all'associazione. Se avete qualunque domanda, vi invito a contattare l'ufficio, cui trovate l'indirizzo email qua. E queste invece sono tutta la documentazione che facevo riferimento prima, come la SRIA, lo statuto, il concept paper, che trovate sul sito dell'associazione. Ok, io direi che... Gianluca, professor Fiori, grazie mille per la presentazione, è stata davvero esaustiva, tanto che avevo raccolto 5 domande dal pubblico, ma fondamentalmente ha risposto a tutte quante con le ultime slide. Mi chiedevano modalità di partecipazione, numero di partecipanti, quali erano gli stakeholders, chi già c'era, ma era già veramente stata molto completa ed esaustiva. Penso che ha dato veramente un overview essenziale ma completa di cosa sta succedendo e di cosa si sta muovendo in ambito materiali avanzati su Horizon Europe. Quindi grazie mille per la sua presenza, disponibilità e la presentazione, ovviamente. Grazie a voi. Continuiamo con la prossima partnership. Abbiamo parlato di materiali avanzati e invece adesso passiamo a un tema che bene o male è affine, però la Commissione ha tenuto ad avere una partnership a sé stante. La partnership si chiama Textile for the Future e abbiamo qui con noi il segretario generale della European Technology Platform for the Future of Textile and Clothing, Lutz Walter. So please, Lutz, I was presenting you in Italian. I think you can just take the floor and share your slides. So by now you are muted and your camera is off. If you can switch off, yes, switch on both. I hope you can see me.
and hear me? Yes, we can see you, we can hear you, and we can see your presentation. And thanks very much to be here with us today. I will leave you the floor because for sure you have nice information to give to our public today. Well, thank you very much, Diego. Buongiorno, everybody. Unfortunately, I cannot hold that presentation in Italian. You wouldn't understand much because despite my best efforts, my Italian is still a little rusty. So we have to do it in English, but I hope I can make it clear enough. And if there are any questions, I'm very happy to answer them as well. So Textiles of the Future is one of the new partnerships under Horizon Europe. We're very glad to have this new partnership dedicated to the textiles and fashion sector, which we know particularly in Italy is a very important industry, but not only. And we hope that we can really build that into a very successful long-term partnership with a lot of interesting, innovative projects that will involve a lot of Italian participants, both from the research and the industry world, and make an impact on the competitiveness of this industry, which is what we actually want to do with the partnership. So very briefly, a few words about myself and the organization I represent. So I'm as Diego said, I'm the Secretary General and the founder, so to speak, also of the organization that is called the European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing, or in short, Textile ETP. It's a European technology platform, as many others that exist, and we have been in existence now for more than 20 years, a bit more than 10 years as an independent non-profit organization. We have been founded by a number of European organizations representing the textile innovation ecosystem, so the European Textile and Apparel Industry Confederation, of which, for instance, Confindustria Moda is the member in Italy. We have also Textranet, which is a organization, international association or European association of the textile research institutes, and in Italy, for instance, Centro Cot is a member. And we then also have the EU Textile 2030, which is an association of textile innovation clusters, and there are two members in Italy, one based in Piemonte, in Biella, Pointex, and one based in Prato, in Tuscany, related to the regional textile innovation and fashion innovation ecosystem. And we also have NETFAS, which is the European network of textile and fashion universities. So in total, we bring together more than 200 member organizations, individual companies, research organizations, technology providers, and so on for this industry, connecting more than 1,500 experts. We're based in Brussels with a small team of 7 people. And all what we want to do is really to ensure long-term competitiveness of the EU textile and clothing industry through collaborative and market-oriented research and innovation. So what we do essentially, and we have been doing over many years, as I said, is we bring people together, we bring experts together across Europe in the field of textile research and innovation. We have a lot of communication channels online and offline. We organize events and webinars and so on and so forth. We also act as a kind of a think tank to this sector. So we publish, and we have already published before the launch of this partnership, a number of strategic innovation and research agendas for several years. We also run training activities or information access through these innovation hubs. We also have a very interesting community that we've built over the last 3 years now, called Ecosystex, which brings together all the EU-funded projects related to textile sustainability and circularity, with more than 50 projects funded over the last 5 years. So a very active ecosystem as well. And last but not least, we have, since our foundation, been supporting the ecosystem, the research community and the industry in facilitating the access to EU funds, especially the framework programs.
And as such, we were the natural organization to be the lead of this new partnership. And we have been also organizing brokerage activities for EU-funded projects for many, many years, and will continue to do that for the partnership. And I will explain a bit more about that. So, but let's come to the partnership itself, the rationale. So why do we do this? Why also we were able to convince the European policymakers that such a partnership at this moment in time for this industry is important. The reason is that this industry is undergoing a very significant transformation. Since 2022, there is a so-called EU strategy for sustainable and circular textiles, which is also through regulation trying to really improve the sustainability performance of this industry, making sure that the materials that we use, whether these are natural or man-made fibers, are as clean and as circular and as renewable as possible, so that we reduce our dependence as an industry on fossil primary materials. Secondly is the decarbonization. So this industry has a global carbon footprint. Approximately 2% of global CO2 emissions are somehow linked to the textile and fashion industry, and we believe we can significantly reduce that by using cleaner energy sources in our production, but especially also turning some of the directly fossil powered processes, especially the wet processes that we use in the industry, into electrically powered, electrified processes, for which some of the technologies is not yet there, and we hope we can develop some of that. Thirdly, and very importantly for the European industry, for the competitiveness of the European industry, we want to really make a push into digitization and automation of manufacturing of textiles and clothing. As you all know, the vast majority of the textile and the clothing that we consume in Europe is not made in Europe anymore, and we believe we can change that. We believe that we can bring this industry more into an on-demand and not in an on-forecast production system, which means that it will allow this industry again to produce more of its products locally without these long global supply chains, which have a lot of negative impact in terms of environment, but also social impact, but also lead to a lot of waste generation, which is something that we really want to tackle as well. And last but not least, we need to make sure that textile products that are used not only by consumers, but also by professional users, whether in personal protection, in the medical sector and so on, they're safe, they're circular, and they're also provided to consumers with services beyond the actual product. So things like repair, refurbishment, and these kind of things should also be something that is a common service provided along textile products. The very tricky thing to do is that to achieve this transformation while maintaining the competitiveness of this industry in Europe, which is a very much an focused SME-based industry. So a lot of small companies, very specialized companies, and moving small companies through such a dramatic transformation, whether it's on the sustainability or the digital side, is not easy. There's significant investments involved. There's risks related to technology and technology transformation that we need to mitigate in some way, and we hope that this partnership leads to the development of technologies that are really accessible and workable for small and medium-sized companies. So that is in a nutshell also our strategy. So we want to identify technologies and research topics of high strategic importance for the European industry, but in technologies in which the industry, for various reasons, has a low investment capacity. So either they're too risky, they're too uncertain, or the investment is simply too high. So we want to focus on these areas where the industry investment doesn't happen by itself. So it's a kind of a market failure, if you want. Then we want to obviously work on projects and fund projects with outstanding technology excellence, but also always a significant industry participation, including
small and medium-sized companies. So that's really very crucial for us. This partnership, with this partnership, we really try to reach as many small and medium-sized companies in this industry as we can. We want to focus on EU manufacturing and the related service and value-adding activities around that. So we really want to see that manufacturing of textiles and clothing in Europe is strengthened. For this, we encourage projects that are disruptive on the one side, but also have relatively near-term industrial exploitation potential. So we really want to focus on TRL 5 and up with the core topics. We want to see as much as possible industry-led pilots and demonstrators involved in those projects. And then it's mostly our role also to make sure that the results really get an EU-wide dissemination with a good multiplier effect. And then we also, obviously, like every other partnership, we seek funding and exploitation synergies with other public and private innovation support programs so that we can really leverage the relatively small investment that this program is making. It's a 60 million total partnership with 30 million funding from the European Union side. So we really have to be very smart about the funds to have a really maximum impact. So last year we have published our strategic research innovation agenda, which you can also find when you scan this code, for instance, or you go to our website. You can download the document and read all the details. So I just want to summarize here on one slide. So we identified 3 priority areas for in this SRIA. Sustainable materials and clean processes, then the digital transformation and circular business models, and also the advanced manufacturing and the high performance textiles. Not forgetting that a significant part of the textile industry in Europe today is not producing consumer products, but is producing professional products from diverse end markets, from automotive to medical to construction to personal protection, defense, and these kind of things. So it's a diversified industry, which is also using a lot of advanced materials, which is also one of the reasons why we are also planning to work quite closely with IMI. Because there are a lot of advanced fiber-based materials that this industry is using. So what we then try to do is that for the core topics, the few core topics that we foresee for the next 3 years, we really want to try to cover as much as possible the priority areas that we have identified. Obviously, with the number of priority areas, we cannot cover all of them individually. So we really smartly combine them. And for instance, the 2025 core topic is a combination of these 4 topics that you see highlighted here on the screen. So in terms of the funding, as I said, it's a small partnership by Horizon Europe standards with a budget allocation of 60 million, 50-50 between EU and private sector resources, funded obviously through the Horizon Europe work program calls. We foresee 1 dedicated core topic per year. We'll see how some of the new concept of these portfolio approaches, whether that leads to sort of broader core topics where we combine some of our topics with other sectors. We'll see that, but approximately the 30 million of EU funding, we would like to see them spread over the 3 cores, 2025 to 27, relatively evenly. Obviously, the process is like in any other partnership that those are proposed by the partnership, approved by a partnership board, and then going also through the consultation with the Horizon Europe consultation processes involving the member states and so on. So as an organization, we will support the project creation. So we're organizing brokerage activities. We will not actively participate as an organization in those projects, but we really want to support the setup of these of consortia. Obviously, it's up then to the European Commission to select those projects, provide the funding, administer the project. It's a contractual partnership. And so our role is also to make sure that through the project partners and other private stakeholders, we demonstrate the co-funding commitment. So
just a quick word about our 2025 call topic entitled Digitally Enabled Local for Local Textile and Apparel Production. So it's really following this logic of saying what can we do through digitization and smart automation to make textile and apparel production in Europe more viable, more competitive, bringing faster to market, producing small runs that have lower risks of overstock, of overproduction, and addressing really very quickly changing market needs in a very efficient, in a very sustainable, in a low waste kind of approach. We added to this call topic, I think, which is something that is, let's say, not very common across the work program topics, an aspect, an element of called financial support to third parties, or cascade funding, where each of the projects should have a budget set aside to launch those cascade funding calls, where then individual SMEs that are not yet identified at the beginning of or at the submission of the proposal can then apply for these funds, for these up to 60,000 euros in funding, with these small projects that run within the broader project. And for us, it's another way of really maximizing the number of SMEs that can benefit from this call, from the call topics and from the partnerships, as there are so many SMEs in this industry. And so as an idea, so I mean, this is the timeline basically, and that we are with the call launch of the calls in May. We are organizing in the first week of June, on the 6th of June, a brokerage webinars where all the members of the partnership that have project ideas for this topic, but also for other topics under the work program 2025 that have a textile link, whether in cluster 4, cluster 6, can pitch those project ideas and then can look for partners. And then, well, by September, projects are submitted, and then, well, we hope that the first wave of those projects will start in early 2026, so that we can quickly demonstrate that this partnership is leading to the results that we all hope for. We are also in intensive discussions with the European Commission about what will be in the work program 26 and 27. There are a number of topics that are of great interest to our community. I mentioned the decarbonization efforts, electrification, energy and water efficiency in the textile production is an important subject. Manufacturing efficiently and with high quality, with recycled, regenerated or novel bio-based fibers, and with sustainable chemistry is an important topic. AI assistance in the design, prototyping and manufacturing, especially of very complex technical textile products made from advanced materials, is another interesting topic. And also the recovery of high value materials and chemicals in these advanced textile production processes. So none of that is confirmed. We're in discussions with the partnership board and the cluster 4 program committee, and we'll see how it pan out for the remaining 2 years of the partnership. And I think with this, a simple question: how can an interested partner, an interested organization join the partnership? Is very easy. We have 2 membership options. We have an associate membership, for which we usually recommend for larger research and industry associations, and a networking membership for SMEs and individual researchers and professional experts. You can find all the information online. And with this, I thank you for your attention, and if there are any questions, happy to take them. Thanks very much, Lutz. I mean, it was also this time like a really complete overview of what's happening and what's going on in Horizon Europe about textile. So honestly, you covered, I have like 7 or 8 questions, and I think you covered everything. Maybe just one. Yep. So if you are planning initiative with other association, other partnership like Circular Bio-Based Europe or IM for You, that are quite close to what textile, what are the textile, which are the textile objectives?
Yes. So the first collaboration that we have already, where we have already over years had good collaboration, is the Circular Bio-Based Europe undertaking, and because there will be our partnership runs under Cluster 4, but there has been over the years also research funded under Cluster 6 related to textile circularity, bio-based materials. So we always collaborated also with CBE, and we continue to do that. So there are some core topics that are inspired by our strategic research agenda that will be implemented by Circular Bio-Based Europe undertaking. We're discussing with the Innovative Materials for Europe initiative, obviously, especially for the technical and advanced textile applications. We're also speaking with Made in Europe and Processes for Planet, because especially Processes for Planet is, of course, processing in the early stages of the supply chain, especially the wet processing of textiles is something that is very close also with involves a lot of chemistry and involves a lot of water and so on. So that's something that we're discussing with them as well. Thank you for your answer. And first of all, thank you for your availability and your presentation. So I think there will be other opportunities to hear from you, other updates on the textile world. And if somebody's interested in learning more, they can contact me. Happy to take any question. Thank you again. Thank you very much. Have a nice day, Lutz. Thank you. Bye-bye. Passiamo adesso all'ultimo intervento, diciamo dalle partnership più industriali come Innovative Advanced Materials e Textile, andiamo su una partnership più digitale che comunque parla anch'essa al settore industriale sicuramente. Parliamo di Virtual Worlds, una delle nuove partnership in Horizon Europe in questo World Program, ed è con noi per parlarcene il professor Marco Sacco del CNR Stima, dove Stima sta per Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per la Manifattura. È stato anche presidente di EuroXR, dove XR sta per Extended Reality. Quindi Marco, lascio la parola a te per la presentazione e siamo curiosi di saperne un po' di più. Grazie mille, buongiorno a tutti. Come vedete sul titolo, oltre a Virtual World, ho scritto Ready to Take Off, perché a differenza delle due partnership che sono state presentate adesso, in realtà la partnership sui Virtual World in realtà partirà ufficialmente settimana prossima, nel senso che con settimana prossima inizieranno le firme dei partner fondatori. Dopo vi aggiornerò su tutto il processo e su come ci stiamo muovendo, cosa stiamo facendo. Credo che sia già stato presentato diciamo il mio background. Sono direttore di ricerca al CNR e mi occupo di queste tecnologie dagli inizi degli anni 90, quindi probabilmente fra i primissimi in Italia. E in questo momento, rispetto all'Associazione Europea sull'Extended Reality, sono il vicepresidente e mi occupo proprio delle relazioni con la Commissione Europea e le collaborazioni con un po' tutte le altre associazioni nazionali e regionali che sono presenti. E proprio per questo motivo che è importante forse partire da delle definizioni, io ho iniziato a metterne qualcuna, non stiamo a entrare nel contesto, le diapositive poi le lascio a voi a disposizione, e stiamo anche come partnership immaginandoci di dare delle definizioni che utilizzeremo. Banalmente, vedete qua la definizione di Virtual World, che è un po', ma non esattamente sovrapposta al sinonimo metaverso, che invece è stato molto spinto in questi anni, soprattutto dalle aziende americane, e che invece a livello europeo definiamo come Virtual World o Digital World, che in realtà comprende sì tutte le tecnologie dell'XR, ma non solo, in realtà guarda anche a tutto il discorso del web 4.0 e in generale a tutte le problematiche di interconnessione fra gli ambienti digitali, perché lo vedremo magari in alcuni esempi,
non c'è soltanto la parte visiva dell'ambiente, ma poi c'è tutta una serie di tecnologie. Perché è importante che nasca una partnership? Beh, probabilmente molti di voi magari fanno parte di questa grandissima comunità. È una comunità che ha davvero tantissime aziende, sia come utilizzatori, sia come sviluppatori. Il grosso problema, che è un po' nostro italiano in particolare, ma di tutta l'Europa, è che la maggior parte delle aziende in questo ambito, soprattutto gli sviluppatori e chi realizza queste tecnologie, sono piccole aziende o addirittura piccolissime, e quindi è importante creare una massa critica su che cosa? Su una tecnologia che è matura? Beh, direi che possiamo dire di sì. Io qua vi ho portato degli esempi, ma in realtà se guardiamo la storia, in realtà iniziamo a parlare di queste tecnologie molti anni fa, cioè siamo già ormai alla terza età di questa tecnologia. Quindi è arrivato il momento effettivamente di fare un salto di qualità. E già un primo impulso grosso c'è stato una decina di anni fa, quando alcuni big player hanno iniziato a far cosa? A ridurre il costo di alcune tecnologie per fruire degli ambienti virtuali, no? Dei mondi virtuali. E quello che sta succedendo è che ne stanno nascendo veramente tanto. Forse dai nomi riconoscete che moltissimi, se non la quasi totalità di questi produttori, non sono europei. Abbiamo per fortuna qualche eccellenza europea, ma non tantissime. In realtà però abbiamo un mercato che nei prossimi anni crescerà tantissimo, e questo io vi ho riportato per brevità solo, diciamo, quello che riguarda i dispositivi, diciamo, di visione, quelli che in gergo si chiamano head mounted display, e vedete quale sarà il mercato nei prossimi anni. La stessa cosa succederà anche per gli altri dispositivi di interazione negli ambienti virtuali. E questa cosa in realtà sta trainando tutta un'evoluzione di queste tecnologie. Questo è quello che succedeva quando io ho iniziato. Io lavoravo con quel frigorifero a fianco, che era una Silicon Graphic Machine. Posso menzionarla perché è un'azienda che non esiste neanche più, ma quella era la capacità di calcolo, e vedete, per poter sviluppare degli ambienti virtuali, vedete i costi. Oggi invece abbiamo la possibilità, con diversi ordini di grandezza in meno, riusciamo ad avere un sistema per gli ambienti virtuali, e possiamo sicuramente fare molto di più di quello che si faceva all'inizio degli anni 90. Quindi la tecnologia è pronta. Adesso vi presento una piccola evoluzione, andrò velocissimo. Perché vi presento uno use case? Perché poi gli use case vedrete che sono il metodo con cui stiamo costruendo. È già stato citato, perché i processi nelle partnership sono molto simili. Dobbiamo anche noi, oltre ad organizzare la partnership, creare quella che è la SRIA, cioè la Strategic Research Innovation Agenda. Questo lo facciamo attraverso degli use case. Qua vi porto un esempio di come era la Virtual Factory negli anni 90, veramente un cartone animato CAD fondamentalmente. Oggi adesso abbiamo iniziato a lavorarci, scusate non ho fatto partire il video, e si può effettivamente avere definizioni molto maggiori sull'introduzione delle macchine, dei processi, delle persone. Quindi, come vedete, un virtual world, in questo caso l'ho chiamato virtual factory perché è il mondo di una fabbrica, ma la stessa cosa avviene negli altri mondi virtuali. Rappresenta sì uno spazio che io posso vedere e posso frequentare, ma in realtà aggiungo le persone, aggiungo i processi, aggiungo delle simulazioni. Quindi gli ambienti diventano sempre più complessi, e io ho sempre più bisogno di collegare quello che sarà il mondo virtuale con il mondo reale. E quindi questo è quello che sta succedendo a tutti i mondi virtuali, dove, se prendo l'esempio specifico della fabbrica, non ho più bisogno di
avere soltanto un'integrazione fra alcuni sistemi, che se volete è l'asse orizzontale, no? Che prova a spostare tutte le informazioni dal concept fino all'operation, quindi in tutto il processo di vita, in questo caso della fabbrica. Mi devo muovere verso il collegamento verso la fabbrica reale, quindi avere dei digital twin che iniziano a parlare con l'ambiente reale, e quindi ecco che si collega anche la parte dei digital twin, e dopodiché in realtà io ho bisogno di trasformare in maniera dinamica anche la granularità con cui accedo a questi ambienti, perché utenti diversi accedono per fare attività diverse, avere funzionalità diverse, ma accedono anche a livelli, chiamiamoli, di granularità diversa. Quindi capite bene che attorno al discorso del virtual world, quindi non solo quello della fabbrica, in realtà io ho un insieme di tecnologie molto elevate, digital twin, AI, e adesso poi vedremo anche tutte le varie declinazioni. Mi soffermo un secondo sull'importanza dei virtual world nel processo di apprendimento. Quando utilizziamo queste tecnologie, di solito noi oggi siamo abituati a utilizzare quelle simbolico-ricostruttive, quindi i video piuttosto che i libri. In realtà noi abbiamo un processo molto più forte di apprendimento, che è quello percettivo-motorio, quello dato dai nostri sensi. Ecco, con queste tecnologie riusciamo ad avere un approccio, diciamo, integrato e quindi molto più efficace. E quindi, se volete, abbiamo la possibilità in questi ambienti effettivamente di attraversare diverse fasi dell'apprendimento e migliorare soprattutto quello che è poi la fase propria della comprensione e dell'apprendimento. Questi sono gli ambienti che oggi già si possono vedere, ambienti immersivi in cui si possono integrare tutta una serie anche di aspetti multimediali, ed è questo l'aspetto del virtual world, che non è solo XR, ma è anche tutto quello che concerne il web 4.0, e io posso effettivamente creare degli strumenti di insegnamento. È chiaro che su tutto questo poi in realtà vorremmo andare avanti, ed è così che stiamo costruendo la strategic agenda, cioè ci stiamo ponendo il problema: ma quali sono le sfide aperte in ogni ambito, in ogni settore? Se penso all'apprendimento, sarebbe bello far lavorare le persone a un'attività e nello stesso tempo insegnargli delle cose. È chiaro che questo pone un problema, ad esempio, di sicurezza dell'operatore che sta imparando. Quindi magari servirebbero dei sistemi di intelligenza artificiale o dei sistemi che anticipano le azioni dell'utente e sono in grado di aiutarlo quando, anzi, prima che commetta degli errori, soprattutto se questi errori lo possono mettere in pericolo. Quindi vedete che abbiamo degli scenari, degli use case, e su questi abbiamo iniziato a identificare delle challenge. Questo perché appunto, questo è già stato detto per le altre partnership, è partita a luglio del 2023 un'iniziativa sui virtual world, proprio per quello che vi dicevo all'inizio, del grandissimo interesse e della grandissima penetrazione di queste tecnologie a tutti i livelli e in tutti gli ambiti e domini che sono presenti. E quindi da qui è partita un po' tutta l'attività che abbiamo fatto. Io qua vi riporto un'immagine solo per farvi vedere quello che come Associazione Europea abbiamo fatto in supporto di questo processo, in supporto alla Commissione Europea e insieme agli altri stakeholder, aziende, centri di ricerca, università e altre associazioni che sono presenti in Europa. E quindi la Commissione Europea ha creato questa VR Industrial Coalition, che è stata un po' il motore della partnership. Noi come associazione abbiamo creato una serie di momenti in cui abbiamo iniziato a incontrare molti degli stakeholder. Abbiamo pubblicato un Delphi Study, quindi un libro in cui abbiamo iniziato, questo ancora nel 2022, a identificare quali erano le challenge che a quel tempo erano, però come già stato detto anche da
dai presentatori che mi hanno preceduto, poi queste cose sono talmente in evoluzione che anche la strategica agenda andrà modificata. E allora come ci siamo organizzati? Abbiamo costituito un gruppo di una ventina di soci fondatori. La partnership sarà poi aperta a tutti, come deve essere una partnership pubblico-privata, proprio perché abbiamo bisogno di dar voce a tutti gli attori di questo ecosistema. Abbiamo identificato insieme alla Commissione Europea Siemens, diciamo, come traino di questa iniziativa, e questo è stato un po' anche il perché del ritardo della partenza di questa partnership, perché in realtà in Europa non abbiamo grandi aziende che hanno come core competence queste tecnologie. Quasi tutte quelle che hanno come core competence unico queste tecnologie sono tutte piccole e medie aziende. Tutte le grandi aziende che utilizzano e che sviluppano queste tecnologie non le hanno come core business. La Siemens stessa, conoscete probabilmente bene, non ha solo il business dei virtual world, però chiaramente intravede grosse potenzialità in questa tecnologia e quindi ha deciso di creare questo gruppo diciamo di soci fondatori. Come per le altre partnership abbiamo in questo momento due macro attività. Da una parte, e ve lo dicevo all'inizio, con settimana prossima effettivamente daremo vita alla partnership, siccome fra i 20 soci abbiamo delle grandi aziende, delle piccole aziende, ma anche degli enti pubblici grossi, tra cui anche il CNR per il lato italiano. È chiaro che il tempo poi di adesione dei partner fondatori sarà di probabilmente un mese e mezzo, proprio perché ci sono tempistiche diverse per tutti gli organi di ricerca e le università. E poi l'altra grande attività che stiamo facendo chiaramente è quella della Strategic Innovation Agenda, che appunto è già stato detto, servirà per supportare le future call. E abbiamo già iniziato appunto a realizzare una prima versione che presenteremo settimana prossima, il 3 giugno, in un incontro di questa ER-VR Coalition e anche alla Commissione Europea, e che consegneremo alla Commissione a metà giugno. Dopodiché, anche questo già detto, la Strategic Agenda non si chiude, rimane un processo attivo a cui tutti possono contribuire, quindi è sempre aperta. È chiaro che in questo momento non siamo riusciti a contattare tutti gli attori per poter avere delle risposte nel giro di poche settimane, ma l'idea è quella che la versione che rilasceremo in autunno sarà una versione con i contributi di tutti. Al momento abbiamo, vi dicevo, una ventina di partner fondatori, tra cui abbiamo appunto grandi aziende come Siemens, SAP, Essilor, Luxottica, piccole aziende. Abbiamo diverse università, Leuven, Valencia, Poznan. Abbiamo poi i centri di ricerca che da diversi anni lavorano su queste tecnologie, quindi oltre al CNR, il CNRS in Francia, VTT in Finlandia, il Fraunhofer di FKI, quindi una serie di istituti, CERT, dimenticavo, in Grecia. Quindi abbiamo questi soci fondatori, ma in realtà, come per le altre partnership, dall'autunno apriamo, e l'idea è quella davvero di riuscire ad aggregare tutto l'ecosistema, perché poi è importante che i contributi alle strategie dell'Europa vengano date da tutti gli attori. Per quanto riguarda la strategica agenda, questo è come l'abbiamo strutturata in questo momento. Abbiamo quattro macro, diciamo, capitoli. Il primo capitolo è il capitolo che abbiamo chiamato Application Domain Chapter, quindi cerchiamo di catturare
come vi dicevo, tutti gli use case. Abbiamo identificato in questo momento questi 7 domini, in questo momento, quindi industria, salute, media, cultura, education, security e city and public administration. In realtà anche questa struttura non è statica. Nel momento in cui ci rendiamo conto che alcuni domini per importanza o per interesse hanno una loro, diciamo, una loro forza, chiaramente potrebbero nascere dei nuovi capitoli di domini applicativi. Poi abbiamo identificato 2 tecnologie, diciamo, particolari, che abbiamo chiamato verticali, che sono i digital twin e l'AI, perché sono parte fondante di molta parte dei virtual world, sia per quanto riguarda tutto l'aspetto simulativo, sia per quanto riguarda il motore intelligente dei mondi virtuali. Poi abbiamo chiaramente identificato quelle che sono, chiamiamole, le tecnologie di base o gli ambiti delle tecnologie di base degli ambienti virtuali, quindi la parte di immersione, la parte dell'interazione dell'utente, la parte di authoring, perché se qualcuno di voi ha esperienza sa benissimo che la creazione degli ambienti virtuali è ancora oggi un'attività molto onerosa, sia dal punto di vista del tempo che dal punto di vista dei costi, oltre al fatto della necessità delle competenze. Ci stiamo occupando poi chiaramente del problema dell'interoperabilità, perché questa è forse ancora più di altre una tecnologia che ha bisogno di interagire con tante altre tecnologie, digital twin, AI, Internet of Things, e poi con tutti gli ambiti e gli ambienti in cui è declinata. E poi chiaramente problemi di standardizzazione. Se volete potete ad esempio andare sul sito dell'associazione Eurixar, eurixar.org, c'è una sezione in cui, grazie a uno dei partner dell'associazione, l'associazione BDC del Baden-Württemberg, c'è l'elenco di tutti i brevetti nell'ambito XR e non potete immaginare quanti sono veramente centinaia. Dopodiché abbiamo chiaramente un capitolo 3 che si occupa delle data governance, analytic and processing, e dall'altra parte chiaramente delle infrastrutture. Ve lo dicevo prima del discorso dei dispositivi, e poi c'è tutto il problema di come far, diciamo, girare e distribuire e fruire questi mondi, e chiaramente le infrastrutture, il network e i centri di calcolo saranno parte preponderante. Esistono già chiaramente aggregazioni, partnership su diverse di queste tematiche, e quindi è chiaro che la partnership dovrà interrelazionarsi anche con queste. E poi alla fine abbiamo anche dei capitoli che abbiamo chiamato socio-economici, che guarderanno un po' tutti gli aspetti legali e di compliance, etici, relativi alla società e alla salute. Ci sono molti aspetti delicati da valutare sull'uso di questi ambienti, e poi chiaramente tutto questo, le partnership, è stato già ripetuto diverse volte, in realtà nascono per aumentare e migliorare la competitività delle nostre aziende in questo settore. Quindi è chiaro che dobbiamo aver presente i modelli di business e l'applicazione di queste tecnologie. Giusto per informarvi su alcune cose che succederanno come associazione, e avremo la presentazione della partnership. Ci sarà una conferenza il 3-5 settembre a Winterthur in Svizzera, durante la nostra conferenza annuale. Di queste tecnologie, di queste cose ne parleremo anche in Italia a XR Salento a giugno ad Otranto. Abbiamo una scuola, perché è importantissimo, io l'ho soltanto accennata questa cosa, è importantissimo la formazione delle persone, e le aziende hanno una carenza di personale che possa lavorare su queste tematiche. Vi lascio con questa vignetta. Cerchiamo di non essere il signore con la magliettina azzurra come Europa
che continua a dire bellissime queste tecnologie, però aspetto che costano, che non sono wireless, che non ci sono i contenuti, che qua è, perché alla fine qualcun altro si divertirà e si arricchirà su queste cose e probabilmente le nostre aziende non lo faranno. Vi ringrazio e se avete chiaramente domande adesso oppure anche più avanti mi potete contattare e chiaramente poi la partnership verrà aperta a tutti e quindi tutti quelli che vorranno aderire saranno assolutamente i benvenuti. Grazie mille. Grazie Marco, sei stato veramente esaustivo e abbiamo delle domande da slide che la maggior parte le hai coperte, però te ne pongo due che sono interessanti secondo me. Una riguarda le skills, le competenze di cui si ha bisogno per portare avanti queste tecnologie e quindi se prevedete in futuro dei programmi dedicati, magari anche sotto Digital Europe Program, sotto il settore skills, Sì, proprio per le nuove competenze che i lavoratori dovranno avere. Assolutamente. Allora, nella strategic agenda c'è proprio un chapter dedicato all'education and training che non si occupa solo di come usare queste tecnologie per fare training ed education, ma si occupa anche di quali skill sono necessari perché, lo dicevo alla fine, abbiamo un grosso problema di formazione. Le aziende vorrebbero utilizzare queste tecnologie ma non trovano competenze. Esistono già alcuni progetti, noi come associazione siamo in alcuni progetti Erasmus+, anche come istituto del CNR siamo in altri progetti Erasmus+, per la formazione di personale universitario e non su queste tecnologie, ma è chiaro che una delle priorità sarà assolutamente quella di creare nuove competenze. Quindi sicuramente questa cosa sarà inserita nella strategic agenda. Sarei contento che la persona che ha fatto la domanda partecipasse e contribuisse, perché questi sono sicuramente delle tematiche assolutamente importanti. Grazie mille per la risposta. Ti faccio l'ultima prima di salutarti. Se la partnership in qualche modo avrà sinergie con quelle che sono infrastrutture europee abilitanti, parliamo di cloud, 6G, piattaforme open source varie, e sono tecnologie che avranno bisogno di tanti dati e come pensa di garantire la sostenibilità di questi dati anche da un punto di vista energetico? Certo, allora l'interazione c'è già perché una delle associazioni, diciamo, che ha aiutato e supportato questa iniziativa, diciamo, spingendo per la partnership è NEM, quindi è un'associazione europea che già è coinvolta in tutto il discorso relativo al 5G, al 6G, e perché è chiaro, queste tecnologie avranno bisogno di infrastrutture pesanti. Abbiamo previsto anche nella strategic agenda questo capitolo che non vuole essere un capitolo in cui noi diremo che cosa fare, ma diremo quali cose abbiamo bisogno e che chiederemo alle infrastrutture, alle partnership che già esistono e che già stanno lavorando in questa direzione, perché se pensiamo appunto a tutto il lavoro sul 6G, nasce proprio dal fatto che sempre di più dovremo condividere non solo dei messaggi, non solo dei testi, ma sempre di più dovremo coinvolgere degli ambienti digitali. E il problema, era nel capitolo social, dell'impatto ecologico di queste tecnologie, comunque è una cosa che menzioneremo e che cercheremo di affrontare, perché è chiaro che fa parte della trasformazione che come Europa vogliamo fare, non solo quella digitale ma anche quella green, e quindi dobbiamo capire come fare quella digitale senza impattare troppo dal punto di vista ambientale. Grazie mille anche per questa risposta e soprattutto grazie per la presentazione e la disponibilità. Io penso che nel prossimo futuro ci sarà occasione di organizzare altri eventi insieme su queste tematiche che, a parte l'interesse, diciamo, generale che possono avere, insomma, diventano prioritari. Grazie mille, Marco. Una cosa soltanto, come dicevo, la strategic agenda è aperta. Adesso abbiamo lavorato in 2 settimane perché la Commissione ci ha dato dei tempi stretti per una prima versione, ma chiunque negli ambiti che ho selezionato
ha dell'interesse, ha degli use case, vuole contribuire, già adesso può farlo. Se mi contatta possiamo già da subito inserire i contributi. Poi avremo chiaramente tempo, sarà aperta a tutti e anche i partner della partnership saranno tutti e non solo quelli che in questo momento per, diciamo, necessità di rapidità sono stati selezionati. Noi rendiamo disponibili le registrazioni a tutti e raggiungere Marco è abbastanza facile, se volete scrivete a noi e vi mettiamo in contatto, insomma, non c'è problema. Grazie ancora. Grazie mille, arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, con quest'ultimo intervento finiamo questa mattinata dedicata al cluster 4 Digital Industry Space. Chiudiamo qua, penso sia stato interessante e pieno di informazioni. Ci rivediamo però fra poco con un'altra sessione che riguarderà il cluster 5. Verrà moderata dalla mia collega Miriam De Angelis, che è National Contact Point proprio per quanto riguarda il cluster 5. La sessione vedrà rappresentanti istituzionali, delegati e rappresentanti delle partnership del cluster 5, quindi ci rivediamo qui alle 2 per la nuova sessione. Buon pranzo.
Buon pomeriggio a tutti, dovremmo essere di nuovo in onda per questa terza giornata di Info Day della settimana informativa italiana sui bandi di Horizon Europe del 2025. E questo pomeriggio ci concentreremo sulle opportunità di finanziamento nell'ambito del cluster 5 specificamente. Avremo con noi un parterre di speaker che appunto ci aiuteranno non solo a capire quali sono i bandi aperti in quest'anno e nei prossimi mesi, ma anche a comprendere meglio tutte le questioni complementari più rilevanti legate appunto a questo cluster, il cluster 5 che si occupa di clima, energia e mobilità. E senza ulteriore indugio, vi anticipo soltanto che appunto io sarò la vostra moderatrice in questo pomeriggio. Sono Miriam De Angelis, punto di contatto nazionale di questo cluster, del cluster 5. Sarò accompagnata, diciamo, in questo pomeriggio da numerosi speaker che, come vi dicevo, ci descriveranno diverse questioni complementari rispetto ai bandi aperti o generalmente rilevanti per i settori del clima, dell'energia e della mobilità. E in questo senso iniziamo con il nostro primo panelist, con il nostro primo presentatore, che è il professor Francesco Luca Basile, rappresentante nazionale al comitato di programma del Cluster 5, e nonché appunto docente dell'Università di Bologna. Professore, lei ci descriverà la partecipazione italiana all'interno del cluster nei passati bandi, nonché ci darà diciamo ci delineerà la visione nazionale all'interno di questo cluster. Le lascio subito la parola e chiedo alla regia di mandare le sue slide. No, vado io direttamente con la condivisione dello schermo. Direi, eccomi. Buongiorno a tutti intanto. Spero che, diciamo, si veda la presentazione. La riuscite a vedere? Sì, confermo. Fantastico, allora a lei la parola. Grazie mille, ancora grazie ad APRE per l'organizzazione di questo importante evento annuale che segna l'avvio delle attività di preparazione dei progetti per il VP 2025 e quindi per noi un anno di, diciamo, grande importanza, anche perché ci avviamo alla fine del PNRR e abbiamo bisogno di rilanciare la ricerca europea, che magari ha avuto diciamo impegni rilevanti a livello nazionale, anche per poter sfruttare al meglio e mettere a sistema le infrastrutture, le competenze, diciamo le ricerche avviate all'interno appunto di Next Generation EU attraverso appunto il piano nazionale di rilancio e resilienza. Solo 2 o 3 slide di contesto. Siamo nel 2025, anche a livello europeo, diciamo nel 2023 abbiamo esaurito la spinta di Next Generation EU, quindi 24 e 25 sono degli anni di riduzione del budget delle call, e questo dobbiamo tenerlo presente, per cui vedete la parte blu chiaro che aveva aumentato la disponibilità di budget nei primi 3 anni, è venuta diciamo meno, e in particolare poi, come sapete, avviandoci verso la parte finale del work, diciamo del periodo del programma quadro, si anche va verso progetti di più significativa dimensione e quindi più una prevalenza dell'innovation action rispetto alle research innovation action.
Un altro dato di contesto che mi preme dare, anche perché penso che abbia rilevanza rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni. Noi siamo sollecitati da tante richieste di progetti che sono in reserve list con punteggi stratosferici, anche con 15, per dirla diciamo tutta in alcuni casi, e questo è in linea con in qualche modo due tendenze che già nel 2024, in cui fra l'altro non erano ancora presenti le call di cui vi accennavo prima, che hanno dato vita a queste storture relativamente in qualche modo a, diciamo, dei progetti eccellenti, senza sbavature, che pure non sono stati finanziati o rischiano di non essere finanziati. Qui la dimensione del già nel 2024 si nota come il success rate per le proposte è in fase di calo, era il 25%, quindi 1 su 4, quasi 24%, quindi 1 su 4 quasi nel 2021, è il 16% oggi, e ripeto, mancano ancora 2 call e probabilmente scenderà al 15% dopo queste call. Significa che siamo passati a quasi 1 su 7. Quindi con un dimezzamento della capacità di avere successo e con un aumento dell'over subscription rate, che passa quindi da un progetto finanziato per circa 4 presentati con un progetto finanziato per circa 6 presentati. Chiaramente ci sono delle call, diciamo, questa media appunto tiene conto anche di call che, essendo per esempio delle CSA o essendo delle partnership co-fund, hanno un success rate del 100% o molto vicino al 100%, quindi diciamo poi nei progetti reali e nelle call reali il success rate è ancora rischia di essere ancora più basso, e vedete che una maggior parte delle call ha addirittura diciamo success rate fra il 10 e il 20%, quindi è centrato qui il massimo delle call non particolari, quindi non quasi, diciamo, in cui ci si aspetta un solo progetto. L'Italia però già nel 21-22 stava lavorando bene ed era terza, seppur, come vedete da questo dato, 240 milioni di euro, molto vicino alla Francia con 238, è un po' staccata dalla Germania e dalla Spagna, sia in quanto a quantità di successo del numero di progetti con successo, sia in quanto al rientro di budget. Come vedete, sia l'Italia che la Spagna hanno valori di rientro, diciamo soprattutto l'Italia valori di rientro e quindi in qualche modo di partner presenti all'interno dei progetti, numero di partner presenti all'interno dei progetti maggiore del rientro economico, perché in genere, diciamo, i nostri budget sono più contenuti anche per le spese spesso di personale che sono più ridotte. Comunque l'Italia in questo 21-22 era terza sia in entrambe le categorie, e quindi passiamo ora invece, se analizziamo invece il periodo 22-24, anzi 21-24, scusate, qui c'è un errore nelle slide che poi mi sa si ripete in ogni slide, 21-24, l'Italia risulta essere seconda in quanto a progetti coordinati, molto staccata della Spagna, ma prima della Germania, della Grecia, del Belgio e di altri diciamo paesi come la Francia, ben abbastanza titolati almeno quanto noi. Anche rispetto invece alla diciamo distribuzione dei partecipanti e al budget, ci confermiamo anche nel 22-24, anzi nel 21-24 in terza posizione, come si può vedere diciamo dal grafico. La distanza con la Francia è aumentata, perché se prima era di 2 milioni di euro, ora è oltre 50 milioni di euro, quindi abbiamo consolidato un terzo posto nel cluster 5. Ripeto, il cluster in questo caso non contiene anche diciamo il conteggio delle partnership, co-fund e JU, perché hanno di fatto un'altra diciamo
tipo di analisi che vi mostro a breve. Come vedete, la cosa interessante è che il cluster 5, l'Italia, performa bene anche nelle mission che di fatto fanno riferimento a questo cluster, quindi la mission adaptation e la mission climate neutral, che vedete in verde, un po' meno bene rispetto al cluster in sé, ma andiamo molto bene nelle partnership, dove addirittura il tasso di successo supera il 12% e si avvicina al 13%. Quindi ottime performance sia nelle call libere e competitive del cluster, sia nelle call delle partnership JU, che invece in genere hanno bisogno comunque di in particolare un ruolo molto significativo, fra l'altro, di industrie italiane. Questo significa anche che abbiamo supportato e politicamente scelto bene le JU da promuovere e da sostenere, visto che in tutti questi ambiti l'Italia ha un'ottima performance. Se andiamo a vedere il dettaglio delle JU, prima di passare ad altri dati del cluster, vedete che siamo sempre sopra in termini di budget recuperato, sempre sopra in termini di partenariato, il 10%, in realtà siamo vicini al 12% per la clean aviation, sopra il 12% per la clean hydrogen, addirittura al 16% per la European Railway Partnership e vicino al 13% per SESAR, quindi oltre quello che è il nostro, diciamo tendenzialmente intorno al 10% il nostro tasso di ritorno, qualora ci considerassimo all'interno del nostro share di contributo alla Commissione. C'è da tenere presente che in tutti questi partenariati, così come nel cluster, ci sono tutti gli associate countries che di fatto erodono del budget, quindi diciamo un 1-2% di riduzione rispetto al nostro contributo complessivo è ancora nelle corde, visto che alcuni paesi come la Norvegia hanno ottimi tassi di successo e dal 2024 anche l'UK ha un'elevata capacità di incidere sulle call. Se andiamo più nel dettaglio delle aree tematiche che il cluster, che clima, energia e mobilità sviluppa, vedete un altro dato interessantissimo, e cioè che delle 16 aree, quindi sottoaree in cui è diviso il cluster, l'Italia ha almeno il 5% di rientro in tutte e 16 le aree. L'unica che ha questa capacità di essere pervasiva di tutte le tecnologie, di tutte, diciamo, le sezioni e le aree tematiche è la Germania. La Spagna invece è praticamente assente in 2 aree, così come la Francia. Quindi la nostra capacità di avere un sistema manufatturiero integrato e una ricerca così, diciamo, a tutto tondo ci permette anche di ottenere risultati significativi in ciascuna delle aree che diciamo le cui call sono parte del cluster. Per quanto riguarda la barra in arancione, abbiamo in quel caso una valutazione del numero di aree con sopra il 10%, e vedete che anche in questo caso non siamo male, perché ci sono almeno più della metà delle aree in cui abbiamo oltre il 10% di ritorno. Se andiamo più nello specifico per capire un po' dove performiamo male, dove possiamo fare meglio, l'Italia è fra le prime 3 per quanto riguarda il climate science, quindi dopo Germania e Olanda, è quinta sulle batterie, con, devo dire, un ruolo molto forte della Germania. Su questo faccio notare che nel 2024 c'è stato un ottimo recupero della nostra performance, e ancora quinta sulle renewable energy. Vado qui abbastanza, diciamo, e anche qui Germania e Spagna hanno elementi di ritorno più elevati, e spero che in questo caso il partenariato esteso energia del PNRR possa aver dato basi migliori per poter costruire progetti di successo in questo ambito. Siamo però terzi negli energy system, sempre dopo Germania e Spagna. Vi faccio notare che in tutti questi
una parte significativa del budget va a UK, alla Svizzera o alla Norvegia, che di fatto quindi partecipano attivamente a erodere il budget complessivo del cluster. Siamo secondi nel building, dietro solo alla Spagna, quindi prima addirittura della sorpresa Grecia in questo caso, e prima di tutte le altre grandi nazioni come Francia e Germania. Quindi in tutta la parte, la building, ricordo, è relativo alla, diciamo, alla riduzione delle emissioni del costruito, e quindi in questo caso è demand side, cioè non supply side, quindi soprattutto relativo alla riduzione dei consumi. Se poi guardiamo la mobilità, anche in questo caso abbiamo degli ottimi ritorni, per esempio nella 2.0 road transport siamo molto vicini ai tedeschi e vicini alla prima posizione con il 13% di rientro, quindi dimostra che il settore automotive e il settore road transport in Italia è ancora molto consistente, sia in termini di ricerca e innovazione che di capacità poi di sviluppare anche processi e prodotti che in qualche modo possono arrivare al mercato, visto che la 2.0 ha elevate, in genere ha un numero considerevole di innovation action. Siamo quarti in aviation, ma in questo caso l'aviation è complementare alla partner Clean Aviation, nel senso che è quella a basso TRL o che riguarda temi che non sono connessi direttamente con le emissioni, con la riduzione delle emissioni, quindi anche la parte, diciamo, aerodinamica e la parte di costruzione e di building del velivolo. E ancora abbiamo ottime performance, siamo secondi nel waterborne transport, in questo caso estremamente significativo è l'apporto della Norvegia, che appunto non è una associate country, ma che in questo caso porta via il 20% del budget. Senza Norvegia, quindi considerando solo l'Unione Europea, saremmo oltre il 13%. Questo si vede, ripeto, da questi dati anche dove l'attività di ricerca è supportata da una significativa presenza industriale. Per esempio, il dato meno confortante, o comunque forse meno di top list delle batterie, derivano in parte anche da questo tipo di condizione del nostro paese, che magari non ha un leader nella costruzione di batterie ancora affermato a livello europeo, e quindi probabilmente fatica a portare a partecipare a call ad alto TRL. In questo caso abbiamo, così come nell'aviation avevamo Leonardo, in questo caso abbiamo Fincantieri, nel road transport abbiamo diversi soggetti che ovviamente supportano le call, così come nella SICAM, in cui però il tasso di ritorno è intorno al 5%, poco sopra il 5%. La SICAM è la Cooperative and Automated Mobility, quindi diciamo ciò che permette gli autoveicoli sostanzialmente autonomi. E infine siamo quarti, anzi quinti ancora, ma col 9% nel multimodal transport, infrastructure, logistics, safety and resilience, quindi che mette un po' insieme tutto ciò che nella mobilità non viene ancora, non viene inclusa nelle precedenti categorie, in questo caso anche quelle, le cose non relative direttamente alla riduzione delle emissioni. Una nota complessiva, c'è un importante considerazione da fare nella vista e nel guardando al futuro. La Commissione guarda sempre con maggiore interesse alla capacità di trasformare i progetti che vengono sviluppati all'interno del cluster dentro l'Innovation Fund, e quindi dentro progetti che sono o demo o first of a kind. In questo senso, a livello di non solo di base e non solo, stiamo cercando di costruire dei momenti in cui lo scambio, diciamo, e la possibilità di sviluppare progetti Innovation Fund con delle industrie è
promosso. L'Italia non performava bene fino al 2023 nell'Innovation Fund, finalmente, diciamo, fino al 2022 direi, finalmente nella call del 2023 abbiamo fatto un salto di qualità e i risultati della call ci dicono che fra il 20 e il 25%, lo vedete in questa slide, dei progetti dell'Innovation Fund sono andati a iniziative italiane. Se guardiamo la distribuzione del budget, quindi io collego, diciamo, la cosa più importante sarebbe quello di poter poi trasformare quindi i progetti del cluster 5 in progetti che poi arrivano in qualche modo vicini al mercato e che quindi in questo senso... Professore, mi scusi. È un'inezia, però ce lo fanno notare gli utenti su Slido. Sì. C'è una scritta che copre il titolo delle slide. Ah no, sì, in quel caso, ok, va bene. Se può semplicemente cliccare su nascondi. Sì, 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 però questo è un titolo sbagliato, quindi diciamo va bene quello che resta fuori, quindi va bene così. Quindi gli altri andavano tutti bene, ora questo qui lo tengo perché non avevo, è rimasto il titolo dell'ultima slide. Quando sarà il momento se lo può scoprire, sì, va perché bene. altrimenti... Diciamo, questi sono la distribuzione geografica dell'Innovation Fund, dei progetti ongoing e del budget diciamo dell'Innovation Fund del 2023. Come vedete l'Italia aveva pochissimi progetti nelle call precedenti, 21, 22, anzi 20, 21, 22, e ha raddoppiato i progetti finanziati, piazzandosi anche in questo caso al terzo posto. È interessante questa in termini di progetti finanziati. In realtà il budget è ancora minore perché noi facciamo una certa fatica a sviluppare progetti di Innovation Fund veramente dimostrativi e quindi con dei budget molto elevati. Io invito spesso le imprese a ragionare in questi termini perché la capacità di recuperare diciamo qualche centinaio di milioni dall'Innovation Fund, large project, sono veramente ormai importanti per lo sviluppo della nostra economia e sappiamo quanto è importante il framework della competitività sia per il nostro paese sia ora anche a livello europeo, anche nell'agenda della ricerca. Un elemento interessante è che in termini di progetti, anche in questo caso, non in termini di finanziamenti, anche in questo caso siamo al terzo posto e quindi in qualche modo questa diciamo analogia fra ciò che accade nel cluster e ciò che accade grazie proprio agli ultimi progetti nell'Innovation Fund è un elemento che mi piace valorizzare per dire che questa è la strada giusta, cioè quella di riuscire ad avere almeno gli stessi progetti che noi sviluppiamo a basso TRL poi portati a livello industriale o comunque più vicini al mercato. Io non ho altri slide su questo punto, volevo solo direi che ho finito il tempo a mia disposizione e quindi lascio volentieri la parola alla descrizione più dettagliata del cluster che sarà appannaggio della Commissione. Eccomi. La ringrazio molto, professore, per questa veramente esaustiva panoramica della partecipazione italiana e la comparazione tra i vari paesi. Credo che questo sia degli elementi molto interessanti anche per comprendere e definire dove andare nel futuro, a cosa aspirare come paese nel prossimo futuro. Sì, forse avremo bisogno, diciamo, per ora stiamo come diciamo, partecipando in maniera significativa a tutte le aree tematiche e questo ci dà anche la capacità di poter competere, insomma, con buon successo anche qualora dovessimo, diciamo, l'Unione Europea dovesse selezionare una parte di queste aree tematiche all'interno di un framework di competitività, quindi l'Italia ha le carte da giocare. Assolutamente, assolutamente. Peraltro staremo a vedere quali sono gli sviluppi per il prossimo programma quadro, perché effettivamente le prospettive sono molto interessanti e credo bisognerà poi fare una riflessione come paese su dove ci vogliamo collocare in questo framework futuro.
E in ogni caso, per tornare, io la ringrazio ovviamente Grazie. del suo intervento, lei ritornerà più tardi con i partenariati cofinanziati e con brevemente le mission insieme ad altri eminenti esperti. Però nel frattempo cerchiamo di capire quali sono le attuali opportunità di finanziamento aperte sul cluster 5 per il 2025. E su questo tema interviene Davide Amato della DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea. Io chiamerei gentilmente il dottor Amato. Eccomi. La ringrazio molto della sua partecipazione oggi e le lascio immediatamente alla presentazione. Grazie mille. Perfetto, grazie Miriam, ringrazio anche Francesco per le sue parole di introduzione. Come lui stesso ha già anticipato, ecco, l'idea mia oggi è quella di dare una carrellata di introduzione al programma di lavoro del 2025 per il cluster 5 di Horizon Europe. Andando quindi avanti con le slide, spero che appunto si vedano correttamente. Faccio un'introduzione, se vogliamo dire, più generica, soprattutto a uso e consumo di chi magari non ha partecipato prima d'ora ai programmi di lavoro di Horizon Europe o magari soltanto ad altre aree. Allora, il cluster 5 è un cluster, una parte del programma di lavoro di Horizon Europe più grandi, se non la più grande in termini di budget. Abbiamo 15 miliardi di euro del periodo di programmazione 2021-27, copriamo da base legale 9 aree interconnesse tra di loro, ma che coprono comunque settori industriali abbastanza differenti, dall'energia, ai trasporti, mobilità e scienze climatiche, e implementiamo il programma di lavoro attraverso 3 grandi strumenti fondamentali. Quindi il programma di lavoro vero e proprio, in cui ci sono delle call e dei topic di ricerca, dei partenariati istituzionali, quindi i cosiddetti joint undertaking. Abbiamo uno sull'idrogeno, uno sul ferroviario, un altro sull'aviazione e sulla gestione del traffico aereo. Infine siamo anche, come dire, azionisti probabilmente di maggioranza della parte del programma di lavoro sulle missioni, anche perché 2 missioni in particolare afferiscono abbastanza direttamente al nostro cluster, quelle sulla città e quelle sull'adattamento climatico, ma contribuiamo anche abbastanza sostanzialmente a quella degli oceani. Andando quindi avanti con le slide e quindi un'occhiata più da vicino ai partenariati a cui noi contribuiamo, appunto ho già citato i 4 partenariati istituzionali, una parola anche sui cosiddetti co-fund, quindi i partenariati con cui lavoriamo assieme, in questo caso a funding agencies pubbliche degli Stati membri, in cui appunto noi contribuiamo per 1/3 del budget e le call poi dopo sono effettuate da queste partnership. Quindi è importante per chi è interessato appunto a questi ambiti non solo tenere d'occhio il nostro programma di lavoro, ma anche andare a seguire le attività e le call finanziate da questi partenariati. Farlo è semplice perché sono pubblicate comunque sul Tender and Funding Portal della Commissione. Abbiamo quindi un grande partenariato sulla transizione energetica, con 210 milioni di euro di fondi della Commissione, circa 800 degli Stati membri, insomma vale quasi 1 milione di euro, e Driving Urban Transitions, quindi sul cambiamento urbano, anche questa un partenariato di circa 500 milioni più o meno nel corso dei 7 anni di programmazione. Abbiamo poi, per finire, tutta la parte di partenariati cosiddetti coprogrammati che portiamo avanti assieme all'industria, ma poi all'atto pratico i topic di ricerca sono inseriti all'interno del programma di lavoro di Cluster 5. Li abbiamo appunto
diverse, sono 6 attive. La nuova aggiunta è quella sul fotovoltaico. Spaziano dalle aree di nuovo di energia, appunto sul fotovoltaico o sulle batterie. Abbiamo poi dei partenariati sulla mobilità, quindi SICAM, cioè Connected Cooperative Automated Mobility, quindi sul mondo appunto mobilità, sui trasporti sia stradali che marittimi. E poi dei partenariati invece che vanno a occuparsi dell'aspetto invece del cosiddetto built environment, quindi sulle costruzioni, appunto Built for People qua gioca un ruolo importante. Continuando quindi nella mia presentazione, un'ultima, piano piano, come dire, andando a restringerci verso il programma di lavoro, un'ultima parola anche sul non solo il cluster 5, ma appunto altri cluster che sono importanti per noi, su cui comunque abbiamo degli scambi e dei contatti. Quindi su cluster 1 noi comunque abbiamo fatto delle attività sugli impatti sulla salute del cambiamento climatico, della produzione di energia, del consumo di energia o anche solo dei trasporti. Abbiamo dei contatti stretti anche con cluster 6 per tutti gli aspetti di economia, e quindi biorefining, degli aspetti di economia circolare, di osservazione ambientale, tutti gli aspetti di trasformazione sociale del cluster 2, gli aspetti di manifattura, di evoluzione di appunto produzione industriale sul cluster 4 e sul cluster 3 di nuovo su tutti gli aspetti di risk management e di cyber security. Quindi se siete interessati comunque anche a queste aree, spesso e volentieri in questi cluster possono essere poi presenti dei topic a cui magari potreste contribuire in maniera efficace. Andiamo quindi al nostro cluster 5, ciò che viene fatto attraverso i programmi di lavoro, quindi come dicevo le call nostre dirette, escluse quelle dei joint undertaking e dei co-fund. Ecco, il programma di lavoro 2025, a differenza dei 2 programmi di lavoro precedenti, è un programma di lavoro annuale. Noi contiamo di finanziare circa 180 progetti di ricerca con un contributo di più o meno 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 100 di finanziamento. Se fate 2 conti al volo, vedrete che stiamo andando su dei progetti di un taglio un po' più grande rispetto a quello degli anni precedenti. L'idea è anche di spostarsi un po' di più verso attività di innovazione che quindi hanno poi dopo una richiesta budgetaria di diverso tipo. Andando quindi a noi, una parola di nuovo su come arriviamo al programma di lavoro, cosa utile anche per poi dare un quadro strategico alle vostre proposte. Partiamo da una base legale che è quella appunto di Horizon Europe, che definisce l'attività fatta appunto in cluster e pilastri del programma di ricerca, e delle aree di intervento che sono appunto le 9 a cui facevo riferimento prima nella mia prima slide. La base legale appunto che è entrata in funzione nel 2021 a maggio, a partire dalla quale abbiamo elaborato un piano strategico. Il primo piano fatto per la prima metà del programma di lavoro, e da quest'anno entra in funzione il secondo piano strategico, che dà quindi un respiro di 3-4 anni all'attività di programmazione che poi dopo appunto portiamo avanti attraverso i programmi annuali. Nel programma strategico si tiene in considerazione delle priorità politiche della Commissione, dei grandi orientamenti di ricerca e innovazione, ed andiamo a elaborare degli impatti attesi da cui poi prepariamo le nostre cosiddette destination, le call, i topic e gli outcome di ogni topic. Quindi in qualche modo andare a leggere questi documenti aiuta a capire qual è il fil rouge che ci porta a chiedere, diciamo così, certi tipi di attività. Per quanto riguarda le nuove priorità politiche della Commissione,
e il cluster 5, il peso comunque principale è sulla prima priorità politica, che è quello New Plan for Europe Sustainable Prosperity and Competitiveness, da cui appunto l'accento, ecco, se si vuole, sulla crescita economica, sul sostegno alla competitività dell'industria europea e su un'economia resiliente e circolare, quindi senza chiaramente mettere da parte il Green Deal, la Digital Transformation, che continuano ad avere un ruolo di primo piano, ma insomma l'accento, ecco, in questa seconda fase della Commissione von der Leyen si sposta un po' di più sulla competitività e supporto ad essa. Andando quindi a vedere il piano strategico 2025-27, come dicevo, Green Transition, Digital Transition restano all'interno del mirino, a cui però abbiamo aggiunto l'aspetto di competitività, comunque un accento maggiore sulla competitività. A partire da questo abbiamo elaborato i 5 impatti di cui facevo riferimento prima, sia sulla mobilità che sui trasporti, sul clima e sull'energia. Quindi ci si ritrova comunque, insomma, non abbiamo inventato poi nulla di diverso. Quindi, andando a vedere poi la struttura del programma di lavoro del cluster 5, ecco, abbiamo mantenuto la struttura per le 6 destination, quindi ecco, per chi ha già partecipato sarà più semplice poi ritrovarsi nell'organizzazione appunto del programma di lavoro. Destination numero 1 per Climate Science, quindi all'interno di questa destinazione si troveranno tutti i topic di ricerca che appunto fanno riferimento a scienze climatiche. Nella seconda destination abbiamo mantenuto cross-cutting solutions, quindi batterie, città e comunità e le cosiddette cross-cutting actions. Destination numero 3, renewable energy supply, quindi abbiamo renewable energy, carbon capture, utilization and storage, e poi tutta la parte di sistemi energetici, grids e storage dell'energia. Destination 4 ci spostiamo invece sulla domanda di energia, quindi abbiamo building e industria. Destination numero 5, energy efficiency in industry. Destination numero 5 appunto trasporti, quindi abbiamo la parte di zero emission road transport, di aviazione, di trasporti marittimi e di gli aspetti appunto di salute ambientali legati ai trasporti. E infine sulla parte 6 abbiamo appunto smart mobility, quindi abbiamo tutta la parte appunto di SICAM, quindi Connected Cooperative and Automated Mobility, di trasporti multimodali sistemici e infine la parte di safety e resilienza dei trasporti. Quindi in questo senso diciamo che rispetto agli ultimi anni non è cambiato nulla. Come dicevo in precedenza, se andiamo a dare un'occhiata a quello che appunto il programma di lavoro 2025 comporta in termini di allocazione di budget e di numero di topic, ecco, possiamo vedere che di nuovo la parte del leone in qualche modo la fa ancora l'energia, abbiamo circa un 38% del budget che va sull'energia, anche qualcosa di più se aggiungiamo la parte di batterie nella sezione, nella destination numero 2, quella cross settoriale, seguita poi appunto da trasporti e mobilità e infine scienze climatiche. Se andiamo invece a guardare appunto come abbiamo utilizzato questo budget, ecco, vediamo che c'è un grande peso sulle innovation action, soprattutto nella parte di in particolare sull'energia e sul supply di energia, e poi chiaramente research innovation action, soprattutto scienze climatiche, ma anche su energy supply abbiamo cercato di mantenere una buona base di ricerca che ci permetta poi di guardare la competitività degli anni a venire, e idem poi per trasporti in cui mobilità, in cui si è cercato poi anche di tenere un certo equilibrio.
Se andiamo a vedere di nuovo la parte budgetaria, come dicevo in precedenza, le partnership giocano un ruolo importante, circa il 36% del budget, o meglio dei topic, quindi anche il 40% del budget va nelle partnership, quindi di nuovo tenere assolutamente d'occhio i programmi di lavoro di Driving Urban Transition e di Clean Energy Transition, quindi dei due partenariati che però li pubblicheranno nel corso del 2025, mentre, come dicevo in precedenza, tutto ciò che ha a che fare con le partnership co-program è già tutto all'interno del programma di lavoro. Quindi i topic che vedete sotto questo heading, che vedrete sotto questi heading, ecco, sono già accessibili. Andando oltre, un aspetto alle volte trascurato, ma che è importante soprattutto nella preparazione di proposte efficaci. Il nostro programma di lavoro contribuisce a diverse priorità di policy dell'Unione Europea. In particolar modo, ecco, siamo estremamente attivi su quello che è climate action, abbiamo un buon contributo anche sulla biodiversità, su clean air, sul digitale, sull'intelligenza artificiale. Ecco, l'ho citata questa cosa perché quando nei topic vedete esplicitamente appunto citate queste dimensioni o notate dei flag in questo senso, ecco, è importante, come dire, nella proposta far capire come la vostra proposta appunto possa dare anche un contributo in questa direzione. Abbiamo poi 19 topic che fanno direttamente, richiedono direttamente la partecipazione e il contributo delle scienze sociali ed umane, 33 che richiedono attività di standardizzazione e 9 topic che implementano un nuovo pilot appunto che abbiamo lanciato sul societal readiness. Infine 60 topic usano il lump sum, quindi questo nuovo tipo, nuovo magari non più di tanto, ma questo tipo di finanziamento che cambia abbastanza rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi 30 anni e quindi si va a fare un tipo di reportistica molto più alleggerita. Per quanto riguarda la struttura delle call, quindi in particolar modo le deadline, ecco, è buono tenere a mente alcune date. Per quanto riguarda l'energia, abbiamo dei topic in two stage, quindi vuol dire una prima proposta alleggerita, tra virgolette, soltanto alla parte di eccellenza scientifica, con deadline il 2 settembre e coloro che poi vengono selezionati dovranno presentare invece una proposta completa con deadline in quel caso il 31 marzo 2026. La deadline invece per le single stage, quindi con la proposta tradizionale della destinazione 2 e 3 è sempre il 2 settembre, destinazione 3 e 4 il 17 febbraio 2026. Stesse logiche per diciamo, la parte di trasporti, i topic in due stage hanno la deadline il 4 settembre, quindi abbastanza simile a quella dell'energia, e il second stage invece va il 14 aprile 2026, i topic in single stage, quindi per la destination 5-6, sono invece con deadline il 4 settembre con deadline il 20 gennaio 2026 per la destinazione 2 e 6. Infine per il clima, di nuovo, i topic in two stage sono con deadline il 4 settembre e il 31 marzo per il second stage. Infine per i topic in single stage della destinazione numero 1, 24 settembre è la deadline. Andando avanti e concludendo brevemente questo mio intervento, vale la pena ricordare quali sono le tappe che, insomma, con l'esperienza di un po' di anni ci siamo resi conto, insomma, che portano poi comunque o facilitano la via per il successo in proposte fondamentali. Allora, 5 punti chiavi.
punti chiave. Non abbiamo a disposizione un numero infinito di pagine per fare la nostra proposta. È importante tenere a mente che se si va oltre il numero di pagine la proposta è tagliata brutalmente, quindi innanzitutto rispettare il numero di pagine, fare delle proposte che certo siano ambiziose ma allo stesso modo siano realistiche. Come dire, se la proposta non è realistica o in qualche modo si va oltre quella che è un'ambizione normale, se ne rende conto immediatamente dalle prime fasi di implementazione, quindi insomma arrivare a terminare una proposta perché non c'è modo di portarla avanti non è nemmeno una situazione ideale. Poi capire la call. Ho cercato in questo mio breve intervento di passarvi delle piste da seguire, quindi andare a rivedere la base legale, andare a ristudiare i documenti comunque strategici che sono stati fatti a monte, andare a leggere non solo il testo del topic, ma magari anche l'introduzione alla call diventa un modo utile per capire appunto qual è il fil rouge, dove si vuole andare a parare, quali sono gli impatti attesi che il topic a cui sto partecipando e quindi di fatto il progetto che porterò avanti hanno l'obiettivo comunque di realizzare o quantomeno di andare a contribuire. E quindi appunto cercare di capire quali sono gli outcome attesi, quindi i risultati attesi del mio progetto e come questi si inseriscano invece agli impatti che la destinazione, la call, la destinazione e il cluster 5 cerca di portare avanti, stabilire quindi poi comunque un piano di lavoro e un team che siano appunto adatti allo scopo, e infine la cosa più semplice, questo sto un po' scherzando, preparare una proposta che sia semplice da capire per un gruppo di esperti che comunque per quanto esperti non sono tuttologi e quindi avranno bisogno di capire in maniera semplice quali sono gli obiettivi della proposta, cosa si vuole fare, quali sono comunque le basi scientifiche e tecnologiche su cui ci si appoggia, e quindi cercare di dare in qualche modo tutte le evidenze agli esperti per fare in modo che valutino la vostra proposta così come merita. Ultima nota fuori dalla slide, se già non l'avete fatto, ecco, il mio invito come sempre è quello di iscrivervi ai database del gruppo di esperti della Commissione per gli esperti valutatori per i programmi di lavoro, perché, come dico sempre, è un vantaggio unico, è come andare all'università dopo aver già fatto il professore. Facendo il valutatore si capisce bene cosa si cerca in una proposta, come questa viene valutata, e quindi poi al momento di prepararla è più semplice immedesimarsi nei panni di un valutatore e cercare di capire, insomma, nei limiti di pagine, appunto, a cosa dare rilievo e cosa diventa importante portare avanti. Chiudo con dei link, insomma, presentare tutto il programma di lavoro oggi sarebbe stato impossibile, ma abbiamo fatto, anzi i miei colleghi hanno fatto un ottimo lavoro durante l'Info Day, quindi per andare a valutare appunto e approfondire i topic del nostro programma di lavoro vi invito appunto a seguire il secondo link sull'Info Day del cluster 5, in cui abbiamo avuto modo nell'arco di una giornata intera appunto di approfondire i diversi topic presentati per quest'anno, con delle spiegazioni, con domande e risposte con i colleghi. Doveste avere ancora dei dubbi sui topic, su quello che viene chiesto, l'invito è sempre quello di inoltrare le vostre domande tramite il Funding and Tender Portal. Noi le riceveremo, le valuteremo, prepareremo una risposta e questa verrà di nuovo condivisa sempre tramite il Funding and Tender Portal. Quindi non solo rispetto ai dubbi che avete, ma anche per seguire un po' la discussione che va sui topic di vostro interesse. Ecco, l'idea è sempre quella di seguire appunto questi Q&A sul Funding and Tender Portal. E con questo vi ringrazio della vostra attenzione e passo la palla a Miriam. Grazie mille Davide per la presentazione e anche per aver specificato che avendo solo a disposizione 20 minuti circa hai dovuto fare un'opera di
sintesi straordinaria, ma che i singoli topic sono poi stati affrontati nell'ambito dell'Infoday europeo e tutto il materiale è condiviso dalla Commissione, è già online e quindi è tranquillamente scaricabile, oltre al fatto che in ogni caso anche le slide che oggi saranno condivise, sono state già condivise e saranno messe a disposizione dei registrati. Non abbiamo domande su Slido per il momento, però se riuscissi a trattenerti eventualmente c'è una sessione. Ah no, eccole, ecco, c'è una domanda, non so se vuoi rispondere ora. Se me la leggi, perché non riesco Te la a leggere. leggo. È indispensabile, ci chiedono, essere un membro di una partnership per essere beneficiario o partner in una proposta? Allora, quello no, non è così, ma è necessario che ci sia un membro di della partnership all'interno del consorzio. Quindi, come dire, una cosa utile in questo senso è, volendo partecipare a dei topic di questo tipo, non è fare uno scaricabarile, ma diciamo, APRE è sicuramente in grado di mettervi in contatto poi con appunto le aziende, comunque gli enti partecipanti alle partnership, e quindi aiutarvi anche a costruire o comunque a entrare in consorzi di questo tipo. Ad ogni modo, la lista dei membri di partenariati sono tranquillamente disponibili online, potete anche contattarli direttamente. Grazie mille, sì, confermo che come punti di contatto nazionale diamo supporto nella creazione dei partenariati ed eventualmente anche a ricostruire con voi quali sono i membri delle diverse partnership e a cercare di trovare un punto di contatto nella preparazione della proposta. E io ringrazio Davide Amato, vicecapo dell'unità Clean Energy Transition presso la DG RTD, e parlando di partenariati passo adesso la parola a Davide Moser, vice chair della piattaforma del partenariato europeo dedicato al solar e photovoltaic. David, scusami tanto, ti do del tu, ti invito a fare lo stesso con me, perché siamo in un consesso tutto sommato informale, ormai i nostri utenti ci conoscono già da diversi anni e partecipano a questo appuntamento da sempre. Ci presenterai la piattaforma europea sul fotovoltaico. Ti lascio a questo punto la parola. Grazie mille. Grazie mille Miriam. Innanzitutto mi scuso se c'è un rumore di fondo perché sono di ritorno dalla terza edizione della conferenza della rete italiana del fotovoltaico. Ho cercato il posto meno rumoroso in stazione e spero che veramente il rumore non sia eccessivo. Allora, come detto da Miriam, e colgo questa occasione ovviamente per presentarvi la EUPPV, che è la Co-Program Partnership per il fotovoltaico. E inoltre ne approfitto, per chi non ci conoscesse, di presentare anche la European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics, che io ho l'onore di essere Vice Chair. Allora, per quanto riguarda la ETPV, siamo un interlocutore della Commissione Europea, degli Stati membri e degli Stati associati per tutto ciò che riguarda le istanze di ricerca e innovazione del settore fotovoltaico. Nella ETPV rappresentiamo stakeholders che sono, che operano tutto a lungo la catena del valore. Siamo strutturati in 5 gruppi di lavoro che spaziano dal manufacturing e cost competitiveness attraverso i concetti di fotovoltaico integrato, digital PV grid and storage, quindi l'importanza del fotovoltaico, la connessione con le reti, gli accumuli, e di fatto c'è una connessione preferenziale con l'altra la ETIPSnet, che è quella su Smart Networks,
poi un gruppo di lavoro sulle tecnologie fotovoltaiche e uno dedicato alla sostenibilità, all'affidabilità e alla parte sociale. Come vedete all'interno a parte il sottoscritto, vice chair della ETPV, abbiamo vari membri italiani in rappresentanza del mondo industriale che fanno parte dello steering committee, oltre a tanti altri esperti italiani che invece lavorano direttamente nei gruppi di lavoro. Qual è il focus della ETPV? Sono questi 5 gruppi di lavoro. L'idea è quella di definire dei white paper, preparare delle fact sheets, in ogni caso essere sempre pronti a qualsiasi richiesta che possa venire dal settore fotovoltaico, di chiarimenti, di visione futura e via dicendo. Un'attività che ci ha tenuto particolarmente occupati negli ultimi anni è stata quella di creare la Strategic Research and Innovation Agenda, che invito tutti quelli che si occupano di fotovoltaico di andare a visionare sul sito della ETIP, e tra l'altro questo documento è stato poi rivisto proprio in occasione della co-program partnership, la EUPPV. Inoltre abbiamo un forte contatto e contributo col SETPlan, perché siamo a supporto dell'Implementation Working Group fotovoltaico. L'Implementation Working Group è a guida tedesca, però come diciamo parte italiana abbiamo un rappresentante del CNR e anche in quel caso lì io partecipo alla IWG come appunto punto di connessione con la ETIP. La Strategic Research and Innovation Agenda, l'ho citata prima, è uscita, viene regolarmente aggiornata, è uscita nel 2022, non è un prodotto solo della ETIP, è un prodotto della ETPV e di RAPV, è uscita nel 2022, è stata aggiornata nel 2024 proprio in previsione della necessità da parte della co-program partnership di dotarsi di una SRIA. Questo è stato il primo passaggio prima della creazione propedeutica alla creazione della co-program partnership, perché di fatto la co-program partnership è partita dalla Strategic Research and Innovation Agenda, definendo poi delle priorità. Le sfide che sono contenute nella SRIA si possono riassumere dalla Challenge 1, che è quella sull'aumento delle prestazionali e la riduzione dei costi delle tecnologie fotovoltaiche. La 2 è legata alla vita utile, l'affidabilità e il miglioramento a livello di sostenibilità. La 3 sono le nuove applicazioni nell'integrazione del fotovoltaico. La 4 è l'integrazione nelle reti. E la 5ª sono gli aspetti socio-economici. Il lavoro che è stato fatto proprio per la creazione della co-program partnership è che in ognuna di queste challenge abbiamo identificato parecchi elementi che diventeranno delle call dei bandi europei, e abbiamo fatto un lavoro di prioritizzazione andando a coinvolgere tutti gli stakeholder che ruotano attorno alla ETPV. Andiamo adesso un po' nel dettaglio della European Partnership for Innovation in Photovoltaics, EUPPV. Già il relatore precedente ha introdotto cosa sono le European Partnership e le co-program partnership, quindi questa slide posso anche affrontarla in modo veloce. Di fatto l'implementazione è quella di scrivere assieme le agende settoriali, dalle quali poi estrarre i bandi che finiscono in Horizon Europe, e poi si spera che la co-program partnership venga mantenuta anche nel programma quadro successivo. Per quanto riguarda la Solar PV Partnership, si basa, come ho già ripetuto più volte, sulla SRIA, sulle 5 challenges della SRIA, va a consolidare il framework europeo di ricerca e sviluppo per il fotovoltaico e di fatto rappresenta tutte le associazioni di categoria. Adesso lì è citato soltanto una, che è di fatto il firmatario poi della EUPPV assieme alla Commissione, che è Solar Power Europe, ma la vedremo poi nel Governing Board, che la EUPPV coinvolge anche le altre associazioni di categoria a livello europeo, che sono l'European Solar Manufacturing Council,
PV Thin, che è il consorzio che segue tutte le tecnologie legate al film sottile, ERA PV e l'associazione dei centri di ricerca EUREC. Gli obiettivi generali sono quelli di supportare l'industria europea del fotovoltaico. Per chi non è esperto del settore, c'è un'attività molto importante a livello di ricerca e innovazione, che è quella di riportare la manifattura in Europa di componenti fotovoltaici, visto che in questo momento c'è un monopolio asiatico, in particolare dalla Cina, quindi riuscire a contribuire attraverso, diciamo, la sicurezza energetica a livello europeo. Supportare quindi la leadership europea nel proporre innovazione e creare valore aggiunto per le aziende e rinforzare e coordinare meglio tutti gli sforzi di ricerca e innovazione. Citavo prima il Governing Board. Questo è diciamo tutto il flusso di informazioni che servono per prendere le decisioni, per validare, che poi devono essere validate ovviamente dagli Stati membri. Un elemento innovativo che abbiamo introdotto in questa program partnership è il coinvolgimento durante tutta la fase dell'implementation working group, dove di fatto siedono rappresentanti degli Stati membri. Quindi vedete qua come la ETPV, attraverso il suo steering committee e attraverso i gruppi di lavoro, condivide e definisce assieme poi alla UPPV Partnership Board quali sono le priorità del settore. La UPPV Partnership Board è composta dai chairs della ETPV, e 2 rappresentanti dell'associazione, 2 rappresentanti dell'industria e un rappresentante del mondo della ricerca, oltre ovviamente alla Commissione. La UPPV è stata firmata ufficialmente a marzo durante il Solar Power Summit, che è un evento organizzato da Solar Power Europe. C'è un commitment di 240 milioni di euro all'interno della parte rimanente di questo programma quadro di Horizon Europe, e l'implementazione di fatto comincia già con i bandi, con le prime scadenze adesso a settembre. E infine, l'ultima notizia: la settimana prossima celebreremo la conferenza annuale della ETPV, dove l'argomento è quello di andare a capire se i target che ci siamo dati come settore fotovoltaico, se siamo in linea con questi target, e se questo non è il caso, di andare a capire, analizzare come mai. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono delle domande proverò ovviamente a rispondere. Eccoci. Non ci sono domande per il momento. In ogni caso io non so se riuscirai a trattenerti fino alla sessione di question and answer. Purtroppo no. Immaginavo, ma giustamente anche è già stato un grosso sacrificio partecipare, e di questo ti ringrazio moltissimo. Eventualmente ti gireremo le domande pervenute per email e poi le pubblicheremo. Allora, io ringrazio lo speaker che ci ha parlato di... Grazie mille, di questo partenariato europeo per l'innovazione nel fotovoltaico solare, che è la novità di questo Work Program 2025. Appunto, andando avanti nella nostra carrellata di presentazioni odierna, richiamo su questi schermi il professor Basile, perché ci parli dello status dei partenariati cofinanziati all'interno del cluster 5. Mentre attendiamo il prossimo, eccolo. Professore, non so se lei vuole condividere delle slide. Sì, condividerò delle slide, solo citando che penso che dopo di me interverrà anche Paola Clerici-Mostoschi per la Driving Urban Transition, quindi diciamo le 2 grandi partnership che abitano sotto il cappello del Cluster 5 sono la Clean Energy Transition Partnership, che ha a che fare con sostanzialmente
tutte le tecnologie rinnovabili a zero emissioni che insistono sulla produzione di energia, e la Driving Urban Transition, che appunto si occupa di tutto ciò che è la sostenibilità urbana, di cui appunto parlerà una delle referenti per l'Italia, che è Paola Clerici Maestro Selenea. Ma per andare alla nostra parte, la Clean Energy Transition, sì, avevo pensato di, diciamo, condividere appunto poche slide, anche perché questa mattina c'è stato l'Info Day della Europea della Clean Energy Transition Partnership, quindi diciamo colgo l'occasione anche per citare un po' lo stato dell'arte del 2025 e quindi quali sono in qualche modo le cose su cui possiamo lavorare in questo anno. Bene, dovreste fra un attimo, non ancora, ma fra un attimo vedere il mio PowerPoint, che però non mi va nella, diciamo... No, mi sembra che in modalità sì, non PowerPoint, ma... presentazione. Sì. Se può comunque magari cliccare proprio su... Allora, faccio un attimo un refresh. Non so perché si è bloccato per questo. Scusate, magari interrompo la condivisione un attimo per poter meglio gestire, ma penso sia un blocco del computer questo. Allora, dicevamo che... Se può condividere lo schermo e non la finestra, mi dicevano dalla regia. In ogni caso... Mi sembra di aver condiviso lo schermo, però ora dovrebbe essere... Ok, dovrebbe essere a posto. In ogni caso sì, io colgo anche l'occasione, non solo per appunto anticipare che dopo la sua presentazione ci sarà anche quella della dottoressa Clerici Maestosi sulla Driving Urban Transition, che chiameremo poi sul palco. E poi per ricordare che c'è comunque uno slide, abbiamo la possibilità tramite il codice InfoWeek di porre delle domande ai nostri presentatori in modo da chiarire eventuali dubbi. Adesso le slide si vedono direi in maniera eccellente e le passo la parola. Grazie mille Miriam. Allora sì, la CITP è giunto al quarto anno di call, quindi abbiamo iniziato nel 2022, 23, 24. In genere le call uscivano a settembre di ogni anno, quest'anno è stata anticipata per poter dare a chi presenta le domande più tempo per coinvolgere l'industria e quindi per costruire partenariati più forti anche sul lato industriale. Oggi c'è stato l'Info Day europeo della partnership, ma andiamo un po' a descrivere cos'è la partnership. L'obiettivo è quella di accelerare la transizione globale, quella europea in particolare, per avere la neutralità climatica al 2050 e riunire quello che è un panorama della transizione energetica che è molto frammentato. Forse gli ascoltatori ricorderanno che nell'FP8, quindi diciamo in Horizon 2020, esistevano diversi ERANET che avevano a che fare con le tematiche dell'energia e in particolare penso che fossero 6 o 7 ERANET diversi. Ecco, tutti questi ERANET sono stati in qualche modo compresi all'interno della Clean Energy Transition Partnership, che quindi di fatto permette anche di sviluppare approcci di sistema, integrazioni fra diverse tecnologie e quindi di affrontare il tema della transizione energetica a tutti i livelli. E chiaramente è una co-fund, quindi diciamo ha a che fare con la cooperazione fra ministeri, in cui la Commissione Europea mette un 30% di top-up per cui è diciamo tendenzialmente una piattaforma che è in grado di supportare progetti sviluppati e implementati sui temi dell'energia e delle soluzioni pulite per l'energia in diversi paesi. I fondi, come dicevo, arrivano per il 30% dall'Unione Europea e per il 70% dai Paesi membri, che quindi in qualche modo rispondono anche a cui rispondere anche dell'operato delle attività progettuali. Accanto, ma è anche più di una piattaforma per progetti, perché all'interno della CTP c'è un ragionamento su quali sono le traiettorie, quali sono le roadmap
non solo qual è la SRIA, ma anche quali sono, diciamo, come costruire una knowledge community che in qualche modo permetta anche di traguardare tematiche e di sviluppare approcci come dire, lati che non sono tipicamente soluzioni tecnologiche o che di fatto coinvolgono più soluzioni tecnologiche. Una per tutte è il consumo dei materiali, ma anche l'upskilling e il reskilling o in altri contesti anche, diciamo, l'impatto sociale. L'altro punto interessante della Clean Energy Transition, Partnership e l'Innovation Network, scusate, l'implementation network, che di fatto immagina di sviluppare il follow up dei progetti o facilita il follow up dei progetti, si chiama Impact Network, scusate non mi veniva, facilita lo follow up dei progetti e quindi lo sviluppo di progetti a TRL maggiori una volta che il progetto, diciamo, è risultato vincitore e ha prodotto risultati. La frammentazione del panorama dell'energia non è stato totalmente risolto in un unico grande schema di finanziamento, ma sono sopravvissuti quelli che noi chiamiamo transition initiatives. Transition initiatives sono delle tematiche, delle aree tematiche, quindi delle configurazioni tematiche in cui è diviso il partenariato, che quindi permette di sviluppare sia soluzioni mirate alle esigenze delle diverse tecnologie, sia di sviluppare di fatto anche delle roadmap tematiche. In questo senso abbiamo 7 transition initiatives nella partnership. La prima è Integrated Net Zero Emission Energy System, guidata da RSE. La seconda è Enhanced Zero Emission Power Technology, che è guidata dal MUR a livello europeo. La terza è Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuel and CCS, guidata dai norvegesi ma con il MUR nel core team. E la quarta è Efficient Zero Emission in Heating and Cooling Solution. Le altre 3 sono le applicazioni di queste tecnologie in diversi ambiti: nell'ambito del sistema energetico regionale, nell'ambito del sistema industriale e nell'ambito del built environment. La partnership è una partnership consistente, nel senso che l'annual budget è di circa 100 milioni di euro e quindi finanziato da 40 a 50 organizzazioni dipendentemente dall'anno, con la partecipazione di 30 e più paesi, e ci aspettiamo un finanziamento complessivo nei 7 anni di attività di 700 milioni di euro, coinvolgendo anche partner che non sono europei. Qui vedete una lista dei paesi anche non europei coinvolti, sono 14 appunto quelli che finora a diversi livelli hanno partecipato a uno o più transition initiatives. Il meccanismo è quello di, diciamo, un coordinatore che di fatto si relaziona con la CTP e poi che comunque ha una sua funding organization, e poi di vari partner che attingono a diverse funding organization che sono di ciascun paese membro. È possibile anche avere partner self-financed, quindi diciamo è possibile coinvolgere ad esempio industrie anche come stakeholder attivi. La call del 2025, come tutte le altre, è divisa in call modules che sono sviluppati all'interno delle aree tematiche o fra una o più aree tematiche. E quelle che avremo a disposizione nel 2025 sono 9, non ve le leggo tutte, ma di fatto hanno a che fare con multi-vector interaction between integrated energy system, Energy System Flexibility. Questa è una call sviluppata con la Green Power Future Mission, che è anche questa guida italiana, che quindi la collaborazione fra TR1 e TR2 della CTP, anch'essi guida italiana, hanno permesso di sviluppare al meglio. Advanced Renewable Energy Technology for Power Production, poi Carbon Capture, Utilization and Storage, Hydrogen Renewable Energy Fuel, Hydrogen Renewable Fuel, Heating and Cooling, Integrated Regional Energy System, Industrial System and Built Environment. Tutte, diciamo, alcuni ricalcano il TRI, altri sono in qualche modo una loro rielaborazione. La CTP, come vi dicevo, fa anche attività di
sviluppo di tematiche e di conferenze che in qualche modo riguardano gli ambiti di intervento della Clean Energy Transition. Il prossimo sarà proprio il 9 giugno, organizzato dal TRI2 che coordina il MUR, appunto, è New Materials for Energy, Sustainability and Improved Performance, in particolare relativo alle PV appunto e al CSP, quindi diciamo alle solar energy, ma ci sono tanti altri tematiche come il Cross Sectorial Symposium on Interoperability, Governance and Testing o l'Integrated Industrial Energy System Pitching e Matchmaking Event. Quindi una serie di attività per cui vi consiglio di restare collegati a questi ambiti attraverso, diciamo, i siti o il QR code o anche il canale YouTube della CTP. In particolare vi auguro che possiate partecipare in maniera attiva e vincente alle call del CTP, che hanno un success rate sicuramente maggiore di quelle della Commissione, anche se probabilmente livelli di finanziamento inferiori. Grazie ancora per l'attenzione. Non so se sono... Eccoci qua. Allora, ringrazio innanzitutto il professore perché ci ha comunque fatto una ricapitolazione esaustiva della partnership Clean Energy Transition, che essendo una partnership cofinanziata in ogni caso ha le sue peculiarità. Ha ricostruito molto bene queste specificità. E adesso chiamerei invece sul palco la dottoressa Paola Clerici Maestosi dell'Enea, nonché membra del Management Board della Partnership Driving Urban Transition, che appunto è un'altra partnership cofinanziata, anche in questo caso caratterizzata da elementi specifici che la dottoressa ci appunto descriverà. Vediamo le slide. Buongiorno a tutti. Dovreste vedere le modalità presentazione, se non erro. Assolutamente. Sì, confermo che vediamo benissimo nella modalità corretta. Ok, perfetto. Allora cominciamo subito. Ringrazio anche il collega Basile per aver dato qualche accenno al riferimento di questa Driving Urban Transition Partnership che diciamo ha come focus il tema urbano, e quindi in realtà molte delle tecnologie anche considerate nella chat poi possono trovare, diciamo, inserimento in contesti urbani. Però la DUT è una co-funded partnership che si muove con dei finanziamenti simili a quelli della chat, quindi non mi dilungherò su questo aspetto, che ha come obiettivo appunto quello di riuscire a portare il maggior numero di soluzioni, quindi attraverso il finanziamento di call, per far sì che avvenga un cambiamento in una direzione di sostenibilità e neutralità climatica per le città, aumentando ovviamente, tenendo ovviamente sotto controllo una serie di processi quali il tema della povertà energetica, della qualità di vita. Ma adesso vi ricorderò, vi spiegherò, se non avete già partecipato ad altri incontri, quali sono le direttrici. In questo contesto anche noi come la CET, come ha detto Basile, abbiamo avuto delle call ricorrenti, anche noi abbiamo avuto la call del 2022, 2023, 2024 che arrivano a maturazione e a partecipazione ovviamente avviate nel 2025. Quindi in realtà per quanto ci riguarda e anche noi come tempi siamo allineati con quelli più o meno della partnership, perché normalmente usciamo anche noi con le nostre call intorno al settembre-ottobre. Quindi in realtà in questo momento non c'è niente di aperto, ma siamo in fase conclusiva. Ve l'ho comunque voluta, diciamo, riproporre qua perché in realtà ci sono una serie di elementi che sono utili e che resteranno. Il fatto che comunque noi facciamo delle call in 2 stage, di solito il primo stage si conclude entro dicembre, c'è una fase di approvazione intorno a gennaio-febbraio, poi una risottomissione per
la full proposal, che termina normalmente intorno ad aprile, un po' a fine di aprile, e normalmente intorno a giugno partono i progetti. Gli stati che hanno partecipato, perché ogni tanto può accadere che non tutti i membri del consorzio decidano di supportare la tornata di call, quindi in questo caso vi ho indicato quelli che sono gli stati membri che hanno partecipato. Ma vedete subito nella parte alta della presentazione che sono indicati i 3 pathway attraverso cui noi andiamo a fare i finanziamenti, e sono i pathway della Circular Urban Economy, della città 15 minuti e quello dei Positive Energy District. Prima di entrare a presentarvi brevemente quali sono stati ad esempio i temi trattati nelle call 2023, che sono diciamo chiuse e si sono avviate, vorrei sottolineare che la DUT Partnership non produce solo call e finanziamenti per le call, produce tutta una serie di altre attività. Tra le attività che vengono promosse sono quella di far incontrare ogni anno i partecipanti ai progetti che sono stati finanziati, e quindi in realtà con un meccanismo continuo ogni anno i soggetti che sono membri del consorzio, su decisione del consorzio leader, partecipano a queste attività dove per un paio di giorni ci si incontra e si discute il livello ovviamente del consorzio, ma prevalentemente dei ricercatori che hanno partecipato al progetto, alla proposta progettuale. Con grande piacere siamo riusciti ad aggiudicarci l'evento dei project event, che è il terzo incontro che facciamo a Milano. Si svolgerà dal 30 settembre all'1 ottobre. Ci sono le informazioni disponibili, è stata diciamo una cosa non scontata riuscire a portarlo in Italia. Gli altri 2 eventi infatti hanno avuto luogo a Bruxelles, ma avevo pensato che strategicamente fosse utile diciamo portare questo evento in Italia a Milano. La scelta di Milano è stata attentamente ponderata da Enea e diciamo è sicuramente la città che ha più casi di innovazione urbana visibile, e quindi stiamo organizzando l'evento come segue, cioè tra il 30 settembre e il 1 ottobre ci sarà il kick-off dei progetti che sono risultati vincitori nel 2024, e poi invece insieme i progetti del 2022 che sono già quasi arrivati in fase conclusiva e quelli del 2023 che sono in between. E poi ovviamente l'evento potrebbe anche essere aperto a dei soggetti italiani che ancora non fanno parte di nessun consorzio e di nessun progetto finanziato. È possibile registrarsi, c'è un numero illimitato di posti, di accessi, e la maggioranza di questi riservati a chi ha già vinto un bando, però in qualche modo è possibile collegarsi. Sicuramente non tanto il 30 settembre e il 1 ottobre, che appunto è un evento di incontro dei progetti, e qua vedete rapidamente il draft program indicato, e nel draft program abbiamo ipotizzato come sistema Enea di far effettuare una serie di visite in questi comprensori di Milano, visite chiaramente guidate, prima preparate, spiegate, in cui si racconta come è stato possibile mettere a terra delle soluzioni, che è uno dei temi molto complicati, perché in realtà riguarda dei meccanismi decisionali che coinvolgono le città sicuramente, quindi la governance urbana, ma a volte anche la governance regionale, eccetera, eccetera, e poi la partecipazione dei privati e quant'altro. Quindi in realtà abbiamo intenzione di organizzare una serie di incontri, visite. Una potrebbe essere il distretto Isola, un'altra potrebbe essere il distretto City Life, spiegando proprio le differenze
operative che ci sono state fatte nel realizzare questi interventi, e l'ultimo potrebbe essere la visita al Mind di Milano. Sono ancora tutte cose da definire, però intanto diciamo abbiamo messo come sistema Enea Italia questo aspetto. Invece sicuramente è più facile partecipare all'ultimo giorno, alla conferenza PED. I Positive Energy District sono un pathway, uno dei 3 pathway della DUT, e quindi in realtà in questo ambito abbiamo maggiore disponibilità di ospitare partecipanti e stiamo lavorando alla compilazione di un programma per favorire una, diciamo, definizione e un fine tuning e uno storytelling comprensibile del tema dei distretti a energia positiva. In più stiamo organizzando, lo sto curando personalmente in collaborazione con la Municipalità di Parma, Enzo Bertolotti e Cristina Pellegrini, abbiamo valutato la possibilità di offrire uno study trip presso il sito di Parma. Perché? Parma è una delle 9 città italiane che hanno avuto il labeling nel City Climate Contract, e Parma è una delle 2 città che hanno incluso la visione del Positive Energy District nel loro City Climate Contract. Quindi è interessante andare a vedere questo caso studio. Oltre a questo evento, che appunto è un evento, diciamo, che si ripete su base annuale, come vedete noi abbiamo una cosiddetta comunità della Driving Urban Transition Partnership. Perché? Perché nella struttura della partnership noi abbiamo anche una serie di working group operativi, e Enea coordina il working group 6 che è sul cosiddetto capacity building, e quindi sul costruire anche il senso di comunità che abbiamo, perché in realtà grazie al fatto che la Driving Urban Transition Partnership viene fuori dalla precedente Joint Programming Initiative Urban Europe, quindi abbiamo una legacy importante da questo Joint Programming Initiative, in cui già Enea era coinvolta fin dall'origine, abbiamo appunto una serie di eredità, di cui ad esempio la più illustre è l'Agora, in realtà poi detta all'inglese Agora, in cui realizziamo una serie di dialoghi con gli stakeholder informali. Poi abbiamo un city panel, abbiamo una comunità di urban doers, abbiamo un knowledge hub, perché in realtà una specificità delle call della DUT è proprio chiedere che all'interno di ogni progetto presentato ci sia la possibilità di individuare un soggetto di ricerca specifico con delle caratteristiche, cioè con delle competenze specifiche attinenti alla proposta, ma che poi possa essere impiegato non sulla proposta stessa, ma per andare a formare un knowledge hub utile alla comprensione del ciclo di progetti presentati in quella fase nella DUT per quell'anno, e anche eventualmente per degli anni pregressi se ci sono attinenze. E poi ovviamente abbiamo il bacino di tutte le partecipanti nei consorzi delle call finanziate. Su questo aspetto dobbiamo costruire, perché in realtà proporre un progetto, vederselo finanziato, è sicuramente un primo passo. Per costruire successivi è importante lavorare sul senso di comunità di appartenenza, e quindi in realtà questa è un altro aspetto. Rapidamente, perché credo che il tempo stia andando a scadere, ci tenevo soltanto a farvi vedere ad esempio quali sono stati i topic, scusate, della call 2023 sulla città 15 minuti, e vi do anche un'indicazione di quelli che sono la quantità di progetti che si sono classificati. Tenete presente che per la parte italiana il Ministero finanzia flat con 600.000, quindi non è un finanziamento importante. L'anno scorso siamo riusciti a differenziare 600.000, attese 3 proposte da 200.000 standard, però se la proposta ha un coordinamento a livello italiano, l'anno scorso, se non mi sbaglio, abbiamo portato il pot a 300.000, proprio per spingere le istituzioni italiane, siano enti di ricerca che
università a coordinare una call. Il valore aggiunto del coordinamento è evidente a tutti. Quindi questi sono stati i 3 topic delle call 2023 per la città 15 minuti. Mi spiace che c'è qualcosa di spaginato, scusatemi. Poi invece per quanto riguarda i Positive Energy District, e lo vedrete dopo, le Circular Urban Economies, abbiamo anche dei progetti che hanno diciamo, combinato più di un topic. Comunque un progetto solo sulla Urban Resilience, sulla Energy Resilience e Energy Poverty, 3 sulla Urban Regeneration e poi Collaboration Sustainable Investment, ne abbiamo avuto selezionato solo 1 su tutta la parte, quindi non sono solo i progetti italiani, mi raccomando, questi sono i progetti promossi. E poi per ultimo, nel caso della QE, abbiamo avuto appunto 3 progetti per il Built Environment as a Resource Base, nessuno per il topic 2 e invece 3 per il planning and design, sempre col solito nature-based solution, eccetera, eccetera. Anche in questo caso abbiamo avuto una combination di più topic e 4 progetti. Io ho finito la presentazione, invito ovviamente tutti quanti a andare sul sito se necessario, o se avete dei dubbi e delle cose, la mia indirizzo mail è molto semplice, paola.clerici@enea.it. Mi spiace non averlo lasciato, potete tranquillamente scrivervi e interfacciarvi con me. Ecco, io ho finito. Grazie mille per questa presentazione altrettanto completa su le call della DUT e sulla DUT in generale. Io la ringrazio. C'è una domanda, non so se è già disponibile a rispondere. Sì, ci sono, solo che devo uscire un attimo dalla modalità presentazione, perché ecco. Allora, la domanda gliela pongo è: le città partecipanti ad un bando possono avere un ruolo diverso da quello di cooperation partner e beneficiare di finanziamenti? Non capisco che cosa si intenda. Se si intende se possono coordinare e avere il ruolo di coordinatore, assolutamente sì, anzi è uno degli auspici che avevamo, cioè che siano le città a guidare una proposta progettuale, perché cambia completamente l'orientamento di una proposta se guida una città piuttosto che accompagna una città. Spero che fosse questa la domanda. Se vuole, insomma, presumo di sì. Se mai risponde, cioè se mai si può interfacciare con me. Esattamente, se ci mandano questa domanda poi più nello specifico la gireremo alla dottoressa e appunto forniremo una risposta. Che comunque però alla fine anche quello che ci ha detto è sicuramente rilevante, ovvero che in una partnership dove le città sono tendenzialmente gli attori principali, un coordinamento da parte loro dà una sorta di valore aggiunto alla proposta, oltre ad avere un senso diciamo nel framework teorico generale, cioè nell'impianto generale della sì, diciamo che se posso addentrarmi su un aspetto un po' più tecnico, diciamo che abbiamo avuto una maggiore partecipazione delle città laddove delle imprese quando cofinanziò il MIMIT con i fondi del PNRR ed è durato per 2 anni. In quel caso abbiamo avuto anche la partecipazione di imprese, perché chiaramente la differenza di diciamo percentuale a rimborso tra MIMIT e MUR è sensibilmente diversa e questo pesa anche in qualche modo sulle municipalità. Quindi in realtà se c'è una difficoltà a partecipare la possiamo vedere anche in relazione a chi finanzia. Però comunque è possibile, cioè non c'è esclusione, anzi ripeto, se non mi sbaglio in qualche proposta prevalentemente estere abbiamo avuto delle città che hanno coordinato. Chiaro. Non ci sono altre domande?
sullo specifico della DUT. E quindi io ringrazio ancora una volta la dottoressa Clerici Maestosi, che ricordo è vice chair del management board della partnership in questione, nonché e direttrice di un istituto dell'Enea. La saluto e la ringrazio. Grazie. Allora, adesso invece affronteremo il tema delle mission legate al cluster 5, che sono la mission Adaptation to Climate Change e la mission sulle città, Climate Neutral and Smart Cities, che l'attesa dei presentatori per questo slot, vi ricordo, esprimono dei propri bandi all'interno di un work program tutto dedicato alle mission. Abbiamo dunque anche in questo caso dei nuovi bandi per il 2025 che sono stati pubblicati recentemente nelle passate settimane, e così come abbiamo avuto l'info day ufficiale della Commissione Europea sulle mission. E questo lunedì c'è stato organizzato dalla rete dei punti di contatto nazionali mission, che, tra le cui fila ci sono anche io, un brokerage event. Questo ci riporta al tema del networking, della costruzione dei partenariati per tutti i bandi che sono stati trattati finora e che saranno trattati diciamo in questa prossima presentazione. Come punti di contatto nazionale diamo una mano nella creazione dei partenariati. E in particolare, ritornando al tema del brokerage event sulle mission, questo ha avuto luogo lunedì, ma si basa su una piattaforma aperta in maniera continuata da lunedì fino alla deadline, alla scadenza dei bandi. Questo significa che in qualsiasi momento, per chi ne avesse bisogno, c'è la possibilità di registrarsi e di fissare dei meeting B2B con gli altri partecipanti della piattaforma. Lo ricordo in particolar modo per le mission, perché nel caso delle mission la compagine che promuove la proposta, il partenariato della proposta all'interno della proposta è particolarmente rilevante, e forse la sua creazione è leggermente più impegnativa che in altri bandi di Horizon Europe. Questo perché le mission in particolar modo insistono sulla messa a terra delle soluzioni innovative sviluppate all'interno, per esempio, dei cluster, nel nostro caso del cluster 5, e pertanto incoraggiano il coinvolgimento di determinati stakeholder all'interno del partenariato, come policy makers, autorità regionali, locali, e così via. Ora, fatto questo preambolo, chiedo alla regia se gli speaker sono pronti, e ci sono. Dunque, chiamo innanzitutto su questo palco virtuale il professore Carlo Alberto Nucci, esperto della mission Climate Neutral and Smart Cities, che però oggi ci parlerà anche della mission Adaptation to Climate Change, molto gentilmente. Professore docente peraltro dell'Università di Bologna. Professore, io la ringrazio per la partecipazione e chiedo la condivisione delle slide alla regia, che dovrebbe lanciarle a breve. Eccole. Io ho condiviso lo schermo
Intanto buongiorno, grazie della presentazione e di tutto questo lavoro di organizzazione come sempre impeccabile che avete fatto. Vi chiedo se vedete la mia prima slide. La vediamo benissimo, Perfetto. grazie. Allora, grazie a voi. Questa è appunto una presentazione che io faccio per conto della collega Maria Cristina Facchini e della collega Annalisa Cherchi. Riguarda la Mission Adaptation to Climate Change. Quindi qui ci si deve adattare a qualche cosa che l'altra missione di cui inizierò a parlare anche io, ma dando poi la parola alla collega Maria Laura Di Somma, si occupa invece di neutralizzare questo problema. Benissimo, questa è una slide che ho ricevuto dal collega Francesco Basile, che ringrazio. Vedete, il tema è accelerare la transizione verso un'Europa preparata e resiliente al cambiamento climatico entro il 2030. Quindi è una visione di chi si sta un po' preparando a un tempo lungo per risolvere questo problema. E qui ci sono le tre principali pillar di questa missione: preparare. Entro il 2030 tutti gli europei dovranno avere accesso ad informazioni chiare riguardo al rischio climatico, presente e futuro, nelle loro regioni. Progettare. Entro il 2030 150 comunità e regioni dovranno sviluppare piani per ridurre il rischio climatico e per assicurare la trasformazione verso una vita più sana e prosperosa. Infine, dimostrare. Entro il 2030 vi saranno almeno 75 comunità, regioni pilota che aumenteranno la resilienza di regioni comuni. 75, qui 100, anzi 112 le città che vedremo nella mission tra qualche minuto. Ecco, la presentazione che avevo ricevuto è piuttosto ricca. Io ho cercato di renderla il più possibile presentabile in questi 10 minuti. Qui vedete la call, supporting for the implementation of the adaptation of climate change mission, e qui c'è il contesto politico che qui ho cercato di riassumere. 2021, l'Unione Europea ha adottato una strategia che è l'adaptation to climate change. Nelle slide che vedrete, tutte queste scritte hanno un link al sito in questione. Lanciato la missione di cui ci stiamo occupando per supportare almeno 150 regioni e autorità locali a diventare resilienti nel 2030. Quindi si tratta di resilienza, quindi il clima non cambia, siamo noi che ci adattiamo in qualche maniera, diventiamo resilienti. La Commissione Europea ha confermato l'importanza strategica. Nel marzo 2024 l'EUCRA ha evidenziato l'urgenza di rafforzare l'adattamento. Le linee guida politiche per la prossima Commissione chiedono un piano europeo per l'adattamento in linea col punto precedente. La missione è uno strumento chiave. E qui vediamo la seconda parte di introduzione ricevuta dalla collega Facchini. La missione è entrata in fase di piena attuazione dopo l'invio iniziale, quindi le call del 2025, di cui parleremo tra qualche istante, punta a rafforzare le basi della missione, affrontare le sfide emerse, offrire maggiore supporto concreto a regioni e autorità locali, rispondendo all'alto interesse mostrato dai firmatari di questa charter. Qui è la charter, invece vedremo che nella mission Climate Neutral and Smart City si tratta di Climate City Contract. Poi qui ci sono le action presented in this call, l'argomento, cosa faranno le action di questa call. Questo: supportare le autorità locali e regionali nella comprensione dei rischi climatici, pianificazione dell'adattamento, testare soluzioni innovative di adattamento con focus sulle regioni più vulnerabili, sviluppare conoscenze per facilitare l'investimento del settore privato nelle soluzioni di adattamento climatico. Questo è importante, quindi il contattare i player privati è qualche cosa di visto come fondamentale. Nel 2025 la missione cofinanzierà il Climate City Capital Hub per rafforzare le attività della missione città. È chiaro che chi non ha mai sentito parlare di questa missione e sente denominazioni, acronimi che non gli sono familiari e che purtroppo il tempo a disposizione non mi consente di chiarire più di tanto. Un punto, e quindi me ne scuso, ma purtroppo è così. Mentre questa iniziativa, concludo dicendo che favorirà la sinergia fra le due missioni già più volte menzionate, quindi l'adattamento è quella delle 100 città, aiutando le città a trovare finanziamenti per progetti di mitigazione e adattamento climatico. Indubbiamente le città, le regioni che si occupano di questo hanno una sorta di distintivo che li aiuta poi in altri progetti. Questa è una cosa di cui si dirà dopo in modo più dettagliato con la mission Climate Neutral Smart Cities. Ecco, questo è, vedete, l'overview di questa call. Ci sono un budget totale di 113,65 milioni di euro. Certo, non sono tantissimi, ma non sono neanche trascurabili, soprattutto per chi fa ricerca.
la ricerca italiana deve essere finanziata da questi soldi, da questi fondi, che noi diamo in precedenza. Quindi l'attenzione è rivolta con questa presentazione certamente ai colleghi, ma anche alle regioni, alle città. È forse uno dei più complessi contesti nei quali lavorare questo. È facile per un universitario avere un contratto di ricerca con un player, uno si occupa di sistemi elettrici, ha un contratto con Terna e le cose, certo, il contratto contiene cose difficili da fare, ma si riescono a finalizzare. Qui c'è un terzo player o quarto player, le città, le regioni, stakeholder, insomma, merita comunque la nostra attenzione. Ed eccoli qui, vedete, che ha un budget di 17,65 milioni, quello che ci si aspetta, e si aspetta una sola proposta a essere finanziata. La seconda, vi dirò dopo qualche parola su queste, con 25 milioni di euro, anche qui una sola proposta. La terza, per ora vi faccio vedere questi colori, i titoli li riprendiamo dopo, che ha 3 proposte che si pensa possano essere finanziate con un budget di 10 milioni. La quarta, budget di 10 milioni, previsto, e 3 proposte. Questi 10 milioni di cui vi sto parlando sono quelli relativi a ognuna delle 3 proposte, perché vedete a lato c'è scritto 30 milioni che sono quelli totali, quindi sia per la ocra sia per la fucsia i totali sono 30 e per ognuna delle proposte circa 10 milioni. Poi abbiamo questa che ha 2 proposte con un budget di 6 milioni e 3 per ciascuna, l'ultima che ne ha 5 e quindi essendo una sola la proposta che sarà finanziata rimangono 5. E che cosa sono questi colori? Qui ho aggiunto tutti, sappiamo che Research Innovation Action cosa significa, questi sono acronimi Innovation Action che sono abbastanza noti a tutti. Ho insistito su questo pre-commercial procurement, che è l'acquisto pre-commerciale di solito finanziato a livello europeo, che ha lo scopo di finanziare attività di ricerca come queste e di sviluppo, research and development, per sviluppare prodotti o servizi innovativi che non sono ancora disponibili sul mercato. Sarà solo l'ultima di queste proposte che se ne occupa. Ho ancora 3 minuti per questa missione, quindi li devo spendere al meglio. Ecco qui cosa vedete. Vedete il titolo di questa call, Supporting Regions and Local Authorities in Assessing Climate Risk. La diapositiva che avevo ricevuto era molto ricca, ho cercato di semplificarla mostrando i risultati attesi, quindi sforzi di adattamento delle autorità regionali e locali, e il progetto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tutti i seguenti risultati. Vedete, valutazione, miglioramento e diffusione dell'uso degli strumenti di valutazione dei rischi climatici, autori locali e locali, valutazioni complete dei rischi climatici, aumentando le capacità di adattamento, rafforzamento della collaborazione tra attori delle politiche climatiche, gestori dei disastri, scienza, comunità e società civile, ciò di cui vi parlavo prima. Comunicazione più chiara dei rischi climatici al pubblico. Non è vero che è stata una cosa eccezionale, lo abbiamo visto anche nella nostra regione, nel 2023 doveva essere una cosa unica e eccezionale, si è ripetuta nel 2024, lo abbiamo visto tutti. E scopo, vedete, l'EUCRA ha rilevato che l'Europa non è pronta ad affrontare i crescenti rischi climatici. Solo il 66% delle autorità regionali e locali ha effettuato una valutazione dei rischi climatici. Quindi il nuovo topic mira a consolidare e diffondere il quadro di valutazione dei rischi. Qui vedete 2 sotto-obiettivi: promuovere ulteriormente l'adozione del quadro e ulteriori autorità regionali e locali vanno supportate, oltre a coinvolgere nuove autorità regionali e locali e rafforzare la preparazione ai rischi climatici, come indicato nella risposta all'EUCRA. Come vi dicevo prima, questi sono, qui c'è la traduzione degli obiettivi che non salto per motivi di tempo, è una proposta con 17,66 milioni di euro. Questa è l'altra, Supporting Regional and Local Authorities in Developing the Action Plans Towards Climate Resilience, e qui il progetto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tutti questi risultati che vedete scritti qui. Elenco concreto di azioni, attuazione dei piani di azione deve essere garantita grazie all'inclusione di un'analisi su misura in ciascun piano. I dipartimenti governativi competenti, il mondo accademico, i cittadini, ciò di cui parlavamo prima, sono mobilitati molto bene. Lo scopo, i rischi climatici colpiscono le regioni in modo diseguale, accentuando le disparità esistenti. Questo è un concetto importante, quindi servono risposte su misura a livello locale, regionale, non c'è la risposta globale. Non si parla di globalizzazione in questo senso, quindi servizi personalizzati. Come dicevamo prima, 2 saranno le proposte, ognuna da 25 milioni di euro. Qui c'è la terza, Demonstrating Solutions to Help
hotspots in coastal regions to adapt to climate change, quindi questa è un'altra attività importante che prevede questi hotspots, e gli outcome, le soluzioni saranno volte a proteggere i cittadini e le attività nelle zone costiere, e devono essere dimostrate ed essere ampiamente disponibili per essere poi scalate. Regioni costiere basse, l'Europa meridionale e le altre ultraperiferiche sono hotspot climatici ad alto rischio che richiedono interventi urgenti. Qui vedete altri 2 punti. Le soluzioni innovative come aumentare la resistenza climatica delle aree costiere affrontando pressioni come l'innalzamento del mare, specie invasive, cambiamenti delle acque. La presentazione sarà a disposizione in modo da poter vedere tutti i dettagli. Qui ci sono le attività dimostrative che devono svolgersi in almeno 3 autorità costiere regionali locali situate in stati membri o paesi associati diversi con il coinvolgimento diretto. Una delle attività dimostrative deve svolgersi in un'area hotspot IUCRA. Le proposte devono includere 3 autorità costiere replicanti. Le autorità replicanti non devono realizzare attività sul campo, ma è un quadro abbastanza complesso di cui vedrete nelle slide tutte le informazioni. 3 saranno i progetti, come dicevamo prima, 10 milioni di euro ciascuno. Concludo perché ho già sforato facendovi vedere semplicemente, dandovi il titolo di questa: Testing and Demonstrating Innovative Solutions to Improve Resilience to Extreme Heat, including Addressing Health Impacts. È benissimo, e questa ha, come dicevamo prima, una sola proposta finanziata, 4 proposte finanziate da 10 milioni di euro ciascuna. Non ho letto questi punti che saranno poi letti con più tranquillità dagli interessati. Abbiamo questa che è Better Understanding Incentives of Private Sector Financing Adaptation Solutions. Questa ha qui i punti che riguardano gli outcome, a destra gli scopi, e qui devono tutto ciò che è necessario che le proposte possano soddisfare. Devono essere tutti questi aspetti, nel caso particolare uno, ma in tutte le proposte che abbiamo visto finora devono essere tutti quanti gli aspetti risolti, affrontati. In questo caso si tratta di metodologie economiche efficaci per dimostrare al settore privato la convenienza dell'adattamento climatico. Questa è una cosa importante, convincere anche il settore privato. Un progetto da 3 milioni di euro. Il pre-commercial procurement, quello di cui dicevamo all'inizio, of breakthrough solutions, addirittura for climate proofing of public buildings, questo riguarda gli edifici pubblici. In questo abbiamo le cose che vedete qui e che non, in realtà le vedete ma non le leggete, il tempo essendo limitato, e credo però sia utile averle per voi a valle di questo. E il punto finale, che si tratta, ecco, del tipo di e del numero di progetti, che è uno da 5 milioni di euro. Io mi scuso per la fretta di queste ultime 3, ho cercato di dare un modo con il quale leggere queste slide, che sono un po' credo un'utile sintesi di ciò che è scritto in modo più esteso sul work program. Ora, se io darei la parola alla collega Maria Laura Di Somma, solo vedere questa che è la mission Climate Neutral and Smart Cities, di cui Maria Laura ci spiegherà i bandi. Questi erano quegli eventi che io prima vi menzionavo. Questa è la stazione ad alta velocità di Bologna, che 2 giorni dopo mi consentì comunque di prendere il treno, quindi la resilienza c'è. Ecco, quello nel 2024, stessa cosa, anche questo una parte di Bologna nella quale non si poteva immaginare di aver mai visto nella nostra vita una cosa del genere, ma anche qui pochi giorni. Benissimo, io passerei adesso la parola alla collega. Professore, allora io innanzitutto la ringrazio perché appunto ha presentato peraltro una mission di cui lei non è esperto, ma che ha saputo comunque egregiamente riassumere, offrendo degli spunti che poi i proponenti potranno andare ad approfondire all'interno del work program. Ricordo che lei è esperto della mission Climate Neutral and Smart Cities, che però vede in questo caso come presentatrice la professoressa Maria Laura Di Somma dell'Università Federico II di Napoli, che chiamo adesso sullo schermo.
Eccola, professoressa, buon pomeriggio, le lascio immediatamente la parola. Ok, un attimo solo, buon pomeriggio a tutti, non so se vedete le mie slide. Sì, le vediamo. Confermo che vediamo le slide. Mi date conferma? Ok, un attimo solo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio innanzitutto per l'organizzazione di questo evento. Professoressa, Insieme al professor Caruti e call, diciamo, attive professoressa, per appunto, e andrei direttamente, diciamo, alla presentazione del work program 2025, che è stato pubblicato lo scorso 14 maggio. Qui appunto vedete il work program per la missione città e con tutti i dettagli relativi appunto, diciamo, professoressa, mi scusi se la i interrompo, bandi mi di sente? interesse per il 2025. Mi sente? Il programma di lavoro 2025 della missione ha lo scopo di supportare le città impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, aiutando le. Mi sente? Ci sono problemi? Eccomi, sentite? sì, non la sentiamo bene, la sentiamo a singhiozzo, purtroppo. Allora, un attimo solo, sì, un secondo solo. Se magari può caricare il file, perché la condivisione appesantisce la connessione. Se può caricare il file cliccando su presenta e caricando il file diciamo su StreamYard, magari si alleggerisce la connessione e l'audio migliora. Sì, un attimo solo. Allora, facciamo in questo modo. Allora, eccomi, un secondo solo. Sì, questo è il bello della diretta, che ogni tanto Sì, la infatti, tecnologia ci purtroppo. abbandona, si ribella proprio al momento necessario. Sì, il problema è che la presentazione era bella, diciamo, significativa in termini di dati, quindi ora l'ho un attimo alleggerita, vediamo se riesce a caricarla. Magari in versione PDF forse è meglio e più leggera. In ogni caso non abbiamo fretta perché siamo comunque, diciamo, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi non abbiamo. Eccola, comunque la vediamo. Ok, perfetto. Proviamo. Ora sono riuscita a caricarla, benissimo. E la sentiamo anche molto bene. Quindi le lascio Perfetto, la va parola, benissimo. grazie. Ok, grazie e chiedo scusa insomma per l'inconveniente. Allora, dicevo, io inizierei con un'introduzione sul Work Program 2025. Qual è l'obiettivo di questo Work Program? Ovviamente, diciamo, l'obiettivo è quello di supportare le città impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, aiutandole a realizzare i loro piani per il clima. Cosa diventeranno queste città? Diventeranno ovviamente dei modelli di sperimentazione e innovazione per tutte le città europee che puntano alla neutralità climatica entro il 2050.
Le proposte, in accordo con il Work Program 2025, le proposte devono dimostrare come contribuiranno alla neutralità climatica urbana, inserendosi in una strategia integrata e tenendo conto delle diversità geografiche e dimensionali appunto delle città. Tutti i proponenti, quindi tutti coloro che parteciperanno appunto a questi bandi, sono invitati a dimostrare come le loro proposte si basano su programmi esistenti o risultati di progetti precedenti di ricerca e sviluppo, quindi research and implementation. Quando rilevante, dovrebbero anche considerare i servizi offerti dalle infrastrutture di ricerca europee finanziate dall'Unione Europea, come set di dati sul comportamento umano, modelli o tecniche sperimentali. Inoltre sono attese forti sinergie con altre partnership di Horizon Europe, come Build for People e Driving Urban Transitions, che è stata ovviamente presentata già durante questa giornata, per contribuire quindi agli obiettivi della missione per le città. Quali sono i topic, diciamo, principali affrontati nell'ambito del Work Program 2025? Diciamo che i temi, questi topic riflettono il carattere trasversale della missione per le città e sono stati in gran parte progettati come attività congiunte con altri ambiti di Horizon Europe, per esempio con diciamo, gli scopi del cluster 4, del 5, del 6, altre missioni e altri ovviamente diciamo, partnership, e in coordinamento anche con i temi della mission oceani. Diciamo, i topic quindi principali sono ovviamente rappresentano l'economia circolare e la mitigazione climatica, e ovviamente le soluzioni urbane innovative basate sull'intelligenza artificiale, i contratti appunto PCP di cui ci parlava prima il professor Nucci, c'è il bando congiunto poi cancro, missione città, e poi c'è il tema congiunto partenariato Zero Emission Waterborne Transport, insieme ovviamente alla missione città. Le proposte che verranno presentate nell'ambito del Work Program 2025 devono delineare un percorso credibile per contribuire alla missione, indicando in particolare dove vogliono ovviamente contribuire ad una serie diciamo di impacts, i cosiddetti appunto impacts, uno o più diciamo di questi impacts. Innanzitutto le città europee, in particolare quelle della missione, devono dimostrare di aumentare la capacità di attuare i loro piani climatici integrati per raggiungere la neutralità climatica. Devono inoltre promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, l'economia circolare, la rigenerazione urbana e resilienza, adottando quindi tecnologie innovative e ovviamente clean in vari settori. Devono coinvolgere i cittadini con attenzione ai gruppi più vulnerabili e usando ovviamente i dati e digitalizzazione per migliorare il supporto decisionale e ovviamente i servizi, riducendo al contempo le emissioni climalteranti, adottando anche modelli di governance inclusivi e collaborativi e andando quindi a favorire la partecipazione multi-stakeholders e multilivello. I piani climatici integrati devono inoltre aggregare le esigenze delle città, offrendo scala e prevedibilità a industria e investitori, rafforzando quindi quella che è la competitività europea sul TIA. Qui vedete quella che è un overview, diciamo, delle proposte, delle call attive per il 2025 per, diciamo, la mission, quindi per la mission Climate Neutral e Smart Cities by 2030. Anche qui, diciamo, ho cercato di evidenziarle con un certo colore, perché ovviamente ne sono tre, poi le vedremo ovviamente tutte nel dettaglio. Nel dettaglio c'è la prima call, quindi la 2025-04 CIT 01, Coupling Circularity and Climate Mitigation in Industrial Sites and their Cities and Region. In questo caso parliamo di una Innovation Action, i bandi diciamo, verranno aperti il 6 maggio 2025 con scadenza 4 settembre 2025. Il budget totale messo a disposizione dalla Commissione Europea è di 17 milioni e ovviamente diciamo, il budget per ciascuna proposta è di circa 8,5 milioni, con un numero diciamo, indicativo di proposte che verranno finanziate
finanziate pari a 2. Abbiamo poi diciamo la MIS 2025 04 CIT 02 che riguarda l'intelligenza artificiale, che vedremo dopo nel dettaglio. Anche in questo caso parliamo di una innovation action, il budget diciamo messo a disposizione è leggermente superiore di circa 24 milioni con 4 proposte finanziate. Abbiamo poi diciamo questa ultima diciamo call che è la 2026 04 PCP CIT 01 che la call si aprirà il 6 maggio 2025 con scadenza 20 gennaio 2026. Il budget qui in questo caso il tipo di azione è una PCP che ci è stata già ampiamente descritta dal professor Nucci. Il budget messo a disposizione è di 37 milioni, il contributo per ciascun progetto va dai 7 ai 12 milioni, quindi con un numero indicativo di proposte finanziate pari a 4. Andiamo ora nel dettaglio di queste, call. La prima, quindi la ripetiamo, la 04 CIT 01, la Coupling Circularity and Climate Mitigation, Industrial Sites and their Cities and Region. In questo caso, alcuni dati, qui vi ho assunto alcuni dati che ho già detto in precedenza. Quello che vorrei evidenziare qui è il TRL, insomma, in accordo col work program, le attività devono raggiungere un TRL pari a 6, che va da 6 a 8, quindi parliamo comunque di soluzioni già ben definite, entro la fine del progetto. Ovviamente tutti i dettagli sono presenti nell'annex B e non mi soffermo ovviamente per il tempo limitato. Andiamo poi a vedere quelli che sono i risultati attesi appunto di questa call. Nel dettaglio bisogna ovviamente dimostrare dei progressi significativi nella mitigazione climatica e nell'economia circolare, con riduzione di inquinamento e rifiuti negli ecosistemi industriali, urbani e periurbani. Bisogna dimostrare appunto di aver raggiunto una certa competitività locale e regionale e capacità di innovazione rafforzata per le industrie europee, e poi appunto dimostrare un cambiamento che sia duraturo verso ecosistemi industriali locali e regionali sostenibili, flessibili e integrati, che coinvolgono tutti gli attori chiave della circolarità e della mitigazione climatica lungo tutta la filiera. Questi sono i risultati attesi appunto di questo call. Ovviamente andiamo a vedere più nel dettaglio quello che è lo scopo. La mitigazione climatica e la circolarità sono ovviamente fondamentali per un futuro industriale urbano sostenibile e soprattutto a impatto zero. Sebbene siano spesso analizzati a livello globale o nazionale, ancora manca un'azione coordinata a livello locale, dove che cosa può accadere? Che l'integrazione tra decarbonizzazione, economia circolare, simbiosi industriale, urbana, economia della condivisione possa generare benefici ecologici, economici e ovviamente sociali significativi. È quindi necessario superare questa barriera, quindi di questa scarsa coordinazione tra attività industriali, circolari e urbane, che oggi porta a risultati subottimali su mitigazione, efficienza energetica, uso delle risorse, inquinamento e ovviamente riduzione dei rifiuti. Andiamo sulla seconda call appunto di cui vi dicevo prima, la MIS 2025 04 CIT 02, quella che riguarda l'intelligenza artificiale, quindi riguarda più la parte di smart cities, quindi innovative AI based solution for urban planning and management. Anche in questo caso, insomma, vi ho già detto quelli che sono i finanziamenti messi a disposizione dalla Commissione Europea, quindi abbiamo praticamente un budget totale di circa 24 milioni, quindi superiore appunto a quella del bando precedente. Anche in questo caso parliamo di una innovation action e parliamo di un TRL importante, quindi che deve raggiungere 6-8 entro la fine del progetto, con tutti ovviamente i dettagli presenti nell'annex B del work program. Quali sono ovviamente i risultati attesi per questa call? Innanzitutto lo sviluppo, il test e l'implementazione di modelli di digital twin basati su intelligenza artificiale, anche l'intelligenza artificiale generativa nelle città coinvolte, quindi coinvolte all'interno dei partenariati, la definizione di linee guida per integrare e coordinare modelli e strumenti digitali nella pianificazione urbana e nei processi
decisionali, sfruttando eventualmente infrastrutture aperte già esistenti, il rafforzamento delle capacità tramite software accessibili su piattaforme dedicate e l'apprendimento tra pari per favorire la replicabilità, lo sviluppo di piani per valorizzare i risultati attraverso reti smart cities con analisi di mercato per scalabilità e replicabilità, lo sviluppo di componenti di visualizzazione per favorire la partecipazione dei cittadini, quindi degli utenti finali alla pianificazione e alla gestione urbana, e infine la creazione di comunità multidisciplinari e sviluppatori, diciamo, di information technologies, urbanisti, autorità locali e altri attori per facilitare l'adattamento e l'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale nei vari ambiti urbani. Se andiamo a analizzare più nel dettaglio quello che è lo scopo appunto di questa call, lo scopo di questa call ovviamente riguarda la pianificazione e la gestione urbana, perché diciamo sappiamo che pianificazione e gestione urbana richiedono l'analisi e l'integrazione di dati complessi che includono infrastrutture sopra e sottoterra, normative edilizie, aspetti anche immateriali come l'organizzazione amministrativa, i flussi di beni e di servizi, fattori ambientali, tendenze demografiche, ma anche sociali e economiche, oltre ovviamente a valori e culture locali in evoluzione. Infine, l'ultima call, diciamo, del work program 2025 sulla missione città è la 2026-04 PCP CIT 01, la Boosting the Transformation Towards Climate Neutral Cities, the Net Zero Economy and Open Strategic Autonomy through Pre-Commercial Procurement, appunto diciamo PCP, che come abbiamo già detto prima con il professor Nucci. In questo caso anche qui trovate quella che è la sintesi praticamente più significativa che riguarda questo specifico bando. In particolare, come dicevamo prima, parliamo diciamo di un budget superiore, di un budget di circa 37 milioni di euro in totale, con 4 proposte finanziate. Per quanto riguarda il type of action, qui ovviamente appunto è una PCP. Andiamo a analizzare più nel dettaglio quelli che sono i risultati attesi per questa call. Ovviamente i soggetti pubblici devono stimolare lo sviluppo competitivo di soluzioni innovative per ridurre le emissioni di gas serra e supportare la transizione verso la neutralità climatica. Attraverso appunto questi appalti PCP devono appunto portare sul mercato soluzioni innovative in settori chiave, quale ad esempio l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, la digitalizzazione dei servizi e ovviamente che devono essere implementate nelle città partecipanti alle proposte. Devono inoltre favorire l'innovazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento, aprendo il mercato degli appalti pubblici alle piccole e medie imprese e anche alle start-up europee. Devono appunto aumentare le opportunità di diffusione su larga scala delle soluzioni innovative, contribuendo anche a standard, regolamentazioni e certificazioni, e infine devono appunto misurare, quindi fornire praticamente delle KPI che siano reali, siano poi misurate durante la durata del progetto, che riguardano la riduzione delle emissioni climalteranti nelle città entro il 2030 ed entro il 2050 rispetto a quello che è il punto di partenza. Qual è invece appunto lo scopo? Andiamo ad analizzare più nel dettaglio quello che è lo scopo di questa call. Ovviamente colmare il divario tra domanda e offerta tramite appunto questi appalti PCP consente di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea e ne migliora economia e anche competitività. Per guidare quindi la transizione green e digitale e rendere appunto le città neutrali da un punto di vista climatico e anche vivibili, i pubblici appunto acquirenti europei devono dare l'esempio acquistando soluzioni innovative per ridurre le emissioni di gas serra. Questo tema quindi promuove gli appalti di ricerca e sviluppo per portare sul mercato nuove soluzioni che aumentano la resilienza dell'Europa di fronte a quella che è la sfida climatica dei nostri giorni. Questa è la mia ultima slide, non so se ci sono domande. E grazie innanzitutto della presentazione di tutti i bandi, che è comunque molto d'aiuto per i proponenti, che appunto, soprattutto quelli che si muovono nei settori del cluster 5, di fatto
diciamo hanno davanti a sé talmente tante strade che spesso è difficile anche per loro focalizzarsi sul bando utile, e sicuramente questo ci ha aiutato tutti i nostri partecipanti di oggi a capire meglio quelli relativi alle città intelligenti e climaticamente neutrali. Quindi grazie professoressa. Richiamerei anche il professor Nucci, se è ancora, per ringraziarvi entrambi per questo utile excursus. Grazie ancora, ancora una volta, professor Nucci dell'Università di Bologna, la professoressa di Somma dell'Università Federico II di Napoli. Vi lascio, non so se volete restare per la sessione di question and answer. Per il momento non abbiamo però domande relative alle mission. Grazie. Grazie molto a buon voi. pomeriggio. Buon pomeriggio. È stato interessante, secondo me, vedere due mission che definirei in modo molto drastico, ma sono convinto che chi ci ascolta capisce. Una è una missione un po' più pessimistica, quella del climate adaptation, insomma, ci rassegniamo che bisogna adattarsi. L'altra è una missione più ottimistica, cioè nel 2030, che è un traguardo molto ambizioso, riuscire a fare l'esempio almeno per 100 città, che sono 112. Questo apparente disaccoppiamento tra le due, invece, avete visto, è stato più momenti ripreso come invece una necessità di unirle, perché questo è il messaggio secondo me più importante di questa parte. Io ho preferito dare più spazio alla collega Mariano, insomma, che è stata impeccabile, e mi sarebbe piaciuto dire molte altre cose, però il tempo è poco. Voi fate un lavoro estremamente apprezzato da tutti noi e vi ringraziamo ancora. Grazie a voi e grazie anche per aver offerto questa chiave di lettura. Grazie. E allora, a questo punto sono io a dovervi parlare di una delle novità che caratterizzano il Work Program, in questo caso del Cluster 5, perché vi ricordo che esistono due Work Program, quello dedicato al Cluster 5 e quello dedicato alle missions, all'interno del quale troviamo tra le altre mission quella delle città e quella dell'adattamento al cambiamento climatico. Qual è questa novità relativa al piano di lavoro del Cluster 5? È l'introduzione di del Societal Readiness Level, ovvero un livello di maturità sociale. Per capire più approfonditamente di che cosa si tratta, tratteremo 4 punti fondamentali. Qual è la base logica dietro, qual è il concept dietro l'integrazione di questa societal readiness cosiddetta, in italiano maturità sociale? Quali sono gli aspetti principali di questa iniziale integrazione della societal readiness all'interno di questo piano di lavoro 2025? In effetti la Commissione parla di iniziativa pilota, quindi un primo tentativo esplorativo relativo all'introduzione della societal readiness. Quali sono i requisiti del pilota per le proposte e come funziona la valutazione per quei topic che appunto rientrano in questo pilota, quindi richiedono la societal readiness agli applicant, ai proponenti. Ora faccio una premessa, c'è una serie di topic all'interno di questo bando, di questo piano di lavoro del 2025, che appunto fa questa esplicita richiesta alle proposte, ovvero quella di integrare la societal readiness al proprio interno. E dunque, diciamo, premettendo che tale richiesta è chiaramente indicata nel testo del topic, e poi vedremo esattamente come si
manifesta all'interno del piano di lavoro. Quali sono le basi logiche dietro tale nuova integrazione, tale nuova richiesta? L'origine di questa iniziativa sta nel pericolo di un potenziale scollamento tra l'innovazione e le traiettorie che questa può assumere, i bisogni e le preoccupazioni della società, le necessità della società. E tale potenziale scollamento minaccia di creare dei colli di bottiglia nello sviluppo delle tecnologie e nel loro deployment, erodendo così la fiducia degli utenti, degli acquirenti, dei cittadini, della società, e generando esternalità negative. L'esito, le conseguenze sono il mancato soddisfacimento dei bisogni delle persone, uno spreco di risorse pubbliche e una scarsa, se non mobilitazione per quello che riguarda il far fronte alle sfide sociali. Ora, come si è cercato di colmare questo o di contrastare questo potenziale scollamento? Attraverso l'introduzione di questo concetto della social readiness, che significa imporre processi di ricerca e di innovazione tecnologica che facilitano un approccio inclusivo e focalizzato sulla società, supportando tutti gli attori che fanno una ricerca di innovazione inclusiva e rilevante, e concentrandosi su processi, pratiche, risultati, modi di pensare che sono realmente orientati a far fronte, a rispondere alle sfide sociali. In questo senso la social readiness prevede un design e un'implementazione della ricerca e dell'innovazione in modo che quest'ultima sia meglio compresa dalla società, perché una migliore comprensione della ricerca e dell'innovazione da parte della società fa sì che quest'ultima agisca effettivamente nel quotidiano in base ai risultati che la ricerca di innovazione consegue. Diversamente, appunto, avviene lo scollamento di cui parlavamo prima. Ora è chiaro che questa social readiness e quindi la necessità di rendere partecipi, di creare, diciamo, una ricerca di un'innovazione inclusiva che renda partecipi anche la società, immediatamente richiama la definizione di scienze sociali ed umanistiche e l'integrazione delle stesse all'interno dei vari cluster, non solo il cluster dedicato a questi temi, che è un aspetto che esiste da moltissimo all'interno del programma quadro, corrente e anche precedente. Prima però di capire come questa social readiness si interfaccia con questa richiesta da parte della Commissione di integrare le scienze sociali ed umanistiche, cerchiamo innanzitutto di delimitare diciamo, in che cosa consistono, o quantomeno come la Commissione le definisce. Definisce le scienze sociali, discipline cioè come la psicologia, la sociologia, le scienze politiche, eccetera, come quelle che studiano l'organizzazione sociale dell'azione umana, quindi comportamenti, valori, percezioni, norme, convenzioni, eccetera, eccetera, con un crescente interesse verso le modalità con cui questi aspetti influenzano o possono influenzare o ispirare le politiche. Abbiamo quindi le scienze sociali da una parte e le scienze umanistiche. Le scienze umanistiche sono giurisprudenza, per esempio, storia, eccetera, e si occupano dei principi culturali che governano le società, quindi coinvolgimento, partecipazione, eguaglianze, ineguaglianze, giustizia, etica, fede, eccetera, eccetera, identificando quali tra queste debbano essere considerate desiderabili
perché il sistema sociale funzioni correttamente. Ora, l'integrazione di teorie, metodologie e principi di derivazione socio-umanistica è cruciale, secondo la Commissione, per garantire l'interdisciplinarietà della ricerca e dell'innovazione, che a sua volta permette di perseguire la societal readiness. Dunque, i due concetti, integrazione delle della social sciences and humanity e societal readiness, sono collegati. Come sono collegati? In effetti, per assicurare la societal readiness, quindi la maturità sociale dei risultati della ricerca, la Commissione ci dice di prendere in considerazione le prospettive sociali e culturali utilizzando appunto le competenze coltivate appunto all'interno delle discipline SSH. Quindi i ricercatori delle discipline SSH possono contribuire a sviluppare teorie e metodologie che consentono di comprendere meglio il comportamento umano e l'organizzazione sociale. Nello specifico, nel pilota sulla societal readiness, queste discipline, le discipline SSH, sono necessarie per ottenere dei risultati di ricerca che abbiano la necessaria maturità sociale attraverso un approccio olistico che faciliti l'integrazione e l'interazione, scusate, tra la società e la tecnologia e consenta la definizione di obiettivi progettuali compatibili con le attività di societal readiness. Non c'è una duplicazione tra i due soggetti, ma piuttosto le discipline, l'expertise SSH diventano il mezzo attraverso cui realizzare gli obiettivi della societal readiness. Ora, quali sono le specificità di questo pilota sulla societal readiness rispetto a quella che appunto menzionavo come essere una raccomandazione di integrazione delle discipline SSH all'interno delle proposte che esiste da tanto? La specificità sta nel fatto che questo pilota sulla societal readiness richiede innanzitutto un approccio interdisciplinare innovativo. I bisogni e le implicazioni sociali devono essere integrati nella ricerca e nell'innovazione attraverso la struttura della proposta, l'implementazione delle attività progettuali, l'interazione tra i partner di progetto, scusate. Dunque assume dei tratti più fattivi, più pratici. Inoltre, il pilota sulla societal readiness richiede l'integrazione della dimensione sociale in ogni fase di vita del soggetto, in modo tale da dare direzionalità, scopo, visione olistica a ciascun partner del consorzio. Quindi non un approccio ghetto che vede diciamo le competenze SSH limitate ad una ristretta attività, ma un'integrazione attraverso tutte le attività di progetto. E dunque, terzo elemento di caratterizzazione del pilota sulla societal readiness, ne deriva una valorizzazione della prospettiva degli esperti SSH impegnati nelle attività collegate alla societal readiness. Le attività di tali esperti diventano più prominenti rispetto al passato e questi vengono considerati alla stregua dei partner tecnici, cioè hanno parimenti importanza. Ora, il pilota sulla societal readiness può diciamo riassumersi in 5 caratteristiche, in 5 punti fondamentali, in 5 richieste fondamentali. L'interdisciplinarietà, la creazione del consorzio diciamo coerentemente con la definizione di societal readiness, una metodologia basata sulla responsible research and innovation, flessibilità e monitoraggio e valutazione.
Per quanto riguarda l'interdisciplinarietà, questa significa richiamare competenze e prospettive diverse, stimolando approcci innovativi e nuova conoscenza attraverso una comprensione comune delle sfide in questione, quindi cross-disciplinare, interdisciplinare per definizione. E per quanto riguarda la costruzione dei partenariati, significa coinvolgere esperti che apportino prospettive socioculturali per svolgere attività, per esempio, di co-creazione mirate a promuovere l'inclusività, a consentire che i bisogni sociali siano effettivamente presi in considerazione nella definizione delle tecnologie e delle soluzioni innovative proposte in senso generale. E l'integrazione l'utilizzo della metodologia RRI significa assicurare che ci siano dinamiche e processi di co-creazione che siano previsti dalle proposte, attività di co-creazione con gli attori sociali, con i principali stakeholder sociali, che prevedono anche interventi diretti all'interno delle attività di ricerca o di policy making. La flessibilità è un altro elemento che caratterizza questo pilota perché in realtà la Commissione lascia una discreta libertà di scelta su come integrare la social readiness nella proposta, nel progetto, e con quali attori sociali interagire, chiaramente in maniera come dire, coerente con il settore in cui la proposta si va a collocare e le richieste del topic. Tuttavia, pur esistendo questa flessibilità, bisogna tenere presente che ci sono delle istruzioni orizzontali, delle indicazioni orizzontali, quindi comuni a tutti i topic e quindi di conseguenza tutte le proposte che fanno parte di questo pilota, che devono essere soddisfatti. Infine, ultimo aspetto principale del pilota è il fatto che si prevede sulle proposte che verranno poi finanziate all'interno dei topic che appartengono al pilota, un'azione di monitoraggio e di valutazione che sarà portata avanti dal progetto che sarà finanziato da un bando specifico, da un topic specifico, che appunto produrrà una CSA mirata a monitorare l'implementazione dei progetti pilota per poi migliorare i temi legati alla social readiness nei bandi a venire. E un piccolo, abbiamo parlato di research, di responsible research and innovation, e questo appunto apre eventualmente, è un tema che in altri cluster ha già diciamo una discreta storia, un discreto background, ma all'interno del cluster 5 è forse meno noto. E che cosa significa responsible research and innovation e le metodologie associate? Significa fare in modo che gli obiettivi ed i risultati attesi della proposta riflettano ed integrino i diversi bisogni ed obiettivi sociali dei vari gruppi sociali potenzialmente coinvolti o interessati. La slide è costruita in modo tale da porvi delle domande a cui dovete rispondere quando sviluppate la parte di responsible research e innovation. Nella sezione metodologia, nel capitolo metodologia della sezione eccellenza della proposta. Poi responsible research and innovation e relativa metodologia significa anche selezionare, identificare e coinvolgere i attori sociali diciamo chiamati in causa, i principali gruppi di stakeholder toccati dalle attività devono essere in effetti, i principali stakeholder devono essere in effetti coinvolti direttamente
nelle attività e bisognerà descrivere, capire anche come la proposta include gruppi spesso emarginati o esclusi da iniziative precedenti o simili. RRI significa anche capire e dunque inserire all'interno della proposta un'appropriata descrizione di chi trarrà beneficio dalle attività previste dal progetto e dai suoi impatti attesi, chi dovrà supportarne gli oneri sia sociali che ambientali che economici, come tali gruppi saranno inclusi all'interno del progetto e in che modo questi possono in qualche modo interagire, dialogare, avviare un processo dialettico con gli attori della ricerca e dell'innovazione, e come poi verranno gestiti potenziali conflitti di interesse o le incertezze collegate a tale interazione. Infine, non trascurabili non trascurabile la gestione delle eventuali obiezioni, dei eventuali colli di bottiglia. Quindi bisognerà anche in questo approccio tener conto delle modalità in cui il progetto, attraverso la sua attività, potrà identificare e rispondere alle preoccupazioni, alle obiezioni, alle resistenze dei vari gruppi di attori sociali che diciamo sono chiamati in causa. Gli applicant dovrebbero essere in grado di anticipare, di prevedere le conseguenze indesiderate delle attività, dei risultati, degli esiti del progetto e di chiaramente mettere in campo dei meccanismi per evitarle oppure per diciamo risolverle. Detto questo, e dunque ricapitolando, esistono dei topic all'interno del piano di lavoro che fanno parte di un pilota dedicato alla social readiness, all'interno del quale si richiede alle proposte che rispondono a tali topic di avere le 5 caratteristiche descritte, tra cui appunto l'interdisciplinarietà, la costruzione di consorzi coerenti con la necessità di integrare questa visione relativa alla maturità sociale, e adottare approcci e metodologie di responsible research and innovation, con la debita flessibilità, ma pur rispondendo a delle istruzioni specifiche contenute all'interno del piano di lavoro. Proprio il riferimento a quanto prevede il testo dei topic coinvolti nel pilota, qui vi riporto appunto proprio il fraseggio, è chiaramente indicato all'interno del testo del topic, sia nella parte dell'expected outcome sia nella parte dello scope, dove recito testualmente, c'è una frase che è piuttosto inequivocabile e dice: "This topic is a social readiness pilot", e viene in effetti sottolineato come le proposte di tale topic dovranno seguire le istruzioni per l'applicazione del pilota sulla social readiness, così come descritte nell'introduzione al piano di lavoro 2025 del cluster Climate Energy and Mobility, e questo implica, dice il testo, l'utilizzo di un approccio interdisciplinare per approfondire la considerazione e la responsività delle attività di ricerca e innovazione ai bisogni sociali.
Viene poi tale fraseggio accompagnato da un ulteriore raccomandazione a inserire il contributo delle discipline delle discipline sociali ed umanistiche, delle scienze sociali ed umanistiche, incluso il coinvolgimento di esperti SSH nel consorzio per supportare il social readiness. E in effetti tutti i topic che fanno parte di questo pilota sono poi anche flaggati SSH. Ripeto, il flag SSH è sempre esistito, ma in questo caso per alcuni topic, quelli che cioè fanno parte di questo pilota, si accompagna il flag a appunto le richieste della social readiness, il che rende questa flaggatura ancora più importante, ancora più significativa e assolutamente ineludibile. Le istruzioni del pilota sulla social readiness, ribadisco, come ci spiega chiaramente il testo dei vari topic interessati, sono contenuti nell'introduzione al piano di lavoro 2025 del cluster 5 e constano di ben 6 pagine che includono i requisiti implementativi, una lista di domande guida per la definizione dei processi RRI che vi ho riassunto precedentemente, che vi ho riportato precedentemente, le informazioni su come funzionerà la valutazione di tali proposte che ricadono nel pilota e le varie definizioni di società readiness, SSH e RRI. Ora vediamo queste istruzioni. Queste istruzioni ve le riassumo brevemente. Innanzitutto il pilota richiede allocazione di risorse specifiche. Quindi assegnazione degli asset disponibili, per esempio budget, risorse umane, materiali e attrezzature, alle attività relative alla società readiness. Dicevamo, l'integrazione della società readiness è un'integrazione trasversale, quindi non bisognerà ghettizzarla, non bisognerà diciamo creare un hub di attività dedicate o non unicamente, ma bisognerà incorporare tali attività all'interno nei vari work program, dei vari work package della proposta, oppure con un work package trasversale collegato però agli altri. I diversi ruoli, le diverse responsabilità e compiti, così come i contributi di ciascun partner coinvolto in queste attività, devono essere codefiniti e chiaramente descritti. Andando avanti il più velocemente possibile, la seconda raccomandazione, la seconda istruzione contenuta nell'intro del work program stabilisce che i consorzi devono apportare sufficiente expertise per supportare le attività di social readiness attraverso l'inclusione di partner con delle competenze appropriate nelle discipline SSH. Quindi è chiaro che quando si parla di SSH non si fa riferimento ad una comunità unica ed omogenea, il termine SSH va inteso in senso più ampio, andando oltre il limite delle discipline ufficiali, a condizione che comunque si promuova la collaborazione tra settori, la co-creazione tra gli attori sociali e di processi partecipativi. Tutti i partner del consorzio, compresi quelli non SSH, possono apportare conoscenze e esperienze grazie ai rispettivi background, quindi ancora una volta interdisciplinarietà. Le diverse comunità all'interno delle SSH possono svolgere ruoli differenti nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società readiness. Terza istruzione, terzo punto delle istruzioni, tutti i partner del consorzio devono essere associati alle task di social readiness laddove rilevante, costruendo sugli sforzi di interdisciplinarità per facilitare l'integrazione di conoscenza.
Quindi la social readiness è un concetto che deve aiutare, che deve guidare tutti gli attori della research and innovation, tutti gli attori di ricerca e innovazione, a maggior ragione quelli che non hanno un background nelle discipline socio-umanistiche, perché anche questi facciano attività di ricerca che siano comunque rilevanti dal punto di vista sociale e comunque inclusive, comunque trasformative e diciamo co-create che vedono la partecipazione della società. Tutti i partner dunque dovrebbero collaborare in modo attivo in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto. Quarto punto delle istruzioni: le proposte devono affrontare nella sezione 1.2 della metodologia come il progetto integrerà la social readiness. Quindi esiste un capitolo methodology all'interno della sezione excellence dove i proponenti dovranno descrivere come il progetto sarà sviluppato in modo tale da migliorare la maturità sociale durante tutta la sua durata, dovranno dimostrare come rispondono alle domande guida relative alla RRI che sono contenute all'interno del work program stesso, e dovranno includere questo approccio, questa lente social readiness in tutta la narrazione del progetto, in tutta la proposta, senza isolarla dalla parte tecnologica. Quindi dovranno dimostrare di avere una metodologia che realmente integra questa visione social readiness, questa visione diciamo interdisciplinare e RRI. Data la lunghezza limitata del template della proposta, non è richiesta nella fase di preparazione della proposta di fornire dei percorsi concreti per rispondere a tali domande. Questi saranno poi sviluppati all'interno del primo deliverable del progetto. Dunque il tema può essere affrontato in senso generale utilizzando le domande appunto contenute nel bando come guida. E se arriviamo verso la fine, viene indicato chiaramente nelle istruzioni che ci sarà un CSA, come vi dicevo, che monitorerà i progetti che verranno finanziati all'interno del pilota. Si fa riferimento a stabilire, a prevedere delle reasonable resources, quindi risorse appropriate perché tali progetti dialoghino con questa CSA di monitoraggio. La Commissione non quantifica esattamente queste risorse, ciascuna proposta è libera di scegliere. Viene richiesto lo sviluppo, cioè l'inclusione all'interno della proposta di 2 report relativi alla social readiness, uno iniziale e uno finale. Chiaramente quello iniziale avrà la descrizione di cosa ci si aspetta, quindi quale approccio, quale visione relativa alla social readiness il progetto ha adottato, una valutazione diciamo preliminare circa i bisogni della società legati al progetto, risposte preliminari alle guiding questions e piani più dettagliati su come la social readiness verrà trattata. Chiaramente nella versione finale di questo report si parlerà di quello che poi il progetto ha realmente fatto, con l'inclusione di lesson learned e di eventuali raccomandazioni per progetti futuri nella stessa tematica. Arrivo alla fine, tutte le proposte che rispondono ai topic inclusi all'interno di questo pilota prevedono un template che resta nella sua forma, nella sua struttura invariato, ma che si allunga di 2 pagine. Si allunga di 2 pagine appunto per fare in modo che questi elementi di social readiness siano meglio integrati, cioè possano essere effettivamente integrati nella narrazione del progetto. Quindi non c'è una sezione aggiuntiva, ma appunto si richiede che gli elementi di social readiness siano presenti trasversalmente. Chiaramente
quando si tratta di valutazione, che cosa succede? Che è chiaro che la visione deve informare, la visione relativa alla social readiness informerà tutto l'impianto della proposta e tutte le attività, tutte le sezioni, però è chiaro che l'evidenza principale dell'approccio che adotterete sarà all'interno del capitolo metodologia, all'interno della sezione Excellence, e quindi anche nella valutazione non ci sarà un criterio specifico per la social readiness, ma il criterio adottato sarà quello dell'Excel, cioè le valutazioni relative alla social readiness verranno inserite dagli esperti all'interno del criterio Excellence e in particolare sulla base di quello che c'è scritto nella metodologia, quindi in relazione principalmente alla metodologia. Ciascun panel conterrà un esperto, scusate, c'è un refuso, un esperto aggiuntivo che abbia un profilo SSH compatibile con appunto la parte di social readiness integrata nella proposta. Questo era un tentativo assolutamente, diciamo, sintetico di ricapitolare questo pilota, spero comunque utile. Io vi lascio i contatti di APRE in questo senso, la mia email è nella prima slide. E passo immediatamente, per non perdere ulteriore tempo, considerando che siamo stati bravissimi, siamo quasi in orario, alle domande. Domande che sono, a cui posso anche rispondere autonomamente, regia, che sono: la prima è relativa alla situazione di Israele all'interno del programma quadro. Chiaramente personalmente concordo con chi commenta nel diciamo sperare che vengano applicate le stesse diciamo restrizioni che sono già state applicate ad altri paesi in conflitto. Questa è una mia visione personale. Per quanto riguarda la Commissione, credo che sulla base di pressioni provenienti da gli stakeholder in generale, eventualmente rivedrà la propria posizione. Per il momento comunque non ci sono evidenze di questo. Ma personalmente appunto mi auguro che avvenga presto. Seconda domanda dice: non mi sembra che ci siano call dedicate a elettrolizzatori nel work program 2025 del cluster 5. Effettivamente il tema degli elettrolizzatori, dell'idrogeno, non è molto presente all'interno del WP 2025 del cluster 5, questo perché nel 2025 c'è già anche stato un bando della partnership dedicata all'idrogeno che si chiama Clean Hydrogen, che appunto tratta anche di elettrolizzatori. Questi bandi di Clean Hydrogen si sono però per lo più già chiusi, quindi dovremo attendere presumibilmente il 2026 per i nuovi bandi su questi temi. Non ci sono altre domande, non so se è rimasto qualcuno in sala d'attesa tra i nostri speaker. E ringrazio ancora una volta dunque tutti quelli che hanno diciamo aderito a questa iniziativa come speaker e che hanno offerto questo loro preziosissimo contributo come ogni anno. Ringrazio i partecipanti che hanno avuto la pazienza di restare con noi fino alla fine, fino alle 5. E vi ricordo che domani mattina ci sarà l'Info Day sul cluster 6, quindi quello dedicato a Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture e Environment.
e poi nel pomeriggio le opportunità 2025 nel tema Wide Era, che è dedicato a widening participation and strengthening the European Research Area. Con questa, diciamo, anticipazione sui contenuti di domani, io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti ancora.